Marie di Gustave Flaubert. Lettura di Cristiana Melli, 27 novembre 2018. Edizione audiolibro YouTube a cura di Beneinst, Onde Letterarie e Audiolibri. Parte seconda. Capitolo 7. L'indomani fu per Emma una giornata tristissima. Tutto le sembrava avvolto da una nera atmosfera che galleggiasse confusamente sulla superficie delle cose, e il dolore si ingolfava nella sua anima con fiocchi ululati, come fa il vento d'inverno in un castello abbandonato. Era il dolore causato dal fantasticare su qualcosa che sapeva di sicuro non sarebbe più tornato, dalla stanchezza che prende di fronte al fatto compiuto, quello stesso dolore che si può provare all'interruzione di ogni moto abituale, al brusco arresto di una vibrazione prolungata. Come al ritorno dalla Vaubyessard, quando le quadriglie le turbinavano nella mente, anche questa volta fu presa da una malinconia cupa, da una sorda disperazione. Léon aveva acquistato ai suoi occhi una nuova dimensione, era più bello, più dolce e nello stesso tempo meno ben definito. Benché si trovasse lontano da lei, non l'aveva lasciata, era là e le pareti della casa sembravano custodire la sua ombra. Non riusciva a distogliere gli occhi dal tappeto che egli aveva calpestato, da quelle poltrone vuote sulle quali si era seduto. Il fiume continuava a scorrere e a lambire con piccole onde l'argine scivoloso. Quante volte avevano passeggiato lungo la riva, ascoltando questo stesso mormorio delle acque sui sassi coperti di musco. Quante giornate di sole avevano goduto insieme, quanti pomeriggi, soli, all'ombra, in fondo al giardino. Léon leggeva a voce alta, il capo scoperto, seduto su un rustico sgabello, e il vento fresco che giungeva dai grandi prati faceva tremare le pagine del libro e i nasturzi della pergola. Ah, se n'era andato e rappresentava per lei la sola attrattiva della vita, la sola speranza di una possibile felicità. Come aveva potuto lasciarsi sfuggire una simile fortuna quando si era presentata? Perché non l'aveva trattenuto con tutte le sue forze, in ginocchio, quando aveva voluto andarsene? Si maledisse per non aver amato Léon ed ebbe sete delle sue labbra. Si sentì presa dal desiderio di precipitarsi a raggiungerlo, di gettarsi nelle sue braccia dicendogli «Eccomi, sono tua». Ma Emma si sgomentava in anticipo davanti alle difficoltà dell'impresa e i suoi desideri, accresciuti dal rimpianto, diventavano sempre più pressanti. Da quel momento il ricordo di Léon fu come un centro intorno al quale gravitava tutta la sua noia. Risplendeva più di un fuoco abbandonato dai viaggiatori in mezzo alla nave, in una steppa russa. Emma se ne sentiva attratta, vi si rannicchiava contro, attizzava delicatamente questo focolare ormai vicino a spegnersi, cercando intorno a sé quello che avrebbe potuto ancora ravvivarlo. Le reminiscenze più lontane, come gli avvenimenti più prossimi, quello che provava e quello che immaginava, le sue brame di voluttà che si dissolvevano, i progetti di felicità che si spezzavano come rami morti al vento, la sua sterile virtù, le speranze cadute, lo strame che era la vita domestica, tutto raccoglieva, tutto prendeva e utilizzava per tenere in caldo la propria tristezza. A poco le fiamme si placarono, forse perché il combustibile si andava esaurendo, oppure per un accumulo eccessivo dello stesso. L'assenza dell'oggetto amato fece sì che l'amore si estinguesse un po' alla volta. Il rimpianto fu soffocato dall'abitudine e quella luce d'incendio che imporporava il suo pallido cielo si coprì sempre più d'ombra e gradatamente scomparve. Nel torpore della sua coscienza scambiò la ripugnanza per il marito per una bramosia nei confronti dell'amato, le fiamme dell'odio per l'ardore della tenerezza.
ma poiché l'uragano infuriava sempre, senza che il sole apparisse neppure per un istante, e la passione continuava a consumarle l'anima fino alle ceneri, senza che vi fosse per lei alcun soccorso possibile, le scese intorno la notte più fonda. Si sentì immersa in un gelo che la penetrava tutta. I tristi giorni di Tost ricominciarono. Si sentiva ora assai più disgraziata, aveva vissuto l'esperienza del dolore ed era convinta che tale dolore non avrebbe più avuto fine. Una donna capace di tali sacrifici poteva anche consentirsi qualche capriccio. Acquistò un inginocchiatoio gotico, sperperò in un mese 14 franchi in limoni per rendere candide le proprie mani e scrisse a Rouen perché le mandassero un abito di cashmere azzurro. Scelse, fra quelle che Lheureux le aveva mostrato, la più bella sciarpa. L'adoperava per annodarla alla vita sopra la vestaglia e così camuffata rimaneva distesa leggendo un libro sul divano, nella stanza dalle persiane sempre accostate. Spesso cambiava pettinatura, si acconciava i capelli alla cinese in morbidi riccioli, in trecce avvolte a chiocciola sugli orecchi, e si fece la scriminatura da una parte, piegandoli in sotto come gli uomini. Volle imparare l'italiano, comperò dizionari, una grammatica, una provvista di fogli bianchi, provò a leggere libri di storia e di filosofia. A volte la notte Charles si svegliava di soprassalto credendo che lo stessero chiamando per una visita. «Vado», balbettava. E poi si accorgeva che era soltanto il rumore del fiammifero strofinato da Emma per accendere la lampada. Ma accadde per le letture quello che già era accaduto ai lavori di ricamo, i quali ingombravano l'armadio, tutti cominciati ma nessuno terminato. Emma ne prendeva uno per lasciarlo ben presto da parte e iniziarne uno nuovo. Aveva crisi durante le quali sarebbe stato facile spingerla a commettere stravaganze. Un giorno sostenne con il marito che sarebbe stata capace di bere un bicchiere pieno a metà di acquavite e siccome Charles commise la sciocchezza di sfidarla, Emma lo vuotò fino all'ultima goccia. A dispetto della sua aria svaporata, come dicevano i cittadini di Yonville, Emma non aveva un aspetto allegro. Gli angoli della bocca erano segnati da quelle pieghe amare che caratterizzano il viso delle anziane zitelle e degli ambiziosi decaduti. Era sempre molto pallida, bianca come un cencio, con i lineamenti tesi e gli occhi che guardavano tutto con uno sguardo vacuo. Dopo essersi scoperta 3 capelli grigi sulle tempie, cominciò a parlare di vecchiaia. Spesso sveniva. Un giorno ebbe perfino uno sbocco di sangue. Charles si spaventò e lasciò trasparire la sua inquietudine. «Ah», disse Emma, «ma che importanza ha?» Charles andò a chiudersi nello studio e pianse con i gomiti appoggiati sullo scrittoio, seduto sulla poltrona da ufficio sotto la testa per gli studi di frenologia. Scrisse alla madre pregandola di venire e le loro lunghe conversazioni ebbero Emma come costante argomento. Quali decisioni prendere? Che cosa potevano fare dal momento che ella rifiutava ogni cura? «Sai cosa ci vorrebbe per tua moglie?» diceva la signora Bovary madre. «Dovrebbe avere delle incombenze che fosse obbligata a svolgere, delle occupazioni materiali. Se fosse costretta a guadagnarsi il pane, non avrebbe tempo per tutte quelle fantasie suggerite dalle innumerevoli idee che le frullano per la testa e dall'inattività in cui vive». «Eppure è molto occupata», ribatteva Charles. «Occupata a far cosa? A leggere romanzi, cattivi libri, opere contro la religione, nelle quali ci si burla dei preti con idee prese da Voltaire. Tutto questo porta lontano, ragazzo mio, e chi non ha religione finisce sempre per imboccare una cattiva strada». Venne deciso allora di impedire a Emma di leggere romanzi. L'impresa non sembrava facile. Se ne incaricò la buona signora. La prima volta che fosse passata da Rouen doveva andare personalmente dal bibliotecario e comunicargli che la nuora intendeva disdire gli abbonamenti. Non era del resto loro diritto rivolgersi alla polizia se questo signore avesse continuato ugualmente nella sua opera corruttrice?
I saluti fra suocera e nuora furono gelidi. Durante le 3 settimane in cui erano state insieme non avevano scambiato 4 parole, escluso qualche ragguaglio e i convenevoli quando si incontravano a tavola o la sera prima di andare a dormire. L'anziana signora Bovary se ne andò un mercoledì, giorno di mercato a Yonville. La piazza, fin dal mattino, era ingombra di carretti con le stanghe in aria che formavano file lungo le case, dalla chiesa fino all'albergo. Dall'altro lato c'erano banchetti coperti di teloni, ove si vendevano cotonine, coperte, calze di lana, cavezze per cavalli e nastri azzurri avvolti su se stessi, ma con un'estremità svolazzante al vento. Ammucchiati per terra si trovavano oggetti metallici di uso casalingo, fra le piramidi di uova e i panieri del formaggio dai quali sbucavano fili di paglia attaccaticci. Accanto alle trebbiatrici starnazzavano le galline, chiuse in gabbie basse fra le sbarre delle quali facevano passare la testa. La folla si accalcava in un punto solo senza accennare a spostarsi, minacciando a volte di sfondare la vetrina della farmacia. Questa, il mercoledì, era sempre gremita, non tanto perché la gente comperasse medicinali, quanto perché tutti chiedevano consigli di carattere medico al signor Homais, la cui fama era grandissima nei villaggi del circondario. La sua incrollabile sicumera aveva affascinato i villici. Vedevano in lui un medico ineguagliabile, il più bravo di tutti. Emma era affacciata alla finestra, ci si metteva spesso. Le finestre nei paesi sostituiscono la passeggiata e il teatro. E si divertiva a osservare la ressa dei contadini, quando scorse un signore che indossava una finanziera di velluto verde. Portava guanti gialli benché calzasse grosse uose e si dirigeva verso l'abitazione del medico, seguito da un contadino che camminava a testa bassa con aria molto assorta. «Potrei vedere il medico?» domandò a Justine, che chiacchierava sulla soglia con Félicité, scambiandolo per il domestico. «Ditegli che c'è il signor Rodolphe Boulanger della Huchette». Non per campanilismo, il nuovo arrivato aveva aggiunto al proprio nome il de la Huchette, ma soltanto per farsi meglio riconoscere. La Huchette era infatti una tenuta nei dintorni di Yonville ed egli ne aveva acquistato il castello e 2 fattorie delle quali si occupava personalmente, senza però darsi troppo da fare. Era scapolo e si diceva che avesse una rendita di 15.000 franchi. Charles entrò nello studio. Il signor Boulanger gli presentò il proprio famiglio, che desiderava essere salassato poiché soffriva di formicolii in tutto il corpo. «Mi servirà da depurativo», ribatteva a ogni obiezione. Bovary cominciò col preparare una benda e una bacinella e pregò Justine di reggerla. Poi si avvicinò al contadino che era già impallidito. «Non abbia paura, giovanotto». «No, no», rispose l'altro, «faccia pure». E con aria spavalda tese il braccio muscoloso. Il sangue sprizzò quando la lancetta incise la pelle e andò a imbrattare lo specchio. «Avvicina la bacinella», esclamò Charles. «Ma guarda», disse il contadino, «sembra proprio una fontanella. Che sangue rosso ho. Dovrebbe essere buon segno, no?» «A volte non sentono niente a tutta prima», commentò l'ufficiale sanitario, «poi è facile che si manifesti una sincope, e di solito in individui robusti come costui». A queste parole il contadino lasciò cadere l'astuccio che rigirava fra le dita. Con un sussulto delle spalle fece scricchiolare lo schienale della sedia e gli cadde il cappello. «Me lo aspettavo», disse Bovary, premendo un dito sulla vena. La bacinella incominciò a tremare nelle mani di Justine, gli si piegarono sotto le ginocchia e diventò sempre più pallido. «Emma! Emma!» chiamò Charles. Emma scese le scale di un balzo. «Dell'aceto!» gridò il marito. «Santo cielo, 2 alla volta!» E per l'agitazione non riusciva a bendare il braccio. «Non è nulla», disse tranquillamente il signor Boulanger, prendendo Justine fra le braccia. Lo mise seduto sul tavolo con le spalle appoggiate alla parete.
La signora Bovary gli slacciò la cravatta, si formò un nodo nei cordoncini della camicia. Ella dovette armeggiare per qualche istante con dita leggere sul collo del ragazzo. Poi versò un po' di aceto sul fazzoletto di batista e con esso gli tamponò leggermente le tempie, soffiandoci sopra con delicatezza. Il contadino tornò in sé, ma lo svenimento di Justine durava ancora e le pupille non si vedevano più. Restava visibile soltanto la cornea, scialba come fiori azzurri nel latte. «Sarebbe bene non fargli vedere questa roba», disse Charles. La signora Bovary prese la bacinella per metterla sotto il tavolo. Chinandosi fece un movimento che le allargò la veste tutt'intorno, sulle piastrelle dello studio. Indossava un abito estivo a 4 balze, giallo, con la vita lunga e la gonna ampia. E mentre, chinata, vacillava un poco allargando le braccia, la ricciatura della stoffa si apriva di qua e di là, secondo l'inclinazione del busto. La signora Bovary andò poi a prendere una bottiglietta d'acqua e stava facendovi sciogliere alcune zollette di zucchero quando arrivò il farmacista. La domestica, durante il trambusto, era andata a chiamarlo. Vedendo l'allievo in queste condizioni, ma con gli occhi aperti, Homais tirò un fiato. Poi, girandogli intorno, lo guardò dall'alto in basso. «Stupidone», gli diceva, «grosso sciocco, sciocco a lettere maiuscole. Gran cosa una flebotomia. Un bravaccio che non ha paura di niente, una specie di scoiattolo, come tutti sanno, che sale ad altezze vertiginose per bacchiare le noci. Ah, sì, chiacchiera, vantati, bella dimostrazione di quanto sei adatto a esercitare a suo tempo la farmacia. Potrà capitarti di essere chiamato per gravi circostanze in tribunale, allo scopo di illuminare la coscienza dei magistrati, e in quei casi sarà necessario conservare il sangue freddo, ragionare, essere uomini, oppure passare per imbecilli. Justine non rispondeva. Lo speziale continuò. «Chi ti ha pregato di venire? Importuni sempre i signori Bovary. Oltretutto il mercoledì la tua presenza mi è più necessaria che mai. Ci sono adesso in bottega almeno 20 persone. Ho abbandonato ogni cosa perché ti sono affezionato. Avanti, vattene di corsa. Aspettami e bada ai boccali». Quando Justine ebbe terminato di rivestirsi e se ne fu andato, gli altri rimasero un poco a parlare di svenimenti. La signora Bovary non ne aveva mai sofferto. «È una cosa straordinaria per una signora», disse il signor Boulanger. «E del resto vi sono persone molto sensibili. Ho visto io stesso in un duello un padrino svenire soltanto al rumore delle pistole che venivano caricate. Per quanto mi riguarda, disse lo speziale, la vista del sangue altrui mi lascia del tutto indifferente. Ma la sola idea che anche il mio possa scorrere sarebbe sufficiente, se vi pensassi con intensità, a farmi svenire». Intanto il signor Boulanger aveva congedato il proprio famiglio, incoraggiandolo a tranquillizzarsi, visto che il malore era passato. «Mi ha procurato inoltre il piacere di fare la sua conoscenza», soggiunse, e così dicendo guardava Emma. Mise poi 3 franchi sull'angolo della tavola, salutò in fretta e se ne andò. Ben presto raggiunse l'altra riva del fiume, era la strada che doveva percorrere per giungere alla Houchette, ed Emma lo scorse in mezzo ai prati che camminava sotto i filari dei pioppi, rallentando di tanto in tanto come chi sia immerso in profonde riflessioni. «È molto carina», si diceva. «È molto carina la moglie del medico. Ha bei denti, occhi neri, piedi minuscoli e una figuretta da parigina. Da dove diavolo è uscita costei? E dove mai l'avrà trovata quel pezzo di malanno?» Il signor Rodolphe Boulanger, un uomo di 34 anni, aveva un carattere duro e un'intelligenza acuta. Inoltre, avendole frequentate molto, conosceva bene le donne. Questa gli era sembrata graziosa, ci pensava e pensava a suo marito. «Mi ha fatto l'impressione di essere uno scemo, e lei ne è certo stufa. Quell'uomo ha le unghie sporche e la barba di 3 giorni,
Mentre corre da un malato all'altro, la moglie se ne sta in casa a rammendare le calze e si annoia. Vorrebbe abitare in città e ballare la polka tutte le sere. Povera piccola, anela all'amore come una carpa su un tavolo di cucina anela all'acqua. Basterebbero 3 frasi galanti per farsi adorare da lei, ne sono certo. Sarebbe qualcosa di dolce, di delizioso. Già, ma come sbarazzarsene in seguito? Gli inconvenienti del piacere, visti in prospettiva, gli fecero ricordare per contralto la sua attuale amante. Era costei un'attrice di Rouen che egli manteneva. Rodolphe indugiò con il pensiero su questa immagine, il cui solo ricordo gli procurava un senso di sazietà, e si disse: «Ah, la signora Bovary è molto più graziosa di lei, più fresca soprattutto. Decisamente Virginie sta ingrassando troppo ed è così noiosa con le sue amenità. E poi quella sua mania per i gamberetti». La campagna era deserta e Rodolphe non udiva altro che il fruscio ritmico delle erbe che gli battevano contro le scarpe, il finire dei grilli nascosti lontano nei campi d'avena. Rivedeva Emma, là, nello studio, vestita con l'abito giallo, e la spogliava. «Oh, l'avrò!» E con un colpo di bastone frantumò una zolla di terra dinanzi a sé. Poi incominciò a studiare l'aspetto strategico dell'impresa. Si domandava: dove potrei incontrarla e per quale motivo? Avremo sempre fra i piedi la marmocchia e la domestica, i vicini, il marito e ogni sorta di rompiscatole. «Ah», si disse, «no, c'è da perderci troppo tempo». Ma continuò subito. Resta il fatto che ha occhi capaci di penetrare nel cuore come succhielli. E quella carnagione chiara. Io adoro le donne con la pelle chiara. In cima al colle d'Argueil la decisione era ormai presa. Non mi resta che procurarmi le occasioni. Mi capiterà bene di passare di là qualche volta. Manderò loro della selvaggina, del pollame, mi farò salassare se sarà necessario. Diventeremo amici, li inviterò a casa mia. «Ah, perbacco», soggiunse, «fra non molto si terranno le assemblee. Ci andrà anche lei, la rivedrò. Ci daremo da fare, e decisamente, perché è il sistema più efficace». Capitolo 8. Ebbero infatti inizio queste famose assemblee. Fin dal mattino del giorno di quel solenne avvenimento, tutti gli abitanti del luogo si fecero sulla porta di casa per occuparsi dei preparativi. La facciata del municipio era stata decorata con ghirlande d'edera, in un prato avevano montato una tenda per il banchetto e in mezzo alla piazza, davanti alla chiesa, una specie di bombarda avrebbe sottolineato l'arrivo del signor prefetto e i nomi degli agricoltori premiati. La Guardia Nazionale di Buchy, non esisteva un distaccamento a Yonville, si era aggiunta ai pompieri, il cui comandante era Binet. Quest'ultimo portava quel giorno un colletto ancora più alto del solito e, stretto nell'uniforme, teneva il busto tanto rigido e immobile da dare l'impressione che tutta la vitalità della sua persona fosse discesa nelle gambe, le quali si alzavano in cadenza in un'andatura marziale e con un unico movimento. Sembrava che esistesse una sorta di rivalità fra l'esattore e il colonnello. Desiderosi entrambi di mostrare la propria abilità, facevano manovrare gli uomini, ciascuno dalla propria parte. Si vedevano passare alternativamente le spalline rosse e le cravatte nere. E tutto ciò continuava senza interruzione. Non s'era mai visto un simile sfoggio di solennità. Molti cittadini il giorno prima avevano lavato le proprie case, dalle finestre socchiuse pendevano drappi tricolori, tutte le osterie erano gremite e, dato il bel tempo, le cuffie inamidate sembravano più bianche della neve. Le croci d'oro scintillavano in pieno sole e gli scialli variopinti punteggiavano e screziavano la scura monotonia di quella distesa di finanziere e di camiciotti da lavoro blu.
Le fattoresse dei dintorni, scendendo da cavallo, toglievano la grossa spilla mediante la quale tenevano la gonna stretta e rimboccata intorno al corpo, per timore che si inzaccherasse, mentre i mariti, per salvaguardare i propri cappelli, li coprivano invece con un fazzoletto da tasca, serrandone un angolo fra i denti. La folla, seguendo la strada maestra, arrivava dalle due estremità del villaggio. Si riversava dai vicoli, dai viali, dalle case, e di tanto in tanto si sentivano ricadere i picchiotti delle porte dietro le signore in guanti di filo che uscivano per andare a vedere la festa. La gente ammirava soprattutto due alti cunei coperti di lampioncini che fiancheggiavano la tribuna ove avrebbero preso posto le autorità. Contro le 4 colonne del municipio si trovavano altrettante specie di aste, ciascuna con un piccolo stendardo di tela verdastra in cima, arricchito da scritte dorate. Su uno di essi si leggeva «Al commercio», su un altro «All'agricoltura», sul terzo «All'industria» e sull'ultimo «Alle belle arti». Ma il giubilo che rallegrava ogni volto sembrava rattristare la signora Lefrançois, l'albergatrice. In piedi sulla soglia della cucina, ella mormorava fra sé e sé: che bestialità quella loro baracca di tela. Credono forse che il prefetto sarà soddisfatto di mangiare laggiù, sotto una tenda, come un saltimbanco, e chiamano questo pasticcio fare il bene del paese. Non valeva proprio la pena di andare a cercare un taverniere a Neufchâtel. E per chi poi? Per dei bovari, per dei villani senza scarpe. Passò il farmacista. Indossava una giacca nera e pantaloni cachi, portava scarpe di castoro e, cosa straordinaria, un cappello a cupola bassa. «Servo suo», disse. «Mi scusi, ho premura». E siccome la grossa vedova gli domandava dove andasse, rispose: «Le sembrerà ridicolo, vero? Io che resto chiuso nel mio laboratorio come il topo di quel tale nel formaggio». «Quale formaggio?» fece l'albergatrice. «No, niente, non ci faccia caso», rispose Homais. «Volevo dire solo, signora Lefrançois, che me ne sto di solito rintanato per conto mio. Oggi però, data la circostanza, bisogna proprio che...» «Ah, va anche lei laggiù?» disse la signora Lefrançois con aria sprezzante. «Certo che ci vado», replicò lo speziale stupito. «Non faccio forse parte della commissione consultiva?» Mamma Lefrançois lo squadrò per qualche minuto e finì per rispondergli con un sorriso. «Ma allora è un'altra cosa. E da quando in qua si occupa di coltivazioni? Se ne intende dunque?» «Ma sicuro. Me ne intendo perché sono farmacista, vale a dire chimico. E poiché la chimica, signora Lefrançois, studia le azioni reciproche e molecolari di tutti i corpi esistenti in natura, ne consegue che l'agricoltura si trova a essere compresa nel suo campo di interessi. Infatti, la composizione dei concimi, la fermentazione dei liquidi, l'analisi dei gas e le influenze dei miasmi. Che cosa è mai tutto questo, io le domando, se non chimica pura e semplice?» L'albergatrice non disse nulla. Homais continuò. «Per essere agronomo, crede forse sia indispensabile aver lavorato personalmente la terra o aver allevato polli? È più necessario conoscere la composizione delle sostanze che si maneggiano, i giacimenti geologici, l'azione dell'atmosfera, la qualità del terreno, dei minerali, delle acque, la densità dei diversi corpi e la loro capillarità. Che so io? Bisogna avere una profonda conoscenza di tutti i principi igienici per dirigere e giudicare la costruzione degli edifici, il governo degli animali e l'alimentazione dei domestici. E non basta, signora Lefrançois, bisogna conoscere la botanica per distinguere le piante una dall'altra. Capisce? Quelle medicinali da quelle velenose, le improduttive dalle utili, se è buona cosa sradicarle da un posto per trapiantarle in un altro, distruggere le une e diffondere le altre. In breve, bisogna tenersi al corrente dei progressi della scienza leggendo libri e pubblicazioni,
darsi d'attorno senza respiro per conoscere i miglioramenti e indicarli agli altri. L'albergatrice non distoglieva un momento gli occhi dalla porta del caffè francese e il farmacista continuò. Volesse Iddio che i nostri agricoltori fossero dei chimici, o almeno che ascoltassero un po' di più i consigli della scienza. Così io ho scritto ultimamente un sostanzioso opuscolo, un prontuario di oltre 72 pagine, intitolato La lavorazione e gli effetti del sidro, con nuove osservazioni relative all'argomento, e l'ho mandato alla Società d'Agronomia di Rouen. Questo mi ha procurato l'onore di essere accolto fra i suoi membri, sezione agricoltura, classe frutticultura. Ebbene, se la mia opera fosse stata divulgata... Ma a questo punto lo speziale si interruppe, tanto la signora Lefrançois sembrava preoccupata. «Ma guardi un po'», disse l'albergatrice, «non ci capisco più niente, una bettola simile». E alzando le spalle fino a stirare sul davanti la maglia del corsetto, indicava con ambe le mani il locale del suo antagonista, dal quale usciva in quel momento un suono di canti. «Del resto non ne avrà per molto», soggiunse, «fra meno di 8 giorni tutto sarà finito». Homais indietreggiò per lo stupore. La signora Lefrançois discese 3 gradini e parlandogli all'orecchio mormorò: «Ma come? Ancora non lo sa? Questa settimana gli faranno il sequestro. È stato l'heureux a farlo fallire, lo ha assassinato con le cambiali». Lo stessa cominciò allora a raccontargli tutta la storia. Era venuta a saperla da Teodoro, il domestico del signor Guillaumin, e per quanto detestasse Tellier, non poteva fare a meno di biasimare l'heureux. Era un imbroglione e una rivista. «Ah, guardi», disse, «eccolo là sotto la tettoia del mercato. Sta salutando la signora Bovary, che ha un cappellino verde e dà il braccio al signor Boulanger». «La signora Bovary», fece Homais, «devo correre a porgerle i miei omaggi. Forse le farebbe piacere avere un posto nel recinto sotto il colonnato». E senza più ascoltare mamma Lefrançois, che lo chiamava per finirgli di raccontare il fatto, il farmacista si allontanò a passi rapidi, con il sorriso sulle labbra e i garretti tesi, distribuendo a destra e a manca grandi saluti e occupando molto posto con le ampie falde dell'abito nero che sventolavano al vento dietro di lui. Rodolphe, avendolo scorto da lontano, si era messo a camminare in fretta, ma alla signora Bovary mancava il respiro ed egli rallentò dicendole senza perifrasi: «Volevo evitare quell'uomo, sa, lo speziale». Emma gli diede di gomito. «Che significa?» si domandò lui. E la guardava con la coda dell'occhio, continuando a camminare. Il profilo di lei era così placidamente inespressivo da non lasciare indovinare nulla. Si stagliava in piena luce, circondato dall'ala del cappellino guarnito di nastri chiari, simili a foglie di giunco. Gli occhi, dalle lunghe ciglia ricurve, guardavano dinanzi a sé e per quanto li tenesse bene aperti davano l'impressione di perdere un poco del loro risalto a causa del sangue che le arrossava le gote pulsando dolcemente sotto la pelle sottile. Una riga rosea le segnava il setto nasale, teneva il capo reclinato su una spalla e fra le labbra socchiuse si vedeva la punta madreperlacea dei denti candidi. «Si burla di me?» pensava Rodolphe. Il gesto di Emma non aveva voluto essere altro se non un avvertimento, poiché accanto a loro c'era il signor Lheureux, che di tanto in tanto si voltava parlando nella loro direzione, quasi volesse attaccare discorso. «Abbiamo una giornata meravigliosa, tutti sono usciti, il vento soffia da est». E la signora Bovary, come del resto Rodolphe, non rispondeva nulla, mentre lui a ogni più piccolo cenno si avvicinava un poco dicendo «Come?» e portando la mano al cappello. Quando furono dinanzi alla casa del maniscalco, invece di seguire la strada fino alla barriera, Rodolphe voltò bruscamente in un sentiero, trascinando la signora Bovary e gridando
Buonasera, signor Lheureux. Arrivederci. Che modo di congedarlo, disse Emma ridendo. Perché consentire agli altri di essere invadenti? Ribatté lui. E proprio oggi, poi, che ho il piacere di stare con lei. Emma arrossì. Rodolphe non terminò la frase e si mise a parlare del bel tempo e del piacere di camminare sull'erba. Qua e là erano spuntate le margherite. Guardi quante graziose pratoline, disse, sufficienti a dare una risposta agli interrogativi di tutti gli innamorati del paese. Soggiunse: se ne cogliessi io, che cosa penserebbe? È forse innamorato? Domandò Emma e fu presa da una tossettina. Chi lo sa, rispose Rodolphe. Il prato cominciava ad affollarsi e le massaie urtavano i vicini con i grandi parapioggia, i panieri e i ragazzini. Spesso bisognava spostarsi davanti a lunghe file di contadine, di servette dalle calze azzurre, con scarpe senza tacco, con anelli d'argento. Sapevano di latte quando si passava loro accanto. Camminavano tenendosi per mano e occupavano così tutta la larghezza del prato, dal filare dei pioppi fino alla tenda del banchetto. In quel momento venivano giudicati i capi di bestiame e i contadini, uno dopo l'altro, entravano in una specie di pista delimitata da una lunga corda sorretta da paletti. Le bestie erano là dentro, con il muso verso la corda, allineate confusamente in gruppi disuguali. I porci, mezzo addormentati, affondavano il grugno nella terra. I vitelli muggivano, le pecore belavano. Le mucche, con le gambe piegate, appoggiavano sull'erba il ventre, ruminando adagio e chiudendo le palpebre grevi, infastidite dai mosconi che ronzavano loro attorno. Alcuni carrettieri a braccia nude trattenevano per la cavezza gli stalloni impennati, che emettevano sonori nitriti in direzione delle giumente. Queste ultime rimanevano impassibili, allungando la testa e lasciando ricadere la criniera, mentre i puledri si riposavano all'ombra delle madri e di tanto in tanto poppavano. Sulla lunga ondulazione delle groppe robuste si levava al vento qua e là, simile alla cresta di un'onda, una criniera bianca, oppure spuntavano corna appuntite o teste di uomini che correvano. Più in là, al di fuori del recinto, 100 passi lontano, vi era un toro con la museruola e un grande anello di ferro alle narici, immobile come se fosse di bronzo. Un ragazzo vestito di cenci lo teneva con una corda. Intanto alcuni signori venivano avanti fra le due file a passo lento, esaminando ogni animale e consultandosi a bassa voce. Uno di essi, quello che sembrava essere il più autorevole, camminando prendeva qualche appunto su un taccuino. Era il presidente della giuria, il signor Desrozerais della Panville. Non appena riconobbe Rodolphe, venne in fretta verso di lui e gli disse, sorridendo amabilmente: «Ma come, signor Boulanger, ci abbandona?» Rodolphe protestò che stava proprio per raggiungerli, ma quando il presidente si fu allontanato: «No, davvero», disse, «non ci andrò affatto. Preferisco di gran lunga alla sua la compagnia di una signora come lei». E facendosi beffe di tutte le assemblee, Rodolphe, per potersi aggirare con tutta comodità, mostrò al gendarme la tessera azzurra e si fermò talvolta davanti a qualche bell'esemplare che la signora Bovary non mostrava in alcun modo di ammirare. Egli se ne accorse e allora cominciò a dire spiritosaggini sulle signore di Yonville a proposito del loro abbigliamento, approfittandone per scusare la trascuratezza del proprio. Infatti il suo modo di vestire manifestava quell'incoerente accostamento di cose comuni e ricercate che di solito fa credere al volgo, esasperandolo e seducendolo, di intravedervi i segni dell'esistenza eccentrica e del disordine sentimentale di un individuo soggetto alla tirannia dell'arte e al contempo sprezzante delle convenzioni sociali.
Infatti la camicia di batista dai polsini plissettati si gonfiava secondo il capriccio del vento fuori dalla scollatura del panciotto di traliccio grigio, e i pantaloni a righe larghe scoprivano alle caviglie gli stivaletti di tela cachi con i rinforzi di pelle verniciata, così lucidi che l'erba vi si specchiava. Rodolphe calpestava con essi lo sterco di cavallo, una mano in tasca e il cappello di paglia di sghimbescio. Del resto, quando si vive in campagna, soggiunse. Non ne vale la pena, disse Emma. È vero, approvò lui, e pensare che non una di queste brave persone capisce qualcosa della linea di un vestito. Il discorso scivolò quindi sulla mediocrità della provincia, delle esistenze che riusciva a soffocare, delle illusioni che vi morivano. Tutto ciò, disse Rodolphe, mi induce a lasciarmi andare a una malinconia tremenda. Lei? Disse Emma stupita. Ma se io la credevo così felice. Ah, sì, in apparenza, perché quando mi trovo in mezzo alla gente so mettermi sul viso una maschera beffarda, e d'altronde più d'una volta davanti a un cimitero al chiaro di luna mi sono domandato se non farei meglio a raggiungere quelli che già dormono il sonno eterno. Oh, disse Emma, e i suoi amici? Non ci pensa? I miei amici? E quali? Ne ho forse? Ce n'è qualcuno che si preoccupi di me? E accompagnò le ultime parole con una sorta di sibilo delle labbra. A questo punto furono costretti a dividersi a causa di una catasta di sedie trasportate da un uomo. Ne era così stracarico che di lui rimanevano visibili soltanto le punte degli zoccoli e l'estremità delle braccia, distese. Si trattava di Lestiboudois, il becchino, che trasportava in mezzo alla folla le sedie della chiesa. Pieno di iniziativa per quanto concerneva i suoi interessi, aveva scoperto questo sistema per trarre profitto dalle assemblee, e la sua idea aveva avuto tanto successo che non sapeva più come fare per accontentare tutti. Infatti i contadini accaldati si contendevano queste sedie, la cui paglia sapeva d'incenso, e si appoggiavano agli alti schienali imbrattati dalla cera delle candele con una certa venerazione. La signora Bovary riprese il braccio di Rodolphe ed egli continuò, come parlando a se stesso. Sì, ho sentito la mancanza di moltissime cose nella vita. Sono sempre stato solo. Avessi almeno uno scopo, avessi incontrato un affetto, avessi avuto vicino qualcuno. Come avrei volentieri speso tutte le energie di cui sono capace, come avrei saputo sormontare ogni ostacolo, come sarei riuscito ad abbattere ogni barriera che impedisse il mio cammino. Eppure, interloquì Emma, non mi sembra che lei sia poi tanto da commiserare. Dice? Fece Rodolphe. Perché in fondo, ella riprese, è libero. Esitò. Ricco. Non si burli di me, rispose Rodolphe. Emma lo assicurò che non si stava affatto burlando di lui, e in quel momento rimbombò un colpo di cannone. Subito tutti si precipitarono in disordine verso il villaggio. Ma si trattava di un falso allarme. Il prefetto non era arrivato e i membri della giuria si trovavano nel grave imbarazzo di non sapere se dare inizio alla seduta o aspettare ancora. Finalmente, in fondo alla piazza, comparve una grossa carrozza da nolo, tirata da 2 cavalli magri, frustati con la massima energia da un cocchiere con in capo un cappello bianco. Binet ebbe soltanto il tempo di gridare «Allarme!», subito imitato dal colonnello. Tutti corsero verso i fucili affastellati, tutti si precipitarono di qua e di là. Qualcuno si dimenticò perfino di abbottonarsi il colletto, ma l'equipaggio prefettizio parve indovinare lo scompiglio causato con il suo arrivo, e la coppia di rozze, dondolando fra le catenelle, giunse al piccolo trotto davanti al colonnato del municipio, proprio nel momento in cui la Guardia Nazionale e i pompieri si allineavano al rullo dei tamburi, segnando il passo. «Muovete le braccia!» gridò Binet. «Halt!» gridò il colonnello.
per fila a sinistra. E dopo un present arm nel quale il tintinnio delle fascette dei fucili, moltiplicandosi, risonò con un frastuono simile a quello prodotto da un paiolo di rame che rotoli giù per una scala, tutte le armi ricaddero. Si vide allora scendere dalla carrozza un signore vestito con una giacca corta ricamata d'argento, calvo sulla fronte e con una corona di capelli sulla nuca, dal colorito pallido e dalla più benigna apparenza. Gli occhi, molto grandi e dalle palpebre pesanti, rimasero chiusi a metà per osservare la folla, mentre alzava il naso appuntito e atteggiava a un sorriso la bocca dalle labbra rientranti. Riconobbe subito il sindaco per via della fascia e gli comunicò che il signor prefetto non era potuto venire e aveva mandato in sua vece lui, un consigliere di prefettura. Aggiunse poi qualche scusa. Tuvache gli rispose con frasi ossequiose. L'altro si dichiarò confuso e i due rimasero così faccia a faccia, con le fronti che quasi si toccavano, in mezzo ai membri della giuria, del consiglio municipale, ai notabili, alla Guardia Nazionale e anche alla folla. Il signor consigliere, appoggiandosi al petto un piccolo tricorno nero, reiterò i suoi saluti, mentre Tuvache, curvo come un arco, sorrideva a sua volta, balbettava, cercava frasi adatte, protestava la sua devozione alla monarchia e ringraziava dell'onore che veniva fatto a Yonville. Hippolyte, il mozzo di stalla dell'albergo, venne a prendere per la briglia i cavalli del cocchiere e, zoppicando sul piede sciancato, li condusse sotto il portico del Leon d'Oro, ove si radunarono molti paesani per contemplare la carrozza. Il tamburo rullò, il mortaio tuonò e le autorità salirono in fila sulla tribuna per sedersi sulle poltrone di velluto rosso prestate dalla signora Tuvache. Tutta quella gente si somigliava. I loro visi flaccidi, leggermente abbronzati dal sole, avevano il colore del sidro dolce, con i soffici favoriti che sfuggivano dagli alti colletti rigidi, sostenuti da cravatte bianche con il nodo ben disteso. Tutti i panciotti erano di velluto, con il collo a scialle. Tutti gli orologi portavano al termine di un lungo nastro uno di quei sigilli ovali di corniola. Tutti appoggiavano entrambe le mani sulle cosce, allargando con cautela il cavallo dei pantaloni di panno apprettato e più lucido del cuoio delle pesanti calzature. Le signore della buona società stavano dietro di loro sotto il vestibolo, fra le colonne, mentre il grosso della folla era accalcato di fronte, in piedi o seduto su sedie. Lestiboudois, infatti, aveva portato là tutte quelle che era riuscito a trasportare dal prato e a ogni minuto correva ancora in chiesa a prenderne altre, creando un tale ingombro con il suo commercio da rendere quasi impossibile per chiunque arrivare alla scaletta della tribuna. «Secondo me, io trovo», disse il signor Lheureux, avvicinandosi al farmacista che stava passando per raggiungere il suo posto, che avrebbero dovuto innalzare là 2 alberi di navi di tipo veneziano, con qualcosa di severo e di ricco insieme come novità. Sarebbe stato un bellissimo colpo d'occhio. «Certo», rispose Homais, «ma cosa vuole? Il sindaco ha disposto tutto da solo. Non ha molto buon gusto questo povero Tuvache ed è completamente sprovvisto di quella che si chiama sensibilità artistica». Nel frattempo Rodolphe con la signora Bovary era salito al primo piano del municipio nel salone del consiglio e, trovandolo deserto, aveva dichiarato che vi si sarebbero trovati benissimo per godersi lo spettacolo con tutto comodo. Prese 3 degli sgabelli situati intorno alla tavola ovale sotto il busto del re e, dopo che li ebbe avvicinati a una finestra, sedettero uno vicino all'altra. Vi fu un gran movimento sulla tribuna, lunghi conciliaboli e sussurri. Infine si alzò il signor consigliere. Nel frattempo si era venuti a sapere che si chiamava Lieuvin e il nome veniva ripetuto da questo a quello fra la folla. Il consigliere, appena ebbe riordinato alcuni fogli, li avvicinò agli occhi per vedere meglio e cominciò: «Signori,
mi sia anzitutto concesso, prima di intrattenermi sull'argomento della riunione di oggi, e il sentimento che voglio esternare sono certo sarà condiviso da tutti voi, mi sia concesso, dicevo, di rendere omaggio alla superiore amministrazione, al governo, al re, signori, al nostro sovrano, a questo monarca tanto amato, al quale nessun aspetto o particolare della pubblica prosperità è indifferente, e che regge con una così salda e saggia mano il carro dello Stato in mezzo ai continui pericoli di un mare tempestoso, con la capacità d'altronde di far rispettare sia la pace sia la guerra, l'industria, il commercio, l'agricoltura e le belle arti. «Dovrei spostarmi un po' più indietro», disse Rodolphe. «Perché?» domandò Emma. Ma in quel momento la voce del consigliere crebbe straordinariamente d'intensità declamando: «Non è più il tempo, signori, in cui la discordia civile insanguinava tutte le pubbliche piazze, in cui il possidente, il negoziante, l'operaio stesso, addormentandosi di un sonno tranquillo, tremava al pensiero di poter essere svegliato dall'improvviso suono delle campane a martello, che avvertivano della presenza di un incendio, in cui le massime più sovversive minavano apertamente le basi. Il fatto è che potrebbero vedermi dal basso», continuò Rodolphe, «e sarei costretto a passare almeno 15 giorni a scusarmi. Inoltre, con la cattiva reputazione di cui godo». «Oh, ma lei si calunnia», disse Emma. «No, è proprio pessima, glielo assicuro». «Ma signori», continuò il consigliere, «se allontano dalla mia immaginazione queste fosche visioni e volgo lo sguardo sull'attuale situazione della nostra bella patria, che cosa vedo? Ovunque fioriscono i commerci e le arti, ovunque nuove vie di comunicazione, simili ad altrettante arterie vitali nel corpo dello Stato, vi stabiliscono rinnovati rapporti. I maggiori centri manifatturieri hanno ripreso la loro attività, la religione, rinsaldata nei suoi principi, sorride a tutti i cuori, i porti sono gremiti, la fiducia rinasce e al fine la Francia respira». «Del resto», soggiunse Rodolphe, «forse dal punto di vista della pubblica opinione non hanno nemmeno torto». «Come può essere?» domandò Emma. «Ma sì», disse lui, «non sa che esistono anime le quali soffrono senza sosta? A esse sono necessari alternativamente il sogno e l'azione, le passioni più pure e i piaceri più travolgenti, e di conseguenza si gettano in ogni sorta di capriccio, di follia». Emma lo guardò allora come si guarda un viaggiatore che abbia attraversato paesi fantastici e osservò: «Noi, povere donne, non possiamo permetterci simili distrazioni. Distrazioni ben tristi, poiché in esse non vi è felicità». «Ma esiste la felicità in qualcos'altro?» «Certo, si può incontrarla un giorno nella vita». «Ed è questo che voi avete compreso», diceva il consigliere, «voi agricoltori e operai delle campagne, voi pionieri pacifici di un'opera di grande civiltà, voi uomini del progresso e della moralità, voi avete compreso, io lo affermo, che gli uragani politici sono davvero più temibili delle perturbazioni atmosferiche». «Un giorno la si incontra», ripeté Rodolphe, «un bel giorno, all'improvviso, e proprio quando ormai si dispera. Allora si schiudono nuovi orizzonti ed è come se una voce gridasse: eccola!» Si sente il bisogno di confidare a questa persona tutta la propria vita, di donarle tutto, di sacrificarle tutto. Non sono necessarie spiegazioni, la si riconosce subito, la si intravede nei propri sogni. E intanto la guardò. E finalmente eccolo il tesoro tanto atteso davanti a noi, che brilla e risplende. Eppure ancora non ci si sente sicuri, non si ha il coraggio di credervi, si resta abbagliati, come chi esca dalle tenebre alla luce. E Rodolphe sottolineò questa frase con una mimica adeguata. Si passò la mano sul viso, quasi si sentisse stordito, poi la lasciò cadere su quella di Emma
che la ritrasse. Intanto il consigliere continuava a leggere. E chi potrebbe stupirsene, signori? Soltanto chi fosse così cieco, così immerso, non ho paura a dirlo, così immerso nei pregiudizi di un'altra epoca, da misconoscere anche ora lo spirito nuovo delle popolazioni agricole. Infatti, dove trovare un patriottismo più grande di quello che si incontra nelle nostre campagne, una maggior devozione alla causa pubblica, in una parola, una più viva intelligenza? E non alludo all'intelligenza superficiale, vano ornamento di spiriti oziosi, ma all'intelligenza profonda ed equilibrata che mira soprattutto a conseguire scopi utili, contribuendo in tal modo al bene di tutti, al comune progresso e al consolidamento dello Stato, frutto del rispetto della legge e dell'assolvimento del proprio dovere. Ancora, disse Rodolphe, sempre i doveri. Sono stufo di questa parola. Sono un branco di vecchi incapaci in panciotto di flanella e di bigotte con lo scaldino e la corona del rosario. Continuano a cantarci negli orecchi il dovere, il dovere. Perbacco, il dovere è capire che cosa è grande, scegliere il bello, non accettare tutte le convenzioni della società con le ignominie che ci impone. Eppure, obiettò la signora Bovary. No, perché inveire contro le passioni? Non sono forse la cosa più bella esistente sulla terra? Le sorgenti dell'eroismo, dell'entusiasmo, della poesia, della musica, delle arti, di tutto, in una parola. Ma bisogna pure, disse Emma, rispettare l'opinione della gente e obbedire alla morale. Il fatto è che ce ne sono due, obiettò Rodolphe. La minore è quella convenzionale, quella degli uomini, che cambia senza sosta e sbraita più non posso, che si muove in basso, terra a terra, come questa riunione di imbecilli sotto i suoi occhi. E l'altra, quella eterna, che sta tutto intorno a noi e al di sopra di noi, come il paesaggio che ci circonda e il cielo azzurro che ci illumina. Il signor Lieuvain si asciugò la bocca con il fazzoletto e continuò. Sarebbe cosa inutile dimostrare qui l'utilità dell'agricoltura. Infatti, chi provvede ai nostri bisogni? Chi ci fornisce il sostentamento? Non è forse l'agricoltore? L'agricoltore, signori, che seminando con mano solerte i solchi fecondi dei campi fa nascere il grano, il quale, macinato e ridotto in polvere per mezzo di ingegnosi macchinari, ne esce con il nome di farina, viene trasportato in città e ben presto giunge dal fornaio che lo trasforma in un alimento indispensabile al ricco e al povero. Non è forse l'agricoltore che per fornirci gli abiti alleva nei pascoli le greggi numerose? Come potremmo vestirci, invero, come potremmo nutrirci senza l'agricoltura? Ed è forse necessario andare così lontano per trovare degli esempi? Chi non ha mai pensato all'importanza che riveste il modesto animale ornamento dei pollai, che ci dà soffici cuscini per i nostri giacigli, una carne succulenta e le uova? Ma non finirei più se dovessi enumerare uno dopo l'altro i diversi prodotti che la terra ben coltivata, simile a una madre generosa, prodiga ai suoi figli. Qui le vigne, i pometi per il sidro e il ravizzone, altrove i foraggi o il lino, la coltura del quale in questi ultimi anni ha avuto uno sviluppo considerevole, e proprio sul lino vorrei richiamare in particolare la vostra attenzione. Non era affatto necessario richiamarla, perché tutte le bocche della gente rimanevano spalancate, come per bere le sue parole. Tuvache, di fianco a lui, lo ascoltava con gli occhi sgranati. Il signor Desrozerais di tanto in tanto chiudeva dolcemente le palpebre e più in là il farmacista, con il figlio Napoleone fra le gambe, teneva una mano a conchiglia sull'orecchio per non perdere neppure una sillaba. Gli altri membri della giuria facevano andare lentamente su e giù il mento sui panciotti, in segno di approvazione. I pompieri, ai piedi della tribuna, si riposavano appoggiati alle baionette
e Binet se ne stava immobile con il gomito in fuori e la punta della sciabola in aria. Forse ci sentiva, ma non doveva vedere nulla per colpa della visiera del chepì che gli arrivava fin sul naso. Il suo luogotenente, il figlio minore del signor Tuvache, aveva esagerato ancora di più scegliendo il proprio copricapo. Ne aveva in testa, in precario equilibrio, uno enorme, che lasciava sfuggire un angolo del fazzoletto di tela stampata postovi sotto. Il ragazzo sorrideva di là sotto con una dolcezza tutta infantile. Il viso di lui, minuto e pallido, rigato da gocce di sudore, aveva un'espressione giubilante, stanca e piena di sonno. La piazza era piena di gente fino alle case sull'altro lato. Tutte le finestre erano gremite di persone affacciate, altre stavano davanti in piedi sulle porte, e Justine, davanti alla vetrina della farmacia, sembrava assorto nella contemplazione di ciò che stava guardando. Per quanto regnasse un relativo silenzio, la voce del signor Lieuvin si perdeva nell'aria. Se ne afferravano brandelli di frasi, interrotti di tanto in tanto dal rumore delle sedie smosse fra la gente. Poi, d'improvviso, capitava di sentire alle proprie spalle un lungo muggito o il belato degli agnelli che si rispondevano dagli angoli delle vie. Infatti, bovari e pastori avevano spinto le proprie bestie fin lì, ed esse di tanto in tanto facevano sentire il loro verso, mentre cercavano di catturare con la lingua qualche po' d'erba che pendeva loro dal muso. Rodolphe si era avvicinato a Emma e le diceva in un rapido sussurro: «Questa congiura dei benpensanti non le ripugna? E fosse un solo sentimento a essere condannato. Ma sono gli istinti più nobili, le più pure simpatie a essere perseguitate e calunniate. E se due povere anime finalmente si incontrano, tutto trama perché non possano unirsi. Eppure esse tenteranno, batteranno le ali, si chiameranno, e non importa se presto o tardi, fra 6 mesi o 10 anni, riusciranno a unirsi e ad amarsi, perché il destino ha stabilito così, e perché sono nate per incontrarsi». Stava con le braccia incrociate sulle ginocchia e, levando il viso verso Emma, la guardava da vicino fissamente. La signora Bovary vedeva nei suoi occhi pagliuzze dorate intorno alle pupille nere e sentiva il profumo della pomata che gli rendeva lustri i capelli. Si sentì presa dal languore, ricordò il visconte che le aveva fatto ballare il valzer alla Vaubyessard, la barba di lui che emanava lo stesso profumo di vaniglia e di limone dei capelli di Rodolphe, e senza volerlo socchiuse le palpebre per aspirarlo meglio. Ma il movimento per drizzarsi sulla sedia che si trovò a compiere le fece scorgere lontano all'orizzonte la rondine, la vecchia diligenza che scendeva lentamente il colle di Leu, trascinandosi dietro un lungo pennacchio di polvere. Proprio su questo veicolo giallo Léon era tornato tante volte da lei, e proprio per quella strada laggiù se n'era andato per sempre. Le sembrò di vederselo davanti, affacciato alla finestra, poi tutto si confuse, le nubi passarono, le sembrò di volteggiare ancora nel valzer, sotto le luci dei lampadari, fra le braccia del visconte. Le sembrò che Léon non fosse lontano, che stesse per arrivare, e nello stesso momento fu conscia della testa di Rodolphe accanto a lei. La dolcezza di questa sensazione si mescolava con i sogni di un tempo, e questi ultimi, come granelli di sabbia a un colpo di vento, turbinarono nel soffio sottile del profumo che le pervadeva l'animo. Dilatò le narici più volte per aspirare profondamente la fragranza dell'edera disposta attorno ai capitelli. Si tolse i guanti e si asciugò le mani, poi si fece vento al viso con il fazzoletto, ascoltando attraverso il pulsare delle tempie il brusio della folla e la voce del consigliere che salmodiava le sue frasi. L'oratore stava dicendo: «Continuate, perseverate, non ascoltate la suggestione delle abitudini né i consigli troppo azzardati di un empirismo temerario. Adoperatevi per rendere più fertili i terreni, per avere buoni concimi, per il miglioramento delle razze di cavalli, di buoi, ovini e suini.
che queste assemblee siano per voi simili ad arene pacifiche, ove il vincitore tende la mano al vinto e fraternizza con lui, nella speranza di sempre più grandi successi. E voi, venerabili servitori, umili domestici, il cui penoso lavoro non è stato fino ad oggi preso in considerazione da alcun governante, venite a ricevere la ricompensa delle vostre silenziose virtù e convincetevi che ormai lo Stato tiene gli occhi fissi su di voi, che vi incoraggia, vi protegge, renderà giustizia alle vostre rivendicazioni e alleggerirà, per quanto gli è possibile, il fardello dei vostri penosi sacrifici. Il signor Lieuvin a questo punto si rimise a sedere. Si alzò allora il signor Desrosiers e cominciò un altro discorso. Non fu forse fiorito come quello del consigliere, ma si fece apprezzare per le argomentazioni più positive, per una competenza più specializzata e per considerazioni di maggior rilievo. L'elogio al governo fu per conseguenza più breve e ne risultarono avvantaggiate l'agricoltura e la religione. Furono presi in esame i rapporti fra l'una e l'altra e il loro costante contributo al progresso della civiltà. Rodolphe e la signora Bovary parlavano di sogni, presentimenti, magnetismo. Risalendo alle origini della società, l'oratore descriveva le epoche primitive in cui l'uomo si nutriva di ghiande e viveva nei boschi. Parlò poi di come si fosse spogliato delle pelli di animali per indossare vesti di stoffa, di come avesse cominciato a scavare solchi e a coltivare le viti. Tutto ciò era stato un bene o in queste scoperte vi erano più inconvenienti che vantaggi? Il signor Desrosiers si poneva questo problema. Dal magnetismo Rodolphe era arrivato alle affinità e mentre il presidente citava Cincinnato e il suo aratro, Diocleziano che piantava cavoli e l'imperatore della Cina che inaugurava l'anno nuovo con le seminagioni, il giovane spiegava alla signora come le attrazioni irresistibili debbano la loro origine a qualche esistenza precedente. Noi due, per esempio, diceva, perché ci siamo conosciuti? Quale fato lo ha voluto? Come due fiumi che scorrono attraverso lontane regioni per ricongiungersi, certo a nostra volta siamo stati spinti lungo la china della vita l'uno verso l'altra. E riprese la mano di lei che non la ritirò. Un insieme di colture produttive, gridò il presidente. Poco fa, per esempio, quando sono venuto da lei, al signor Binet di Quincampoix. Sapevo forse che l'avrei accompagnata? 70 franchi. 100 volte sono stato deciso ad andarmene, ma senza saperlo la seguivo e sono rimasto. Concimi. Così come non me ne andrò stasera, domani, i giorni a venire, tutta la vita. Al signor Caron d'Argueil una medaglia d'oro, perché non ho mai trovato in nessuna donna un fascino irresistibile come quello che lei possiede. Al signor Ben di Givry-Saint-Martin, così io serberò il suo ricordo. Per un montone merino mi dimenticherà, passerò come un'ombra. Al signor Belot di Notre-Dame. Oh, no, ma io rappresenterò qualcosa nei suoi pensieri, nella sua vita, n'è vero? Razza suina, premio ex aequo ai signori L'Hérisset e Coulenbourg, 60 franchi. Rodolphe le strinse la mano e la sentì calda e fremente come una tortorella prigioniera, bramosa di riprendere il volo. Ma sia che volesse liberare la mano, sia che rispondesse alla stretta, Emma fece con le dita un movimento e Rodolphe esclamò: «Oh, grazie, lei non mi respinge, lei è buona, ha capito che io le appartengo. Mi permetta di guardarla, di contemplarla». Un colpo di vento proveniente dalla finestra smosse il tappeto sulla tavola e in basso nella piazza i lembi di tutte le grandi cuffie delle contadine si sollevarono come ali di farfalle bianche palpitanti. Impiego di pannelli di semi oleosi, continuò il presidente.
cominciava ad affrettarsi. Concime fiammingo, coltura del lino, irrigazione, piantagioni di alberi a lenta crescita per costruzioni navali, fedeltà domestica. Rodolphe taceva. Si fissavano. Un unico desiderio faceva fremere a entrambi le labbra aride e mollemente, senza sforzo, le loro dita si intrecciarono. Catherine Nicaise Elisabeth Leroux di Sassetot-la-Guerrière, per 54 anni di servizio nella stessa fattoria, una medaglia d'argento del valore di 25 franchi. «Dov'è questa Catherine Leroux?» ripeteva il consigliere. Non si faceva avanti nessuno e si udivano voci che parlottavano. «Vacci!» «No!» «A sinistra!» «Non aver paura!» «Ah, che sciocca!» «Insomma, c'è o no?» gridò Tuvache. «Sì, eccola!» «Venga avanti allora!» Si vide infine avanzare sulla pedana una vecchietta dall'aria spaurita, che sembrava cercare di rimpicciolirsi nelle povere vesti. Calzava grossi scarponi dalla suola di legno e metà della sua figura era nascosta da un grembiulone turchino. Il viso magro, circondato dalla cuffia priva di ala, era più segnato dalle rughe di una mela renetta avvizzita, e dalle maniche della camicetta rossa uscivano le mani lunghe con articolazioni nodose. La polvere dei granai, la soda dei bucati, il grasso della lana le avevano talmente incrostate, logorate, indurite da farle sembrare sporche, anche dopo essere state lavate e rilavate nell'acqua di fonte. Rimanevano abbandonate quelle mani, quasi in un gesto di rassegnazione, come se dopo aver sempre servito gli altri volessero essere esse stesse l'umile testimonianza di tutte le sofferenze sopportate. L'espressione del suo viso era caratterizzata da una sorta di impassibilità monacale. Nulla che potesse somigliare alla malinconia o alla tenerezza addolciva lo sguardo scialbo di quella donna. La continua dimestichezza con gli animali le aveva fatto assumere il loro stesso mutismo e la loro placidità. Per la prima volta le capitava di trovarsi in mezzo a tanta gente. La sgomentavano i tamburi, le bandiere, i signori in abito nero, la legion d'onore del consigliere, e rimaneva del tutto immobile, senza sapere se dovesse farsi avanti o fuggire, senza capire perché la folla la spingesse e perché i componenti la giuria le sorridessero. In tale atteggiamento, quel mezzo secolo di fedeltà domestica se ne stava davanti ai prosperi borghesi. «Si avvicini, egregia Catherine Nicaise Elisabeth Leroux», disse il consigliere prefettizio, che aveva tolto dalle mani del presidente la lista dei premiati. E guardando ora i fogli, ora l'anziana donna, ripeteva in tono paterno: «Venga avanti, venga avanti». «Ma è sorda?» disse Tuvache balzando dalla poltrona, e si mise a sbraitarle nell'orecchio: 54 anni di servizio, una medaglia d'argento, 25 franchi, è per lei». Quando ebbe avuto la medaglia, la vecchietta lo osservò attentamente e un sorriso di beatitudine le illuminò il viso. Fu udita mormorare mentre se ne andava: «La darò al curato della mia parrocchia perché mi dica delle messe». «Che fanatismo!» esclamò il farmacista rivolgendosi al notaio. La riunione era giunta al termine, la folla si disperse e ora che i discorsi erano stati ormai letti, ognuno riprendeva il suo posto e ognuno rientrava nella vita abituale di tutti i giorni. I padroni rimbrottavano i domestici e questi ultimi se la pigliavano con gli animali, gli indolenti trionfatori che se ne tornavano alle stalle con una corona di verzura fra le corna. Nel frattempo le guardie nazionali erano salite al primo piano del municipio, con panini infilzati sulle baionette, mentre il tamburino del battaglione reggeva un paniere di bottiglie. La signora Bovary si appoggiò al braccio di Rodolphe, il quale l'accompagnò a casa. Si separarono davanti alla porta, poi Rodolphe passeggiò solo nel prato, in attesa che il banchetto avesse inizio. Il festino durò a lungo, rumoroso, con un pessimo servizio.
I convitati stavano tanto stretti che a fatica potevano muovere le braccia, e le strette assi che fungevano da panche minacciavano di rompersi sotto il peso dei commensali. Mangiarono molto e ognuno faceva il possibile per rifarsi della sua quota parte. Il sudore scorreva a rivoli su tutti i volti e un vapore lattiginoso, simile alla bruma sul fiume in un mattino autunnale, ondeggiava sopra la tavola fra le lucerne accese. Rodolphe, con la schiena addossata al telo della tenda, pensava con tanta intensità a Emma da non accorgersi di nulla. Dietro di lui, sull'erba, i domestici accatastavano pile di piatti sporchi. I vicini chiacchieravano, gli riempivano il bicchiere, ma lui non rispondeva, e un gran silenzio si faceva nella sua mente, sebbene il frastuono divenisse sempre più intenso. Pensava a quello che Emma aveva detto, al disegno delle sue labbra. Il viso di lei, come in uno specchio magico, brillava sulle placche dei chepì senza visiera. Le pieghe del suo abito si drappeggiavano sui muri e innumerevoli giornate d'amore si preannunciavano per l'avvenire. La rivide quella sera stessa, durante i fuochi d'artificio, ma era in compagnia del marito, della signora Homais e del farmacista, il quale si preoccupava molto per il pericolo costituito dai razzi che deviavano accidentalmente e di continuo lasciava la compagnia per andare a fare raccomandazioni a Binet. Gli apparati pirotecnici, inviati all'indirizzo del signor Tuvache, erano stati chiusi per un eccesso di precauzione nella cantina della casa, e così la polvere umida non voleva saperne di accendersi. La parte più spettacolare, costituita da un drago che si mordeva la coda, fu un fiasco completo. Di tanto in tanto partiva una misera candela romana e allora, dalla moltitudine a bocca aperta, si alzava un clamore al quale si mescolavano i gridolini delle donne cui qualcuno aveva solleticato la vita grazie all'oscurità. Emma, silenziosa, si rannicchiava contro la spalla di Charles. Con il mento alzato seguiva nel cielo nero la scia luminosa dei razzi. Rodolphe la contemplava alla luce dei lampioncini accesi. Questi ultimi a poco si spensero. Le stelle scintillarono. Caddero poche gocce di pioggia. Emma si annodò una sciarpa sul capo scoperto. In quel momento la carrozza chiusa del consigliere di prefettura uscì dall'albergo. Il cocchiere, ubriaco, si addormentò subito e si vedeva di lontano, al di sopra della cappotta, fra le due lanterne, la massa del suo corpo che si dondolava di qua e di là, a seconda delle oscillazioni dei cignoni. In verità, disse lo speziale, bisognerebbe essere severissimi contro l'ubriachezza. Vorrei che tutte le settimane sulla porta del municipio comparisse l'elenco dei nomi di coloro che in quel periodo si sono intossicati con l'alcol. In questo modo, dal punto di vista statistico, ci si troverebbe a disporre di una specie di annali, veri e propri documenti che in caso di necessità... Ma scusate, e corse di nuovo verso il capitano. Questi stava rincasando, era ansioso di rivedere il suo tornio. Forse farebbe bene, gli disse Homais, a mandare uno dei suoi uomini o ad andare lei stesso. Mi lasci in pace, rispose l'esattore, non c'è nessun pericolo. State tranquilli, disse lo speziale, non appena fu di nuovo insieme con gli amici. Il signor Binet mi ha assicurato che tutte le misure necessarie sono state adottate. Nessuna favilla è stata perduta di vista e le pompe degli incendi sono piene. Possiamo andare a dormire. Era ora, ne ho proprio bisogno, disse la signora Homais che continuava a sbadigliare. Ma non importa, abbiamo avuto per la festa una magnifica giornata. Rodolphe ripeté con una voce bassa e lo sguardo tenero: «Oh sì, davvero bella!» E dopo essersi salutati si voltarono le spalle. 2 giorni dopo, sul faro di Rouen, apparve un lungo articolo sulle assemblee. Homais lo aveva scritto di getto il giorno successivo. «Perché questi festoni, i fiori, le ghirlande? Dove sta correndo la folla? Simile ai flutti di un mare in burrasca sotto i raggi di un sole tropicale che riversa il suo ardore sopra i nostri campi.
Proseguiva parlando della situazione dei contadini. Certo, il governo faceva molto, ma non ancora abbastanza. Coraggio, incitava. Ci sono 1000 riforme indispensabili. Attuiamole. Poi, accennando all'arrivo del consigliere, non trascurava alcun particolare, né l'aria marziale delle nostre milizie, né le vivaci contadinelle, e neppure i vegliardi dalla testa calva, veri patriarchi presenti alla cerimonia, alcuni dei quali veterani delle nostre falangi immortali, che sentivano battere ancora in fretta al cuore al virile suono dei tamburi. Citava al proprio fra i primi nomi di coloro che formavano la giuria e ricordava perfino in una nota che il signor Homais, farmacista, aveva inviato un opuscolo sul sidro alla società d'agricoltura. Giunto alla distribuzione dei premi, dipingeva la gioia dei prescelti con accenti ditirambici. I fratelli abbracciavano i fratelli, i padri, i figli, gli sposi e le spose. Più d'uno mostrava con orgoglio la propria umile medaglia e di certo, appena tornato a casa accanto alla fedele compagna della sua vita, avrà appeso con le lacrime agli occhi l'ambito trofeo alle modeste pareti della sua capanna. Verso le 6 un bacchetto organizzato sul prato del signor Liegard ha riunito i più autorevoli partecipanti alla festa. La più grande cordialità ha regnato senza interruzioni. Sono stati pronunciati numerosi brindisi. Il signor Lieuvin al re, il signor Tuvache al prefetto, il signor Desrosiers all'agricoltore, il signor Homais all'industria e alle belle arti, queste 2 sorelle, il signor Leplichet al progresso. La sera un rutilante fuoco d'artificio ha d'improvviso illuminato il cielo, un vero caleidoscopio di colori, uno scenario d'opera, e per un momento il nostro piccolo paese ha davvero creduto di essere trasportato nel bel mezzo di un sogno da 1001 notte. È doveroso sottolineare che nessun evento increscioso ha turbato questa riunione familiare. E aggiungeva: è stata però notata l'assenza del clero. Certo, le sagrestie intendono il progresso in un altro modo, liberissimi di farlo, signori di Loyola. Capitolo 9. Trascorsero 6 settimane senza che Rodolphe si facesse vivo. Egli comparve infine una sera. Si era detto: non facciamoci vedere troppo presto, sarebbe un errore. E alla fine della settimana era partito per la caccia. Trascorso questo periodo aveva pensato che fosse ormai troppo tardi, ma si era consolato con questo ragionamento. Se è vero che mi ha amato fin dal primo giorno, la smania di rivedermi farà sì che mi ami ancora di più, e allora andiamo avanti così. Si rese conto di non avere sbagliato i calcoli quando, entrando nel salotto, vide Emma impallidire. Era sola, il giorno declinava. Le tendine di mussola lungo i vetri rendevano più fitto il crepuscolo e la doratura del barometro sul quale andava a cadere un raggio di sole accendeva fiammelle nello specchio fra le ramificazioni della madrepora. Rodolphe rimase in piedi. Emma riuscì a rispondere a stento alle sue frasi di cortesia. «Sono stato molto occupato», disse Rodolphe, «e anche indisposto». «Gravemente?» domandò Emma con vivacità. «Ebbene, no», fece Rodolphe, sedendole accanto su uno sgabello. «La vera ragione è che non sono voluto ritornare». «Perché?» «Non lo indovina?» La guardò di nuovo con tanta intensità da costringerla ad abbassare la testa arrossendo. Disse: «Emma». «Signore», fece lei scostandosi un poco. «Ah, vede», egli disse con voce melanconica, «avevo ragione di non tornare. Lei non mi consente neppure di pronunciare questo nome che riempie tutta l'anima mia e che mi è sfuggito. Signora Bovary. Tutti si rivolgono a lei in questo modo, e non è neppure il suo nome, è il nome di un altro». E ripeté: «Di un altro». Nascose il viso fra le mani.
Sì, penso a lei senza posa. Il suo ricordo mi fa impazzire. Ah, mi perdoni, è meglio che me ne vada. Addio, andrò lontano, così lontano che non sentirà più parlare di me. Eppure ancora adesso non so quale forza mi abbia spinto verso di lei. Non si può lottare contro il cielo, non si può resistere al sorriso degli angeli. Ci si lascia trascinare perché è bello, affascinante, adorabile. Era la prima volta che Emma si sentiva rivolgere frasi simili e il suo orgoglio, come chi si rilassi in un bagno turco, si crogiolava tutto al calore di quelle parole. Ma anche se non sono venuto da lei, se non ho potuto vederla, ho almeno contemplato tutto ciò che la circonda. La notte, tutte le notti, mi alzavo, arrivavo fin qui, guardavo la sua casa, il tetto che brillava sotto la luna, gli alberi del giardino che si dondolavano sotto la sua finestra e una lampada fioca, un bagliore che splendeva al di là dei vetri, nell'ombra. Lei non sospettava neppure che così vicino e al contempo così lontano vi fosse un povero infelice. Emma si voltò verso di lui con un singhiozzo. «Oh, com'è buono lei», disse. «No, io l'amo, ecco tutto, e lei lo sa bene. Mi dica una sola parola, una parola soltanto». E Rodolphe, a poco, si lasciò scivolare dallo sgabello fino a terra. In quel momento si sentì un rumore di zoccoli in cucina ed egli si accorse che la porta del salotto non era chiusa. «Sia tanto buona da soddisfare almeno un mio capriccio», soggiunse rialzandosi. Desiderava visitare la casa, gli avrebbe fatto piacere sapere com'era, e siccome la signora Bovary non trovava in ciò niente di riprovevole, stavano alzandosi entrambi, quando Charles entrò. «Buongiorno, dottore», gli disse Rodolphe. Il medico, colpito dal titolo inconsueto, si profuse in ossequi e l'altro ne approfittò per ricomporsi un poco. «La signora mi parlava della sua salute», disse. Charles l'interruppe. Era molto preoccupato, infatti. I malori di Emma erano ricominciati. Rodolphe domandò allora se l'equitazione avrebbe potuto giovarle. «Certo, sarebbe eccellente, perfetto. Ecco un'idea. Dovresti seguire questo consiglio». E siccome Emma obiettava di non avere un cavallo, il signor Rodolphe gliene offrì uno. Emma rifiutò l'offerta e lui non insistette. Poi, per giustificare la propria visita, si mise a parlare del suo carrettiere, l'uomo che era stato salassato e che soffriva ancora di stordimenti. «Passerò a vederlo», disse Bovary. «No, glielo manderò, lo accompagnerò io, sarà più comodo per lei». «Molto bene, la ringrazio». E quando fu solo con Emma, Charles le domandò: «Perché non accetti l'offerta del signor Boulanger? È stato molto gentile». Emma assunse un'aria imbronciata, trovò 1000 scuse e dichiarò infine che la cosa poteva sembrare strana. «Ah, me ne infischio», disse Charles con un gesto di noncuranza. «La salute innanzitutto, e poi credo che tu abbia torto». «Già, ma come posso montare a cavallo se non ho un costume da amazzone?» «Ne ordineremo uno», rispose lui. L'abito da amazzone la convinse. Quando fu pronto, Charles scrisse al signor Boulanger che sua moglie era disposta ad accettare la proposta e che entrambi contavano sulla sua gentilezza. L'indomani, a mezzogiorno, Rodolphe giunse davanti alla porta della casa di Charles con 2 cavalli da sella. Uno di essi aveva sui finimenti, accanto agli orecchi, 2 pompon rosa, in quanto alla sella da donna era in pelle di daino. Rodolphe calzava alti stivali morbidi e se li era messi dicendosi che certo Emma non ne aveva mai veduti di simili. Infatti ella restò incantata dal suo aspetto quando lui apparve sul pianerottolo con l'ampia giacca di velluto e i pantaloni di tessuto di maglia bianchi. Era pronta e lo aspettava. Justin uscì dalla farmacia per vederla e anche lo speziale si scomodò per fare al signor Boulanger alcune raccomandazioni.
Le disgrazie sono sempre pronte, state attenti, forse i suoi cavalli sono focosi. Emma sentì un rumore proveniente dall'alto. Era Félicité che tamburellava sul vetro per divertire la piccola Berthe. La bimba mandò un bacio alla madre da lontano. Emma rispose agitando l'impugnatura del frustino. «Buona passeggiata!» gridò Homais. «Siate prudenti, soprattutto, siate prudenti!» E agitava il giornale guardandoli allontanarsi. Non appena sentì sotto gli zoccoli il terreno soffice, il cavallo di Emma si mise al galoppo e Rodolphe le si affiancò. Di tanto in tanto scambiavano qualche parola. Il viso un pochino, la mano alzata e il braccio disteso, Emma si abbandonava alla cadenza del movimento che la cullava sulla sella. Ai piedi del colle Rodolphe allentò le redini. I cavalli partirono entrambi con uno scatto improvviso e, giunti più in alto, si fermarono con altrettanta subitaneità. Il vero azzurro di Emma ricadde. Si era ai primi di ottobre e sulla campagna si stendeva la nebbia. All'orizzonte, contro i profili delle colline, si alzavano le brume, sfilacciandosi, salendo per poi dissolversi. Di quando in quando, attraverso uno squarcio delle nubi, penetrava un raggio di sole e lontano si scorgevano i tetti di Yonville, i giardini sulle rive del fiume, i cortili, l'edificio e il campanile della chiesa. Emma socchiuse gli occhi per meglio individuare la sua casa, e mai come ora il povero villaggio in cui viveva le era sembrato tanto piccolo. Dall'altezza alla quale si trovavano, la valle appariva come un immenso lago incolore, dal quale si levassero vapori nell'aria. I gruppi di alberi emergevano qua e là come rocce nere, e le alte file di pioppi spuntavano sopra la bruma, simili a greti sabbiosi che il vento smuovesse. Sul pascolo, in mezzo ai pini, l'aria aveva un colore cupo. La terra, rossiccia come polvere di tabacco, smorzava il suono dei passi e i cavalli spingevano davanti a sé camminando, con i ferri degli zoccoli, le pigne cadute. Rodolphe ed Emma seguirono così il limitare del bosco. Per evitare lo sguardo del compagno, di tanto in tanto la signora Bovary voltava la testa e allora scorgeva soltanto i tronchi allineati dei pini e l'uniforme susseguirsi degli alberi le dava una specie di lieve capogiro. I cavalli stronfiavano, il cuoio delle selle gemeva. Nell'istante in cui si addentrarono nel bosco apparve il sole. «Dio ci protegge», disse Rodolphe. «Crede?» domandò Emma. «Andiamo avanti ancora, andiamo più avanti», riprese lui. Fece schioccare la lingua. Le due bestie partirono al galoppo. Ai margini del sentiero lunghe felci si impigliarono nella staffa di Emma. Rodolphe, continuando a procedere, si chinava e di mano in mano le toglieva. Altre volte, per evitare i rami bassi, le passava vicino ed Emma sentiva il ginocchio di lui sfiorarle la gamba. Il cielo si era fatto azzurro, le foglie rimanevano immobili. Incontrarono radure coperte di erica in fiore e sul terreno fra gli alberi si alternavano tappeti di violette con distese di foglie cadute, grigie, fulve o dorate, a seconda della specie. Spesso nel folto dei cespugli si sentiva un fruscio di ali o il grido rauco e malinconico dei corvi che si alzavano a volo fra le querce. Smontarono e Rodolphe legò i cavalli. Emma lo precedette sul musco, fra i solchi lasciati dai carri. Ma l'abito troppo lungo la impacciava, sebbene tenesse alzato lo strascico. Rodolphe, seguendola, contemplava fra il panno nero della gonna e lo stivaletto, anch'esso nero, l'eleganza della calza bianca, e gli sembrava di avere dinanzi agli occhi qualcosa della sua nudità. Emma si fermò. «Sono stanca», disse. «Andiamo avanti ancora soltanto un poco. Coraggio», rispose lui. 100 passi più avanti Emma si fermò di nuovo e attraverso la trasparenza bluastra del velo che le scendeva obliquo dal cappello di foggia maschile fino al fianco si intravedeva il suo viso,
come se ella stesse nuotando sotto la superficie di acque azzurrine. «Ma dove andiamo?» Rodolphe non rispose. Emma respirava affannosamente. Egli scrutava attorno a sé, mordicchiandosi i baffi. Giunsero in una radura ove erano state abbattute alcune giovani querce. Sedettero su un tronco d'albero caduto e Rodolphe ricominciò a parlarle del suo amore per lei. Dapprima cercò di non impaurirla con complimenti audaci, si mantenne calmo, serio, malinconico. Emma l'ascoltava a capo chino, smuovendo con la punta del piede le schegge di legno per terra. «I nostri destini sono forse ormai uniti?» Quando Rodolphe pronunciò queste parole, Emma si alzò per andarsene e rispose: «No, e lo sa benissimo, è una cosa impossibile». Rodolphe l'afferrò per il polso. Emma si fermò. Poi, dopo averlo fissato per un lungo istante con uno sguardo affettuoso e commosso, disse con vivacità: «Senta, non ne parliamo più. Dove sono i cavalli? Torniamo». Rodolphe fece un gesto di noia e di rabbia. Emma ripeté: «Dove sono i cavalli? Dove sono i cavalli?» Sorridente e con una strana espressione sul viso, gli occhi fissi e i denti serrati, Rodolphe avanzò verso di lei allargando le braccia. Emma indietreggiò tremando e balbettò: «Mi fa paura. Mi vuol fare del male? Andiamocene». «Se proprio è indispensabile», rispose lui cambiando atteggiamento. Ridivenne di colpo rispettoso, carezzevole e timido. Le diede il braccio e si incamminarono sulla via del ritorno. «Che cos'ha?» domandò Rodolphe. «E perché? Non l'ho capito. Sono sicuro che lei si sbaglia. Non vuole convincersi che vive nella mia anima come una Madonna, su un piedistallo ben alto, solido, immacolato. Ma ho bisogno di lei per vivere. Ho bisogno di guardare i suoi occhi, di ascoltare la sua voce, di sapere che qualche volta pensa a me. Perché non vuole essere mia amica, mia sorella, il mio angelo?» E le circondò la vita con il braccio. Emma tentò di liberarsi, ma senza energia. Rodolphe la sostenne così mentre camminavano. Sentirono i cavalli che pascolavano fra il fogliame. «Restiamo ancora un poco», disse Rodolphe. «Non andiamo già via, rimanga». La condusse più lontano, aggirando un piccolo stagno sulla cui superficie verdeggiavano le lenticchie d'acqua. Fra i giunchi stavano immobili le ninfee, ormai appassite. Al rumore dei passi i ranocchi saltarono per cercare un nascondiglio. Faccio male», diceva Emma. «Sono pazza a darle retta». «Perché, Emma? Emma!» «Oh, Rodolphe», sussurrò lentamente la giovane signora, abbandonandoglisi sulla spalla. Il panno dell'abito di lei aderì al velluto della sua giacca. Ella arrovesciò il collo candido, che un sospiro faceva palpitare, disfatta, in lacrime, con un lungo fremito, nascondendo il viso, e si abbandonò. Scendevano le prime ombre della sera. Il sole basso all'orizzonte, penetrando con i suoi raggi orizzontalmente fra i rami, la abbagliava. Qua e là, intorno a lei, fra le foglie e sul terreno, tremolavano chiazze luminose, simili a penne di colibrì che questi uccelletti avessero perduto in volo. Il silenzio avvolgeva tutto, dagli alberi sembrava sprigionarsi una sorta di dolcezza nuova. Emma ascoltava il proprio cuore mentre ricominciava a battere, e il sangue che le scorreva nelle vene come un fiume di latte. In quel momento udì lontanissimo, al di là del bosco, sulle colline, un grido indefinibile e prolungato, un suono strascicato, e lo ascoltò in silenzio mescolarsi come una musica alle ultime vibrazioni dei suoi nervi eccitati. Rodolphe, un sigaro fra i denti, aggiustava con il temperino una delle briglie che si era rotta. Tornarono a Yonville per la stessa strada. Riconobbero sul fango le tracce affiancate dei cavalli, gli stessi cespugli,
le stesse pietre in mezzo all'erba. Nulla era mutato intorno a loro, eppure per Emma era accaduto qualcosa di più importante di un cataclisma. Rodolphe di tanto in tanto si protendeva a prenderle la mano per baciarla. Emma cavalcava in modo affascinante, si teneva diritta sulla vita sottile, le ginocchia piegate sulla criniera della cavalcatura, le gote ravvivate dal contatto con l'aria aperta, tutta avvolta dal rosseggiante crepuscolo. Entrarono a Yonville caracollando sul selciato. Dalle finestre la stavano spiando. A cena il marito trovò che aveva una bella cera. Emma fece finta di non sentire quando le domandò notizie della passeggiata. Rimase con il gomito appoggiato accanto al piatto, fra i 2 candelieri accesi. «Emma», disse Charles. «Dimmi». «Ecco, oggi nel pomeriggio sono passato dal signor Alexandre. Ha una puledra non più tanto giovane, ma ancora molto bella, soltanto con i ginocchi un po' gonfi. Si potrebbe averla, ne sono certo, per un centinaio di scudi». E soggiunse: «Pensando di farti piacere, l'ho fermata, l'ho comprata. Ho fatto bene?» «Dimmi». Emma mosse il capo in segno di assenso. Dopo un quarto d'ora domandò: «Esci stasera?» «Sì, perché?» «Oh, nulla, nulla, caro». E non appena si fu sbarazzata di Charles, salì a chiudersi in camera sua. Dapprima provò una specie di stordimento. Vedeva gli alberi, i sentieri, i fossati, Rodolphe, sentiva le sue braccia intorno a sé, mentre le foglie fremevano e il vento sibilava fra i giunchi. Guardandosi nello specchio si stupì dell'aspetto del proprio viso. Non aveva mai avuto gli occhi tanto grandi, così neri e profondi. Qualcosa di impalpabile, diffuso su tutta la sua persona, la trasfigurava. Andava ripetendosi: «Ho un amante, ho un amante», e questa idea la deliziava come se le avessero promesso una seconda adolescenza. Finalmente avrebbe posseduto quelle famose gioie che dà l'amore, quella febbre di felicità che non sperava più di provare. Stava per entrare in quel mondo meraviglioso ove tutto è passione, estasi e delizia. Un roseo universo la circondava, i più alti sentimenti splendevano sfiorati dal suo pensiero. L'esistenza di ogni giorno era confinata lontano, laggiù in fondo, nell'ombra, nei vuoti che si trovavano fra quelle straordinarie altezze. Rammentò le eroine dei libri che aveva letto, e la lirica legione di quelle donne infedeli che Emma sentiva sorelle fece coro nella sua memoria, con voci che la incantavano. Divenne la stessa parte integrante di queste invenzioni. Vedeva avverarsi il lungo sogno della sua giovinezza e si immedesimava in quel ruolo di donna passionale che aveva tanto desiderato. Oltre a ciò, assaporava la gioia della vendetta. Non aveva forse sofferto abbastanza? Ma ora sentiva di essere la trionfatrice e l'amore, così a lungo conculcato, sgorgava con impeto e con gioiosa turbolenza. Emma lo assaporava senza rimorsi, senza inquietudine, senza turbamento. Il giorno dopo trascorse in una rinnovata dolcezza. I 2 amanti si fecero reciproci giuramenti. Emma gli narrò le sue malinconie. Rodolphe l'interrompeva baciandola e lei gli domandava, contemplando le palpebre di lui a metà chiuse, di chiamarla ancora per nome e di ripeterle che l'amava. Si trovavano nel bosco, come il giorno prima, in una capanna di zoccolai, con le pareti di paglia e il tetto tanto basso che bisognava tenersi curvi. Erano seduti l'uno contro l'altra su un letto di foglie secche. A partire da quel giorno si scrissero con regolarità tutte le sere. Emma metteva le proprie lettere in una fessura fra le pietre della terrazza, in fondo al giardino, vicino al fiume. Rodolphe veniva a prenderle e ne lasciava una delle sue, alle quali Emma rimproverava sempre l'eccessiva brevità. Un mattino che Charles era uscito prima dell'alba, Emma fu presa dal capriccio di rivedere subito Rodolphe.
Le sarebbe stato possibile andare alle Hachette, restarvi un'ora e tornare a Yonville mentre ancora tutti dormivano. Questo pensiero la faceva ansimare di desiderio. Si trovò in un attimo in mezzo ai prati e procedette a passi rapidi, senza voltarsi indietro. Faceva appena giorno. Emma riconobbe da lontano la casa del suo amante, con le 2 banderuole a coda di rondine che si stagliavano nere contro il pallido chiarore dell'alba. Dopo il cortile della fattoria v'era un edificio che doveva essere il castello. Emma vi entrò, quasi che i muri al suo passaggio si fossero aperti da soli. Uno scalone diritto saliva verso un corridoio. Emma tentò la maniglia di una porta e d'improvviso in fondo alla camera scorse un uomo che dormiva. Era Rodolphe. Ella lanciò un grido. Tu qui, ripeteva lui. Come hai fatto a venire? Hai l'abito bagnato. Ti amo, rispose lei gettandogli le braccia al collo. Questa prima audacia le riuscì perfettamente e da allora, ogni volta che Charles usciva di buon mattino, Emma si vestiva in fretta e scendeva a passi felpati la scala che conduceva in riva al fiume. Ma quando la passerella per il bestiame non si trovava al suo posto, bisognava seguire i muri che costeggiavano il corso d'acqua. L'argine era scivoloso ed Emma si aggrappava con le mani per non cadere ai ciuffi di violaciocche appassite. Poi attraversava i campi coltivati, ove affondava, inciampava, rimaneva invischiata con i suoi stivaletti leggeri. Il fazzoletto di seta annodato sul capo svolazzava nel vento in mezzo alle alte erbe. Emma aveva una gran paura dei buoi e si metteva spesso a correre. Arrivava affannata con le gote accese, fragrante in tutta la persona di un fresco profumo di linfa, di erba e di aria libera. Rodolphe a quell'ora dormiva ancora. Era come se una mattinata di primavera entrasse nella sua camera. Le tendine gialle alle finestre lasciavano entrare un dolce e greve chiarore dorato. Emma avanzava a tastoni, strizzando gli occhi, mentre le gocce di rugiada dorata sui suoi capelli si trasformavano in una specie di diadema di topazi intorno al viso. Rodolphe, ridendo, la tirava a sé e la stringeva sul cuore. In seguito Emma osservava la stanza, apriva i cassetti dei mobili, si pettinava con il pettine di lui, si guardava nello specchio da barba. Qualche volta, perfino, si metteva fra i denti il cannello di una grossa pipa che Rodolphe teneva sul comodino da notte, in mezzo a limoni, zollette di zucchero, accanto a una bottiglia d'acqua. Occorreva un buon quarto d'ora prima che avessero terminato di dirsi addio. Emma piangeva, non avrebbe mai voluto dover lasciare Rodolphe. Qualcosa di più forte di lei la spingeva nelle sue braccia. Un giorno, però, vedendola giungere all'improvviso, Rodolphe si rabbuiò in volto, come chi abbia una contrarietà. «Cos'è che ti turba?» domandò Emma. «Dimmelo». E infine Rodolphe, con un'aria molto seria, le fece osservare che queste visite stavano diventando imprudenti e che lei avrebbe finito con il compromettersi. Capitolo 10. Poco alla volta i timori di Rodolphe la contagiarono. Dapprima l'amore l'aveva talmente inebriata che nella sua mente non era rimasto più posto per nessun altro pensiero. Ma ora che senza Rodolphe non avrebbe più saputo vivere, era spaventata al pensiero di perderlo, o soltanto di essere la causa di qualcosa che avrebbe potuto turbarlo. Tornando a casa dopo essere stata da lui, scoccava sguardi allarmati intorno a sé, spiando ogni sagoma che si profilasse all'orizzonte e ogni finestra d'abbaino dalla quale avrebbero potuto scorgerla. Ascoltava i passi, le grida, i rumori dei carretti e si fermava, più pallida e tremante delle foglie di pioppo che si dondolavano sul suo capo. Un mattino, mentre tornava a casa, credette di scorgere a un tratto la canna di una carabina che sembrava la stesse prendendo di mira. Spuntava obliqua da una botte a metà nascosta fra le erbe al margine di un fossato.
Emma, sul punto di svenire per lo spavento, continuò a farsi avanti. Un uomo sbucò dalla botte, simili a quei diavoletti con la molla che saltano fuori dalle scatole a sorpresa. Portava uose alte fino al ginocchio, il berretto calcato sugli occhi, e aveva le labbra tremanti dal freddo e il naso rosso. Era il capitano Binet alla posta delle anitre selvatiche. Doveva parlare prima di avvicinarsi, gridò. Quando si vede un fucile bisogna sempre avvertire della propria presenza. L'esattore cercava in questo modo di dissimulare la paura che si era presa. Un decreto prefettizio, infatti, aveva permesso la caccia alle anitre soltanto da un'imbarcazione. Il signor Binet, malgrado tutto il rispetto per la legge, era in contravvenzione e così temeva a ogni istante di sentirsi capitare addosso la guardia campestre. Questa inquietudine aumentava il suo divertimento e tutto solo nella botte si compiaceva della propria felicità e della propria furberia. La vista di Emma parve sollevarlo da un gran peso e subito intavolò una conversazione. «Non fa per niente caldo, pizzica stamane». Emma non rispose. Binet continuò. «È uscita molto presto questa mattina». «Sì», disse lei balbettando, «vengo dalla balia alla quale è affidata la mia bambina». «Ah, benissimo, benissimo. In quanto a me, sono qui dall'alba, ma il tempo è così nebbioso che a meno di avere le penne dell'anitra a un palmo dalla canna del fucile...» «Buongiorno, signor Binet», lo interruppe la signora Bovary girando sui tacchi. «Ah, servo suo, signora», rispose lui seccamente, e rientrò nella botte. Emma si pentì di avere piantato in asso in modo così brusco l'esattore. Certo, avrebbe fatto delle congetture poco simpatiche. La storia della balia era la scusa peggiore che avesse potuto scegliere. Tutti sapevano infatti a Yonville che la piccola Bovary era tornata a casa già da un anno. E inoltre nessuno abitava nei dintorni. Quel sentiero non conduceva che alla Houchette. Binet, quindi, aveva indovinato da dove veniva e non sarebbe stato certo zitto, anzi, avrebbe di sicuro propalato la notizia. Rimase tutto il giorno a torturarsi, architettando ogni possibile bugia, avendo sempre davanti agli occhi quell'imbecille con il carniere. Charles, dopo cena, vedendola preoccupata, volle portarla con sé dal farmacista. La prima persona che Emma vide in farmacia fu di nuovo lui, l'esattore. Era in piedi davanti al banco, illuminato dal riflesso di un boccale rosso, e stava dicendo: «Vorrei per piacere una mezza oncia di vetriolo». «Justin», chiamò lo speziale, «portami l'acido solforico». Poi si rivolse a Emma, che avrebbe voluto salire dalla signora Homais. «No, rimanga, non ne vale la pena, fra poco scenderà. Si scaldi vicino alla stufa intanto». «Mi scusi». «Buonasera, dottore». Il farmacista si beava tutto nel pronunciare questa parola, dottore, come se, pur indirizzata a un altro, riverberasse su di lui qualcosa della solennità che egli le attribuiva. «Ma sta attento a non rovesciare i mortai e va piuttosto a prendere le sedie del tinello. Sai bene che non devi spostare le poltrone del salotto». E per rimettere a posto la propria poltrona, Homais si precipitò fuori da dietro il banco, proprio mentre Binet gli stava chiedendo una mezza oncia di acido di zucchero. «Acido di zucchero?» fece con sdegno il signor Homais. «Non lo conosco, non so che cosa sia. Forse lei vuole dell'acido ossalico. È acido ossalico, vero?» Binet gli spiegò allora che gli serviva da mordente per preparare un liquido in grado di togliere la ruggine dalla sua attrezzatura da caccia. Emma trasalì. Il farmacista cominciò a dire: «Il fatto è che il tempo non è molto propizio a causa dell'umidità». «Eppure», osservò l'esattore con aria furba, «c'è chi si arrangia». A Emma pareva di soffocare. «Mi dia anche...» «Ma non se ne vuole più andare», pensava lei. «Una mezza oncia di colofonia e di trementina, 4 once di cera gialla e 3 once di carbone animale, per piacere»,
per pulire il cuoio verniciato. Il farmacista aveva cominciato a tagliare la cera quando comparve la signora Homais con Irma in braccio, Napoleone al fianco e Athalie che la seguiva. Andò a sedersi sulla panchetta di velluto sotto la finestra. Il ragazzino si accoccolò su uno sgabello, mentre la sorella maggiore faceva la ronda intorno alla scatola delle giuggiole vicino al paparino. Questi versava liquidi negli imbuti, tappava flaconi, incollava etichette, confezionava pacchetti, era indaffaratissimo. Tutti tacevano. Si sentivano soltanto di quando in quando tintinnare i pesi sulla bilancia e le parole che il farmacista mormorava al suo allievo per dargli dei consigli. «Come sta la sua piccolina?» domandò la signora Homais all'improvviso. «Silenzio», disse il marito che stava scrivendo cifre su un quaderno di minute. «Perché non ce l'ha portata?» riprese la signora Homais a bassa voce. «Zitta, zitta», fece Emma indicando lo speziale. Ma Binet, tutto assorto nella lettura del conto, molto probabilmente non aveva sentito nulla. Infine uscì. Allora Emma provò un senso di liberazione e tirò un gran sospiro di sollievo. «Come respira forte», disse la signora Homais. «È per il caldo», rispose Emma. L'indomani i due innamorati si preoccuparono di organizzare meglio i loro convegni. Emma voleva corrompere con un regalo la domestica, ma Rodolphe avrebbe preferito trovare a Yonville una sistemazione discreta. Promise di cercarla. Durante tutto l'inverno, 3 o 4 volte la settimana, a notte fonda, Rodolphe entrava nel giardino. Emma aveva nascosto la chiave del cancello e Charles credeva che si fosse perduta. Per avvertirla della sua presenza, Rodolphe lanciava una manciata di sabbia contro la persiana. A questo suono Emma si alzava di scatto, ma qualche volta doveva aspettare, perché Charles aveva la mania di chiacchierare accanto al fuoco e non la finiva più. Emma era divorata dall'impazienza. Se avesse potuto lo avrebbe gettato dalla finestra. Si preparava per andare a dormire, poi prendeva un libro e continuava a leggere tranquilla, come se la lettura la divertisse molto. Charles, allora, che l'aveva preceduta di sopra ed era già a letto, la chiamava perché andasse a coricarsi. «Vieni, insomma, Emma», diceva, «è tardi». «Sì, vengo», rispondeva lei. Nel frattempo Charles, poiché gli dava fastidio la luce della candela, si girava verso il muro e si addormentava. Allora Emma scappava in giardino, trattenendo il respiro affrettato, sorridente, palpitante e discinta. Rodolphe aveva un gran mantello, l'avvolgeva tutta, e passandole un braccio intorno alla vita la trascinava in silenzio fino in fondo al giardino. Si fermavano sotto la pergola, sulla stessa panca di tronchi sottili e fradici ove poco prima Léon l'aveva contemplata con tanto amore nelle sere d'estate. Emma però non pensava certo a lui in queste occasioni. Le stelle brillavano attraverso i rami senza foglie del gelsomino. Sentivano dietro di sé il fiume scorrere e di tanto in tanto il crepitare delle canne secche. Cumuli d'ombre qua e là si gonfiavano nel buio e a volte sembravano fremere con un unico moto. Si alzavano e si abbassavano come immense once nere che avanzassero per sommergerli. Il freddo della notte faceva sì che si tenessero stretti l'uno all'altra. Il suono dei sospiri sembrava loro più forte, gli occhi riuscivano appena a intravedersi, più grandi, e in tanto silenzio vi erano parole pronunciate sottovoce che cadevano sulle loro anime con sonorità cristallina e con vibrazioni che si ripercuotevano all'infinito. Quando la notte era piovosa andavano a rifugiarsi nello studio medico fra la tettoia e la scuderia. Accendevano un candeliere di cucina che Emma teneva nascosto dietro i libri. Rodolphe si comportava come se fosse stato in casa sua. La vista della libreria, dello scrittoio, di tutta la stanza, insomma, lo metteva di buon umore e non riusciva a trattenersi dal dire una quantità di spiritosaggini alle spalle di Charles che lasciavano Emma interdetta.
Avrebbe voluto vederlo più serio, addirittura drammatico, a volte, come quella sera in cui le era parso di sentire un rumore di passi avvicinarsi sul viale. «Viene qualcuno», aveva sussurrato. Rodolphe spense la luce. «Hai la pistola?» «Per farne che?» «Ma per difenderti», rispose Emma. «Da tuo marito?» «Ah, pover'uomo». E Rodolphe accompagnò la frase con un gesto che significava «lo schiaccerei con un buffetto». Emma rimase sbalordita dal suo coraggio, sebbene vi percepisse un'indelicatezza e una grossolanità ingenue che la scandalizzarono. Rodolphe ripensò molto a questa storia di pistole. Se ella aveva parlato seriamente, la cosa era molto comica, pensava, e forse addirittura odiosa, perché lui non aveva nessuna ragione di detestare il buon Charles, dal momento che non si sentiva affatto divorato dalla gelosia. A questo proposito Emma gli aveva fatto fare un giuramento solenne che Rodolphe aveva trovato come minimo di dubbio gusto. Da quel momento Emma era diventata eccessivamente sentimentale. Si erano scambiati i ritratti, si erano tagliati ciocche di capelli e adesso voleva un anello, una vera matrimoniale, in segno di eterna fedeltà. Spesso gli parlava delle campane della sera o della voce della natura. Poi gli raccontava di sua madre e voleva sapere della madre di lui. Rodolphe l'aveva perduta da più di 20 anni, eppure Emma lo consolava con le frasi più leziose, come se avesse avuto a che fare con un marmocchio abbandonato, e talora, guardando la luna, gli diceva: «Sono sicura che di lassù, insieme, approvano il nostro amore». Ma era così carina. Ne aveva conosciute poche di un simile candore. Questo amore, non contaminato dal vizio, rappresentava per lui qualcosa di nuovo che, discostandosi dalle facili avventure cui era abituato, solleticava tanto il suo orgoglio quanto la sua sensualità. L'esaltazione di Emma, disprezzata dal suo buon senso borghese, in fondo al cuore gli sembrava incantevole, perché era rivolta alla sua persona. Per cui, sicuro di essere amato, non si diede più la pena di controllarsi e a poco i suoi modi cambiarono. Non le diceva più come un tempo quelle parole dolci che la facevano piangere, né aveva per lei quelle travolgenti carezze che la facevano impazzire di passione. E tutto questo diede l'impressione a Emma che il loro grande amore, nel quale viveva immersa, stesse diminuendo sotto di lei come l'acqua di un fiume assorbita dal letto in cui scorre, ed ella cominciò a scorgere il fango. Non riusciva a credere una cosa simile. Raddoppiò la sua tenerezza e Rodolphe nascose sempre meno la propria indifferenza. Non sapeva più se si rammaricasse di avergli ceduto o se al contrario desiderasse amarlo sempre più. L'umiliazione di sentirsi debole si trasformava in un rancore mitigato soltanto dalla voluttà. Non era affetto, si trattava di una continua seduzione. Rodolphe la soggiogava ed Emma aveva quasi paura. Ciò nonostante, in apparenza tutto andava nel migliore dei modi. Rodolphe era riuscito a condurre l'adulterio secondo il proprio capriccio e in capo a 6 mesi, all'arrivo della primavera, gli amanti si trovavano l'uno di fronte all'altra come 2 coniugi che alimentino un tranquillo focolare domestico. Era il periodo in cui Papa Rouault mandava il tacchino in dono a ricordo della guarigione della gamba. Il regalo arrivava sempre accompagnato da una lettera. Emma tagliò lo spago che legava il paniere e lesse quanto segue: «Miei cari figlioli, spero che la presente vi trovi in buona salute e che il tacchino sia buono come gli altri e forse migliore, perché mi sembra più tenero, se posso dirlo, e più carnoso. La prossima volta, tanto per cambiare, vi manderò un gallo o, se preferite, dei pollastrini, e rimandatemi la cesta per piacere insieme con le altre 2. È successo un guaio alla rimessa.
Il tetto, in una notte di vento forte, è volato in mezzo agli alberi. Anche il raccolto non è stato dei migliori. Non so quando potrò rivedervi. Mi è così difficile lasciare la fattoria da che sono rimasto solo, mia cara Emma. A questo punto c'era fra le righe un intervallo, come se il brav'uomo avesse lasciato cadere la penna per soffermarsi un poco a riflettere. Quanto a me, sto bene, a parte un raffreddore che mi sono buscato l'altro giorno alla fiera di Yvetot, dove mi ero recato per assumere un nuovo pastore, dopo aver licenziato l'altro perché era un ghiottone di prima forza. Siamo proprio da compiangere per tutti i briganti con i quali siamo costretti ad avere a che fare. Oltretutto poi era anche un disonesto. Ho saputo da un merciaio ambulante, il quale viaggiando quest'inverno dalle vostre parti ha dovuto farsi strappare un dente, che Bovary lavora sempre molto. Questo non mi stupisce. Mi ha fatto vedere il dente e abbiamo preso un caffè insieme. Gli ho chiesto se ti aveva vista. Mi ha detto di no, ma ha visto 2 cavalli nella scuderia e da ciò concludo che gli affari vi vanno bene. Ne sono contento, miei cari figlioli, e che il Signore vi mandi tutta la felicità immaginabile. Mi dispiace molto di non conoscere ancora la mia nipotina Berthe Bovary. Ho piantato per lei in giardino, sotto la finestra della tua camera, un albero di prugne gialle, e non voglio che nessuno le tocchi, se non per preparare a suo tempo la marmellata che terrò nella dispensa per lei, quando verrà a trovarmi. Arrivederci, cari figlioli. Ti bacio, figlia mia, e con te mio genero, e la piccola su tutte e 2 le guance. Sono con affetto il vostro tenero padre, Théodore Rouault. Tenne per qualche tempo fra le dita quel foglio di carta grossolana. Gli errori d'ortografia vi si accavallavano, ma Emma percepiva la tenerezza che si celava dietro di essi, facendosi sentire come una chioccia che faccia il suo verso seminascosta in una siepe di spine. Papà Rouault aveva asciugato l'inchiostro con la cenere del camino e un poco di polvere grigia le scivolò dalla carta sull'abito. A Emma parve quasi di vedere suo padre nell'atto di chinarsi sul focolare per prendere le molle. Quanto tempo era trascorso da quando stava con lui seduta sullo sgabello nel caminetto, mentre faceva bruciare la punta di un bastone alla fiamma alta e scoppiettante delle canne raccolte vicino al mare. Ricordava gli assolati meriggi estivi. I puledri passavano nitrendo e galoppavano senza posa. V'era sotto la sua finestra un'arnia e qualche volta le api nel loro volo a spirale nella luce accecante battevano contro i vetri della finestra come palline d'oro che rimbalzassero. Che tempi felici! Com'era libera! Quante speranze e quante illusioni! Adesso non n'era rimasta più nessuna. Le aveva sperperate in tutti gli struggimenti del suo animo, nelle successive esperienze, nella verginità, nel matrimonio e nell'amore, perdendole così nel corso della vita come un viaggiatore che dimentichi qualcosa di quanto gli appartiene in ogni albergo sulla sua via. Ma che cos'era a renderla tanto triste? Qual era la catastrofe spaventosa che l'aveva travolta? Ed Emma alzò il capo, guardandosi intorno, come per cercare la causa di ciò che la faceva soffrire. Un raggio del sole d'aprile traeva riflessi iridescenti dalle porcellane sullo scaffale. Il fuoco era acceso, sentiva sotto le pantofole la morbidezza del tappeto, la luce era chiara e l'aria tiepida, e udiva gli scoppi di risa della sua bambina. La bimbetta, infatti, si rotolava sul prato in mezzo all'erba falciata. Era sdraiata a bocconi su un mucchio di fieno. La domestica la tratteneva per il grembiulino. Poco lontano Lesty Boudoir stava rastrellando e ogni volta che si avvicinava la bimba si protendeva battendo l'aria con le braccine. «Me la porti qui», disse Emma precipitandosi ad abbracciarla. «Sei il mio amore, cara piccola, sei il mio amore». Poi si accorse che aveva gli orecchi un po' sporchi e allora chiamò perché le portassero l'acqua calda per lavarla
le cambiò la biancheria, le calze, le scarpe, fece 1000 domande sulla sua salute, come fosse tornata da un viaggio, e infine, baciandola ancora e commuovendosi, la affidò di nuovo alla domestica, che era rimasta stupefatta davanti a un tale sfogo di tenerezza. Rodolphe quella sera la trovò più pensierosa del solito. «Passerà», si disse, «non è che un capriccio». E non venne a 3 appuntamenti di fila. Quando tornò, Emma si mostrò fredda e quasi sdegnosa. «Ah, stai perdendo il tuo tempo, piccola», e finse di non notare i sospiri malinconici di lei né il fazzoletto che Emma ostentava. La signora Bovary cominciò allora a pentirsi. Si domandò addirittura perché mai detestasse tanto Charles e se non sarebbe stata la soluzione migliore poter amare suo marito. Purtroppo egli non offriva grandi esche a questo ritorno di fiamma, e mentre lei si dibatteva molto incerta in tali velleità di sacrificio, venne il farmacista, che giungeva a proposito per offrirle una soluzione. Capitolo 11. Egli aveva letto recentemente di un nuovo e vantato metodo per la cura dei piedi storpi ed essendo un fautore del progresso si era messo in mente la campanilistica idea che Yonville, per essere all'altezza dei tempi, avrebbe dovuto sperimentare questi interventi di ortopedia. «Tanto», disse a Emma, «che cosa rischiamo? Stia a sentire», ed enumerò sulle dita i vantaggi del tentativo. «Successo quasi sicuro, sollievo e vantaggi estetici per il malato, fama subitanea per il chirurgo. Perché suo marito, per esempio, non dovrebbe desiderare di liberare il povero Hippolyte del Leon d'Oro? Tenga presente che quell'uomo non mancherà di raccontare la sua guarigione a tutti i viaggiatori di passaggio. E poi», Homais abbassò la voce e si guardò intorno circospetto, «chi mi impedirà di mandare al giornale un trafiletto sull'argomento? Mio Dio, un articolo gira, se ne parla, finisce per diventare una valanga. E chi può mai dire? Chi può dire?» In verità, Bovary avrebbe potuto riuscire. Nulla lasciava sospettare a Emma che egli non ne fosse capace, e quale soddisfazione sarebbe stata per lei averlo spinto a un passo che avrebbe potuto accrescerne la reputazione e l'agiatezza. Emma non desiderava altro se non basare le proprie aspirazioni su qualcosa di più solido dell'amore. Charles, sollecitato dal farmacista e dalla moglie, si lasciò convincere. Si fece mandare da Rouen il volume del dottor Duval e tutte le sere, con la testa fra le mani, si immergeva in questa lettura. Mentre studiava il piede equino, il piede storto in dentro, il piede valgo, e cioè la strefocatopodia, la strefendopodia e la strefexopodia, o per meglio dire le differenti malformazioni del piede, sia verso il basso, sia in alto, in dentro o in fuori, insieme con la strefipopodia e la strefanopodia, ovvero torsione verso il basso e raddrizzamento in alto, il signor Homais, per mezzo di una serie di ragionamenti, cercava di convincere il mozzo di stalla dell'albergo a farsi operare. «Non sentirai forse che un piccolissimo dolore, una puntura come per un modesto salasso, meno che per l'estirpazione di certi calli». Hippolyte rifletteva, guardandosi intorno coi suoi stupidi occhi. «Del resto», riprendeva il farmacista, «la cosa non mi riguarda. Lo dico per un senso di umanità nei tuoi confronti. Vorrei vederti, amico mio, liberato da quella orribile claudicazione, con quel dondolio della regione lombare che, per quanto tu possa dire, deve nuocerti molto nel tuo lavoro». A questo punto Homais gli faceva presente come si sarebbe sentito più forte e più in gamba e gli lasciava capire che avrebbe avuto più successo con le donne. Il mozzo di stalla sorrideva goffamente, l'altro cercava di stuzzicarne la vanità. «Ma che razza d'uomo sei, perbacco? Cosa avresti fatto allora se avessi dovuto fare il servizio militare e andare a combattere sotto le bandiere?
Ah, Hippolyte! E Homais si allontanava, dichiarando di non capire certe ostinazioni e una tale cecità di fronte ai benefici della scienza. Il disgraziato cedette, perché fu quasi una congiura alla quale presero parte Binet, che non si occupava mai di solito degli affari altrui, la signora Lefrançois, Artémise, i vicini, addirittura il sindaco. Tutti in una parola lo esortarono, gli fecero prediche e lo svergognarono. Ma l'argomento decisivo fu che non avrebbe pagato un soldo. Bovary si sarebbe preoccupato perfino di procurare l'apparecchio per l'operazione. Era stata di Emma l'idea di tanta generosità e Charles aveva acconsentito, sempre più convinto in fondo al cuore che sua moglie era un angelo. Con i consigli del farmacista e ricominciando da capo per 3 volte il lavoro, fecero costruire dal falegname aiutato dal fabbro una sorta di cassetta pesante circa 8 libre, nella quale non si era fatta economia di ferro, legno, latta, cuoio, viti e bulloni. Tuttavia, per sapere quale tendine si dovesse recidere a Hippolyte, bisognava conoscere prima che specie di piede zoppo avesse. Il piede di lui formava con la gamba una linea pressoché diritta, e questo non gli impediva di essere anche un poco distorto verso l'interno, per cui si trattava di un piede equino e un po' varo, o se si preferiva, di un piede varo con forti caratteristiche equine. Ma pur con questo piede equino, largo proprio come la zampa di un cavallo, con la pelle rugosa, i tendini secchi, l'alluce grosso, le unghie nere simili ai chiodi di un ferro di cavallo, lo strefopodo, dalla mattina alla sera, trottava come un capriolo. Lo si vedeva di continuo sulla piazza saltellare intorno ai carretti, gettando avanti il suo sostegno inconsueto, il quale sembrava perfino più vigoroso di quello sano. A forza di essere utilizzato, aveva acquistato quasi delle qualità morali di pazienza e di energia, tali che quando il suo proprietario doveva compiere un lavoro particolarmente pesante, si appoggiava di preferenza proprio sull'arto storpio. Dal momento che si trattava di un piede equino, bisognava recidere il tendine d'Achille, salvo poi intervenire in seguito sul muscolo tibiale anteriore per eliminare il difetto che portava il piede a spostarsi in dentro. Il medico, infatti, non osava rischiare in una sola volta 2 operazioni e addirittura già tremava per la paura di incidere qualche parte importante e a lui sconosciuta. Né Ambroise Paré, quando per la prima volta, dopo un intervallo di 15 secoli, emulò Celso praticando la legatura diretta di un'arteria, né Dupuytren, allorché dovette incidere un ascesso nascosto sotto uno spesso lembo di encefalo, né Genzoul, quando asportò, come non aveva fatto ancora nessuno prima di lui, il mascellare superiore, potevano essersi sentiti il cuore così agitato, la mano tremante, i nervi tesi, come Bovary nel momento in cui si avvicinò a Hippolyte con il tenotomo stretto fra le dita. Come negli ospedali, sulla tavola vicina erano ammucchiate un cumulo di filacce, di fili ricoperti di cera, e bende, una piramide di bende, tutte le bende che conteneva la bottega del farmacista. Era stato il signor Homais a organizzare quel mattino tutti i preparativi, un po' per stupire la gente e un po' per rassicurare se stesso. Charles incise la pelle, si sentì uno scricchiolio. Il tendine era reciso, l'operazione finita. Hippolyte sembrava sbalordito per la sorpresa, si protendeva per coprire di baci le mani di Bovary. «Su via, calmati», disse lo speziale, «dimostrerai più tardi la tua riconoscenza». E uscì per comunicare l'esito ai 5 o 6 curiosi che stazionavano nel cortile, i quali si aspettavano di vedere Hippolyte ricomparire camminando senza più zoppicare. Poi Charles, dopo avere sistemato il suo paziente nell'apparecchio meccanico, tornò a casa, ove Emma lo aspettava sulla porta piena di ansia. Gli gettò le braccia al collo
e poi si misero a tavola. Charles mangiò molto e volle bere addirittura, dopo la frutta, una tazza di caffè, un lusso che si concedeva soltanto la domenica o quando aveva ospiti. La sera fu deliziosa, piena di chiacchiere e di comuni speranze. Parlarono della futura agiatezza, dei lussi che avrebbero potuto permettersi. Charles già vedeva crescere la propria notorietà, aumentare il benessere della famiglia. Sua moglie l'amava ancora e si sentiva felice di essersi purificata in un sentimento nuovo, pulito, migliore, felice di provare finalmente qualcosa di simile alla tenerezza per quel brav'uomo che l'aveva sposata. Per un momento il pensiero di Rodolphe le attraversò la mente, ma i suoi occhi si posarono di nuovo su Charles. Notò sorpresa che egli aveva dei bei denti. Erano a letto quando il signor Homais, ignorando la domestica che cercava di trattenerlo, entrò d'improvviso in camera, tenendo fra le mani un foglio fresco di inchiostro. Era l'articolo che intendeva mandare al Faro di Rouen per rendere pubblica la notizia. Voleva che lo leggessero. «Lo legga lei», disse Bovary. Egli lesse. Nonostante i pregiudizi che ancora coprono come una rete gran parte della faccia dell'Europa, la luce comincia a penetrare nelle nostre campagne. Martedì la piccola città di Yonville è stata teatro di una importante esperienza nel campo della chirurgia e nello stesso tempo di un gesto altamente filantropico. Il signor Bovary, uno dei nostri più insigni professionisti. «Ah, questo è troppo, diceva Charles soffocato dalla commozione. «Ma no, per nulla. Ma come? Ha operato il piede storpio. Non ho usato il termine scientifico perché sa, su un giornale può darsi che non tutti capiscano, bisogna che la massa...» «Infatti», disse Bovary, «continui». «Vado avanti», disse il farmacista. Il signor Bovary, uno dei nostri più insigni professionisti, ha operato il piede storpio di un certo Hippolyte Totten, mozzo di stalla da 25 anni all'albergo Leon d'Oro della signora Lefrançois, sulla piazza d'Armi. La novità dell'intervento e la popolarità del paziente hanno attirato un così gran numero di persone da dar luogo a una vera ressa davanti all'edificio. L'operazione, peraltro, è stata effettuata come per incanto e solamente poche gocce di sangue sono uscite dall'incisione, quasi ad annunciare che il tendine ribelle aveva infine ceduto ai tentativi della scienza. Il paziente, cosa assai strana, possiamo affermarlo per averlo constatato coi nostri occhi, non ha accusato alcun dolore. Le sue condizioni sono fino ad ora molto soddisfacenti. Tutto lascia ritenere che la convalescenza sarà breve e chissà che alla prossima festa del villaggio non ci sia possibile vedere il nostro bravo Hippolyte fra un gruppo di allegri buontemponi prendere parte a danze bacchiche, dimostrando così a tutti con la sua vivacità nel ballo di essere completamente guarito. Sia reso onore dunque agli scienziati generosi. Siano onorati quegli spiriti infaticabili che sacrificano il sonno per assicurare la salute del genere umano o anche per confortarlo nelle malattie. Onoriamoli 1000 volte. Non verrebbe fatto di esclamare «I ciechi vedranno, i sordi udiranno e gli zoppi cammineranno»? Ma ciò che un tempo si ripromettevano i fanatici oggi viene assicurato dalla scienza agli uomini tutti. Terremo informati i nostri lettori sui futuri risultati di questa straordinaria terapia. Ma tutto ciò non valse a impedire che 5 giorni dopo mamma Lefrançois arrivasse allarmatissima gridando «Aiuto, muore, mi sento impazzire». Charles si precipitò verso il Leon d'Oro e il farmacista, che lo vide attraversare la piazza senza il cappello, uscì di corsa dalla farmacia. Giunse anch'egli all'albergo ansimante, rosso in viso, preoccupato, e domandò a tutti quelli che stavano salendo le scale «Che cos'ha il nostro interessante strefopodo?» Lo strefopodo si torceva, in preda a convulsioni atroci,
tanto che l'apparecchio in cui gli avevano imprigionato la gamba batteva contro il muro come volesse sfondarlo. Con grandi precauzioni, per non spostare l'arto dalla giusta posizione, tolsero la cassetta e si presentò allora ai loro occhi uno spettacolo spaventoso. La forma del piede scompariva in un gonfiore tale da dare l'impressione che la pelle sarebbe scoppiata da un momento all'altro, e quasi tutta la gamba era coperta da ecchimosi provocate dal famoso apparecchio. Hippolyte si era già lamentato delle sofferenze che gli arrecava, ma non gli avevano dato retta. Adesso riconobbero che non aveva poi tutti i torti e lo lasciarono libero per qualche ora. Ma non appena l'edema diminuì un poco, i due sapienti decisero di applicare di nuovo il meccanismo alla gamba malata e lo strinsero di più per far sì che le cose procedessero con maggiore celerità. 3 giorni dopo, Hippolyte non poteva più resistere e ancora una volta furono costretti a liberarlo, rimanendo sbigottiti dal risultato ottenuto. Una tumefazione livida si stendeva sulla gamba e qua e là vi erano flitteni dalle quali trasudava un liquido nero. La cosa stava prendendo una brutta piega. Hippolyte cominciava a essere inquieto e la signora Lefrançois pensò di trasferirlo nella saletta vicino alla cucina perché almeno avesse modo di distrarsi un poco. Ma l'esattore, che in quel locale ci pranzava tutti i giorni, si lamentò con disgusto di una tale vicinanza. Allora Hippolyte fu trasportato nella sala del biliardo e rimase là, gemendo sotto l'ingombrante copertura, pallido, con la barba lunga, gli occhi infossati, girando ogni tanto il capo sudato sul guanciale sudicio ove si posavano le mosche. La signora Bovary veniva a trovarlo, gli portava pannolini per i suoi cataplasmi, lo consolava e gli faceva coraggio. Ma del resto la compagnia non gli mancava, soprattutto nei giorni di mercato, quando i contadini intorno a lui colpivano le palle di biliardo e si davano da fare con le stecche, fumavano, bevevano, cantavano e sbraitavano. «Come va?» gli domandavano battendogli una mano sulla spalla. «Non mi sembri mica troppo in gamba, ma la colpa è tua, dovresti fare questo, dovresti fare quell'altro». E gli raccontavano storie di gente che era stata guarita con rimedi ben diversi da quelli usati per lui. Poi, per consolarlo, aggiungevano: «Il fatto è che tu ci fai troppo caso. Su, alzati, ti tratti come un re, non ci badare, vecchio burlone, ma puzzi». La cancrena, infatti, saliva sempre più. Bovary si stava ammalando, tanto se ne crucciava. Andava a vederlo a tutte le ore, tutti i momenti. Hippolyte lo guardava con gli occhi pieni di spavento e balbettava singhiozzando: «Quando guarirò? Mi salvi! Come sono disgraziato! Come sono disgraziato!» E il medico se ne andava ogni volta raccomandandogli la dieta. «Non dargli retta, ragazzo mio», diceva la signora Lefrançois. «Ti hanno già abbastanza martirizzato, finirai per indebolirti ancora di più. Tieni, mangia». E gli metteva davanti una tazza di buon brodo, qualche fetta d'arrosto, un pezzo di lardo e ogni tanto anche un bicchierino d'acquavite che Hippolyte non aveva il coraggio di bere. L'abate Bournisien, essendo venuto a sapere che il paziente peggiorava, chiese di vederlo. Incominciò a compiangerlo per le sue sofferenze, ma gli disse che avrebbe dovuto gioirne, dal momento che era la volontà del Signore, e approfittare subito dell'occasione per riconciliarsi con il cielo. «Perché», diceva il sacerdote in tono paterno, «finora tu hai trascurato un po' i tuoi doveri. Ti si vede di rado a messa, e quanti anni sono che non ti accosti alla Santa Comunione? Capisco, le tue occupazioni, il turbine del mondo possono averti distratto dalle cure per la salute dell'anima, ma adesso è il momento di pensarci. Non devi disperare, però. Ho conosciuto grandi peccatori che, vicini a comparire davanti a Dio, non sei ancora a questo punto, lo so, hanno implorato la sua misericordia e sono certo morti nelle migliori disposizioni. Così,
per precauzione, chi ti impedisce di recitare al mattino e alla sera un Ave Maria o un Padre Nostro? Fallo per me, per farmi un piacere. Cosa ti costa? Me lo prometti?» Il povero diavolo promise. Il curato tornò tutti i giorni. Chiacchierava con l'albergatrice, raccontava aneddoti inframmezzati addirittura a barzellette, a giochi di parole che Hippolyte non capiva. Poi, quando capitava il destro, assumendo l'atteggiamento adatto, ricominciava a parlare di religione. Il suo zelo fu premiato, perché ben presto lo strefopodo manifestò il desiderio di recarsi in pellegrinaggio al Buon Soccorso, se fosse guarito. E Don Bournisien rispose di non trovare nulla a ridire a questo proposito. 2 precauzioni erano sempre meglio di una, e non c'era niente da perdere. Il farmacista si indignò contro quelle che chiamava le manovre dei preti. Nuocevano alla convalescenza di Hippolyte, affermava, e ripeteva alla signora Lefrançois: lo lasci stare, lo deprime con il suo misticismo. Ma la brava donna non gli dava più retta, era lui la causa di tutto. Per spirito di contraddizione attaccò addirittura alla tastiera del letto del malato una piletta piena d'acqua santa e un ramoscello di bosso. La religione però non sembrava in grado di aiutare il paziente più della chirurgia, e l'inarrestabile cancrena continuava a salire dal piede verso il ventre. Avevano un bel cambiare le pozioni, sostituire un tipo di cataplasma con un altro. Tutti i giorni i muscoli si scollavano di più, e infine Charles rispose con un cenno affermativo del capo quando la signora Lefrançois gli domandò se, visto il caso disperato, non sarebbe stato bene far venire il signor Canivet di Neufchâtel, che era una vera celebrità. Questi era dottore in medicina, sui 50 anni, godeva di una buona posizione ed era molto sicuro di sé. Non si fece alcun riguardo e si mise a ridere con aria di superiorità quando vide quella gamba in cancrena fino al ginocchio. Poi, dopo avere dichiarato senza mezzi termini che bisognava amputare, andò dal farmacista a sfogarsi contro gli asini che avevano potuto ridurre uno sventurato in uno stato simile. Scuotendo il signor Homais per un bottone della giacca, sbraitava nella farmacia: «Queste sono le invenzioni di Parigi. Ecco le belle idee di quei signori della capitale. È come per lo strabismo, il cloroformio e la litotripsia, un mucchio di mostruosità che il governo dovrebbe impedire. Vogliono fare i furbi e suggeriscono rimedi senza preoccuparsi delle conseguenze. Noi non siamo tanto bravi, noi altri, non siamo sapienti, non siamo arrivisti o damerini. Siamo professionisti, ci preoccupiamo di guarire la gente e non ci sogneremmo mai di operare uno che sta a meraviglia. Raddrizzare i piedi storti sarebbe come pretendere di raddrizzare un gobbo». Homais soffriva ascoltando questi discorsi e dissimulava il proprio disagio sotto un sorriso da cortigiano, dovendo mantenersi in buoni rapporti con il signor Canivet, le cui ricette arrivavano talvolta fino a Yonville. Così non prese le parti di Bovary, né osò fare alcuna osservazione, e venendo meno ai propri principi sacrificò la dignità agli interessi più seri della bottega. L'amputazione della gamba a opera del dottor Canivet fu per Yonville un avvenimento memorabile. Tutti gli abitanti del paese si erano alzati prima del solito e la grande strada, benché piena di gente, aveva un aspetto lugubre, come se dovesse avere luogo un'esecuzione capitale. Dal droghiere si discuteva la malattia di Hippolyte, le botteghe non vendevano nulla e la signora Tuvache, la moglie del sindaco, non si muoveva dalla finestra per la smania di vedere arrivare il chirurgo. Il signor Canivet giunse sul calesse che guidava lui stesso. La molla, posta dalla parte destra, aveva ceduto sotto il peso di quell'uomo corpulento, tanto che il veicolo era un po' sbilanciato quando viaggiava. Accanto al dottore, sul sedile, si trovava una grossa scatola ricoperta di pelle di pecora rossa,
le cui 3 borchie di chiusura in ottone erano perfettamente lucidate. Dopo essere entrato come un turbine sotto il portico del Leon d'Oro, il dottore ordinò a gran voce di staccare il cavallo, poi andò nella scuderia per vedere se l'avessero governato e nutrito a dovere. Arrivando dai malati, si occupava sempre innanzitutto della giumenta e del calesse. A questo proposito dicevano di lui: «Ah, il signor Canivet è un originale», e lo stimavano ancora di più per quell'assoluta imperturbabilità. Potevano crepare tutti fino all'ultimo uomo, ma lui non avrebbe cambiato di una virgola la più insignificante delle sue abitudini. Homais si presentò. «Conto su di lei», disse il dottore. «Siamo pronti? Avanti». Ma il farmacista, arrossendo, confessò di essere troppo sensibile per assistere a una simile operazione. «Quando si è semplici spettatori», disse, «è facile, lei lo sa bene, che l'immaginazione resti colpita, e poi ho un sistema nervoso talmente...» «Ah», lo interruppe Canivet, «mi sembra che lei sia portato all'apoplessia. E d'altronde questo non mi stupisce, perché voi, signori farmacisti, ve ne state sempre chiusi nel vostro bugigattolo e questo finisce per guastarvi la salute. Guardi me, piuttosto. Mi alzo tutti i giorni alle 4, mi faccio la barba con l'acqua fredda, non ho mai freddo, non porto maglie di lana e non mi piglio raffreddori, la carcassa è buona. Mangio in una maniera o nell'altra con filosofia, come capita. Per questo non sono tanto delicato e mi è indifferente tagliare a pezzi un cristiano o il primo pollo che capita. A questo punto mi dirà: l'abitudine, l'abitudine. Poi, senza nessun riguardo per Hippolyte, che sudava di terrore fra le lenzuola, questi signori diedero inizio a una conversazione durante la quale il farmacista paragonò il sangue freddo di un chirurgo con quello di un generale. E questo accostamento piacque a Canivet, che si dilungò in chiacchiere sulle necessità della sua professione. La considerava una missione, per quanto gli ufficiali sanitari la disonorassero. Poi, tornando al paziente, esaminò le bende, le stesse che Homais aveva portato quando si era trattato di operare il piede zoppo, e domandò se vi fosse qualcuno in grado di tenere ferma la gamba. Andarono a chiamare Lestiboudois e il signor Canivet, dopo essersi rimboccato le maniche, entrò nella sala del biliardo, mentre lo speziale, insieme con Artemise e l'albergatrice, entrambe pallide come i grembiuli che avevano indosso, origliavano alla porta. Bovary, nel frattempo, non aveva osato uscire di casa. Stava seduto in salotto vicino al caminetto spento, la testa bassa, le mani giunte e gli occhi fissi. Che disgraziata combinazione, che sfortunato contrattempo. In quanto a lui, aveva adottato tutte le precauzioni possibili. Era stata una fatalità. Ma questo non aveva importanza. Se Hippolyte poi fosse morto, sarebbe stato lui ad averlo assassinato. E inoltre, che cosa avrebbe potuto rispondere quando i suoi clienti lo avessero interrogato? Aveva forse commesso qualche errore? Per quanto ci pensasse, gli pareva proprio di no. Del resto, anche i più famosi chirurghi a volte sbagliano. Già, ma proprio questo non avrebbero mai creduto. Avrebbero riso piuttosto, ci avrebbero fatto intorno un gran chiasso. Tutta questa storia sarebbe arrivata fino a Forges, fino a Neufchâtel, fino a Rouen, dappertutto. I colleghi avrebbero potuto attaccarlo, ne sarebbe nata una polemica, sarebbe stato costretto a rispondere sui giornali. Hippolyte stesso avrebbe potuto fargli causa. Già, si vedeva disonorato, rovinato e perduto. E la sua immaginazione, assalita da una quantità di ipotesi, veniva sballottata fra esse come una botte vuota trascinata in mare e in balia delle onde. Emma, di fronte a lui, lo guardava. Non condivideva la sua umiliazione, altri sentimenti la dominavano.
Si domandava come avesse potuto pensare che un uomo simile valesse qualcosa, quando già tante volte aveva avuto modo di rendersi conto della sua assoluta mediocrità. Charles adesso andava su e giù per la stanza, facendo scrocchiare le scarpe sul pavimento di legno. «Siediti», disse Emma, «mi dai ai nervi». Charles sedette. Ma come aveva potuto, lei che era così intelligente, ingannarsi ancora una volta? E poi, per quale deplorevole mania distruggeva così la propria esistenza con continui sacrifici? Rammentò tutte le sue aspirazioni e una vita lussuosa, le frustrazioni dell'anima sua, le meschinità del matrimonio, della vita di tutti i giorni, i sogni caduti nel fango come rondini ferite, i desideri, le rinunce, tutto quello che avrebbe potuto avere. E per che cosa? Per che cosa? Nel silenzio in cui era immerso il villaggio, un grido straziante attraversò l'aria. Bovary divenne pallido come un morto. Emma aggrottò le sopracciglia nervosamente e tornò a immergersi nei propri pensieri. Lo aveva fatto per lui, per questo individuo, per quest'uomo che non capiva niente, privo di ogni sensibilità. Rimaneva lì, infatti, tranquillissimo, senza rendersi conto di avere coinvolto anche lei nel ridicolo di cui si era coperto. Lei aveva fatto di tutto per amarlo e si era pentita, aveva pianto per avere ceduto a un altro. «Forse era un piede valgo», esclamò d'improvviso Bovary, immerso nei propri pensieri. Allo shock imprevedibile di questa frase, caduta sulle sue riflessioni come una palla di piombo su un piatto d'argento, Emma, trasalendo, alzò il capo, senza rendersi conto di quel che aveva voluto dire il marito. Si guardarono in silenzio, quasi sbalorditi di vedersi, tanto le rispettive meditazioni li avevano portati lontano l'uno dall'altra. Charles la osservava con lo sguardo torbido di un ubriaco, ascoltando immobile le ultime grida dell'amputato che si susseguivano con modulazioni strascicate rotte da urla acute, simili al lamento lontano di una bestia sgozzata. Emma si mordeva le labbra livide e rigirava fra le dita un frammento di madrepora che aveva staccato, fissando su Charles sguardi infuocati, come frecce di fuoco pronte a trafiggerlo. Tutto di lui adesso la irritava, il viso, l'abito, quello che non diceva, il suo atteggiamento, la sua esistenza. Si pentiva come di un delitto della fedeltà di un tempo, e ciò che era rimasto della sua virtù crollava ormai sotto i colpi furiosi dell'orgoglio. Gioiva di tutte le perfide ironie che l'adulterio suggerisce. I ricordi dell'amante tornavano a lei con suggestioni vertiginose che sommergevano la sua anima spingendola verso di lui con nuovo entusiasmo. E Charles gli appariva così distaccato ormai dalla sua vita, lontano per sempre, fuori della realtà e addirittura annientato, come se stesse per morire, come se stesse agonizzando sotto i suoi stessi occhi. Si sentì un rumore di passi sul marciapiede. Charles guardò e scorse attraverso le persiane abbassate, vicino al mercato in pieno sole, il dottor Canivet che si asciugava la fronte con il fazzoletto. Dietro di lui veniva Homais, portava una grande scatola rossa ed entrambi si dirigevano verso la farmacia. Charles, preso da un'improvvisa tenerezza e dallo scoraggiamento, si voltò allora verso la moglie dicendole: «Dammi un bacio, cara». «Lasciami stare», fece lei rossa di collera. «Che cos'hai? Ma che cos'hai?» Egli ripeté stupefatto. «Calmati, cerca di riprenderti, sai che ti amo. Vieni». «Basta», gridò lei esasperata. E uscendo di corsa dal salotto, Emma sbatté la porta tanto forte che il barometro cadde dal muro e si infranse sul pavimento. Charles si lasciò cadere nella poltrona, stravolto, domandandosi che cosa potesse avere sua moglie, paventando una malattia nervosa, piangendo.
Percepiva vagamente intorno a sé qualcosa di funesto e di incomprensibile. La sera, quando Rodolphe giunse in giardino, trovò l'amante che l'aspettava in fondo alla scala, sul primo gradino. Si strinsero fra le braccia con passione e ogni risentimento si sciolse come neve al calore dei loro baci. Capitolo 12. Ricominciarono ad amarsi. Spesso, durante la giornata, Emma gli scriveva un biglietto dicendogli di venire subito. Poi, attraverso i vetri, faceva segno a Justin che, togliendosi in fretta il grembiule, si avviava di corsa verso la Huchette. Rodolphe arrivava per sentirsi dire da Emma che si annoiava, che suo marito era odioso e la vita orribile. «E io che cosa ci posso fare?» gridò un giorno spazientito. «Ah, se tu volessi!» Emma era seduta in terra fra le sue ginocchia, i capelli sciolti, lo sguardo perduto nel vuoto. «Cosa vuoi dire?» fece Rodolphe. Emma sospirò. «Potremmo andare a vivere altrove, in qualche luogo». «Ma tu sei proprio pazza», ribatte lui ridendo. «Ma ti pare possibile?» Emma però tornò sull'argomento. Lui finse di non capire e cambiò discorso. Non si rendeva conto del perché di tante complicazioni in una cosa semplice come l'amore. Ma Emma aveva uno scopo, un'altra ragione che accresceva il suo attaccamento. La tenerezza di lei nei confronti dell'amante aumentava infatti ogni giorno, di pari passo con la ripugnanza per il marito. Quanto più si abbandonava all'uno, tanto più detestava l'altro. Charles non le era mai sembrato tanto sgradevole, con quelle dita quadrate, l'intelligenza ottusa, le maniere volgari, come quando si ritrovava con lui dopo i convegni con l'amante. E allora, pur continuando a far credere di essere una sposa virtuosa, si infiammava pensando a Rodolphe, ai suoi capelli neri che si piegavano in un'onda sulla fronte abbronzata, alla figura di lui così robusta e al contempo elegante, a quest'uomo il quale dimostrava tanta lucidità di intelletto e tanto trasporto nel sentimento. Per lui si limava le unghie con la cura di un cesellatore. Per lui curava l'aspetto del proprio viso senza risparmio di creme e profumava i propri fazzoletti con fiumi di lavanda. Si copriva di braccialetti, di anelli, di collane. Quando sapeva che sarebbe venuto, riempiva di rose i grandi vasi di vetro blu e preparava se stessa e la propria camera come una cortigiana in attesa del principe. La domestica non faceva che lavare biancheria e Félicité non si muoveva dalla cucina, dove Justin le teneva spesso compagnia guardandola lavorare. Con il gomito appoggiato sulla lunga asse ove lei stirava, osservava avidamente tutti gli indumenti femminili sparsi lì attorno, le sottovesti di stoffa morbida, le sciarpe, i colletti e le mutandine a guaina, larghe sui fianchi e strette verso il basso. «A cosa serve questo?» domandava il ragazzotto passando la mano sulla crinolina o sulla fibbia. «Ma non hai mai visto niente?» rispondeva ridendo Félicité. «Come se la tua padrona, la signora Homais, non ne portasse di uguali». «Ah, sì, proprio la signora Homais». E aggiungeva cogitabondo: «Non è davvero una signora come la sua?» Ma Félicité perdeva la pazienza a vederselo continuamente d'intorno. Aveva 6 anni più di lui e Théodore, il domestico del signor Guillaumin, cominciava a farle la corte. «Lasciami in pace», diceva, spostando il vaso dell'amido. «Va piuttosto a pestare le mandorle, stai sempre a curiosare in mezzo alle donne. Aspetta, per occuparti di queste cose, ragazzaccio, di avere la barba sul mento. Non si arrabbi, via, l'aiuterò a lucidare gli stivaletti della sua padrona». E andava subito a prendere sulla mensola del camino le scarpe di Emma, tutte incrostate di fango, il fango degli appuntamenti, che si staccava sotto le sue dita come polvere sottile. Lui la guardava salire adagio in un raggio di sole. «Quanta paura hai di rovinarle?»
diceva la domestica, che non ci metteva tanta attenzione quando le puliva, perché la padrona, appena la stoffa era un po' logora, gliele regalava. Emma ne aveva un gran numero nell'armadio e le sciupava senza riguardo e senza che Charles si permettesse la più piccola osservazione. Così sborsò anche 300 franchi per una gamba di legno che Emma giudicò di dover regalare a Hippolyte. La parte di legno era ricoperta di sughero e l'arto era fornito di articolazioni a molla, un meccanismo complicato, nascosto da un pantalone nero che terminava con una scarpa verniciata. Ma Hippolyte non osava servirsi tutti i giorni di una così bella gamba e supplicò la signora Bovary di procurargliene una più pratica. Fu sempre il medico, ben inteso, a pagare anche per quest'altro acquisto. Il mozzo di stalla, poco alla volta, riprese a lavorare. Lo si vedeva come prima per le vie del villaggio e quando Charles sentiva di lontano sull'acciottolato il rumore secco della gamba di legno, cambiava strada il più rapidamente possibile. Il signor Lheureux, il mercante, era stato incaricato di procurare la gamba di legno. Questo gli fornì l'occasione di frequentare Emma. Parlò con lei dei nuovi arrivi da Parigi, di 1000 nuovi articoli per le signore. Fu assai compiacente e non chiese mai denaro. Emma si lasciò allettare da tanta facilità di appagare i suoi capricci. Volle, per farne dono a Rodolphe, un bellissimo frustino che era in vendita a Rouen in un negozio di ombrelli. Il signor Lheureux glielo fece avere a casa la settimana successiva. Ma l'indomani si presentò con un conto di 270 franchi, senza tener conto degli spiccioli. Emma si trovò in un grave imbarazzo. Tutti i cassetti dello scrittoio erano vuoti. Dovevano ancora pagare più di 15 giorni a Lestiboudois, 2 trimestri alla domestica, un'infinità di altri conti, e Bovary aspettava con impazienza il saldo dell'onorario da parte del signor Desrozeres, il quale, come faceva di solito tutti gli anni, l'avrebbe mandato nel periodo prossimo al giorno di San Pietro. Per un po' Emma riuscì a tenere a bada Lheureux, ma a un certo punto questi perse la pazienza. Lo perseguitavano, era a corto di capitali e se non fosse riuscito a recuperarne almeno una parte sarebbe stato costretto a riprendersi tutta la merce che le aveva fornito. «E se la riprenda», disse Emma. «Oh, ho scherzato», rispose lui. «Rimpiango soltanto il frustino, davvero. Me lo farò ridare da suo marito». «No, no», disse Emma. «Ah, adesso ti ho in pugno», pensò Lheureux. E persuaso di essere sulla buona strada, uscì ripetendo sottovoce, come se stesse fischiettando secondo la sua abitudine: «Bene, si vedrà, si vedrà». Emma intanto si arrovellava cercando il modo di togliersi da quel pasticcio, quando la domestica entrò e depose un piccolo rotolo di carta turchina sul caminetto da parte del signor Desrozeres. La signora Bovary si precipitò a prenderlo e lo aprì. Conteneva 15 napoleoni, quanto bastava. Sentì Charles sulle scale, nascose l'oro in fondo ad un cassetto e ne tolse la chiave. 3 giorni dopo Lheureux si fece vivo. «Ho un accordo da proporle», disse. «Se in luogo della somma pattuita volesse prendere...» «Eccola», disse Emma mettendogli in mano 14 napoleoni. Il mercante rimase esterrefatto. Per dissimulare il disappunto si profuse in scuse e in offerte di servigi che Emma rifiutò. Poi, per qualche minuto, ella continuò a tenere fra le dita nella tasca del grembiule i 2 pezzi da 100 soldi che il mercante le aveva dato di resto. Si riprometteva di fare economia per poter restituire più tardi. «Ah», si disse, «non se ne accorgerà». Oltre al frustino dal pomo dorato, Rodolphe aveva ricevuto un sigillo con inciso il motto «Amore nel cor», e poi una sciarpa invernale e un portasigarette identico a quello del visconte, che Charles aveva raccolto quel giorno sulla strada e che Emma conservava ancora.
Questi regali lo umiliavano e ne rifiutava molti, ma Emma insisteva e Rodolphe finiva per cedere, trovandola tirannica e troppo invadente. Ella aveva anche delle strane idee. «Quando suonerà mezzanotte», gli diceva, «penserai a me». E se lui confessava di non essersene ricordato, lo rimproverava a lungo, terminando con l'eterna domanda: «Mi ami?» «Ma sì, ti amo», rispondeva Rodolphe. «Molto?» «Sicuro». «E non hai amato mai nessun'altra?» «Pensi di avermi preso vergine?» esclamava lui ridendo. Emma piangeva. Rodolphe cercava di consolarla infiorando di giochi di parole le sue proteste d'affetto. «Oh, ma è perché ti amo», insisteva lei. «Ti amo tanto da non poter vivere senza di te, capisci? Certe volte provo un tale desiderio di vederti che mi sento lacerare da tutte le furie dell'amore. Mi domando dov'è in questo momento, forse con altre donne? Gli sorridono, lui s'avvicina. Oh no, non è possibile. Ce n'è qualcuna che ti piace?» «Lo so, ce ne sono di più belle di me, ma io so amarti meglio. Sono la tua serva e la tua concubina. Tu sei il mio re, il mio idolo. Sei buono, sei bello, sei intelligente, sei forte». Si era sentito dire tante volte tutte queste cose che ormai non avevano per lui più niente di originale. Emma non era diversa dalle altre amanti e il fascino della novità, cadendo a poco come un abito, metteva a nudo l'eterna monotonia della passione, che ha sempre le stesse forme e lo stesso linguaggio. Rodolphe non distingueva da uomo pieno di senso pratico la differenza dei sentimenti celata dall'identità di espressione. Poiché labbra viziose o venali gli avevano mormorato frasi simili, non attribuiva molta importanza al candore di Emma. È necessario, pensava, ridimensionare i discorsi esagerati che spesso nascondono sentimenti mediocri, come se talora la passione eccessiva non traboccasse dall'anima servendosi delle più vuote metafore, perché nessuno, mai, può dare l'esatta misura delle proprie necessità, delle proprie concezioni o dei propri dolori, dato che la parola umana è simile a un calderone incrinato da cui è facile trarre una musica adatta per far ballare gli orsi quando vorremmo commuovere le stelle. Ma da quella posizione privilegiata di critica nella quale viene a trovarsi colui che in qualsiasi impegno si tiene sempre indietro, Rodolphe scorse in questo amore altri godimenti da sfruttare. Giudicava scomoda ogni forma di pudore, trattava Emma senza riguardi, ne fece qualcosa di duttile e corrotto. Il suo era una specie di attaccamento idiota, pieno di ammirazione per se stesso, di voluttà per Emma. Era una beatitudine che lo intorpidiva, e la sua anima affondava in quell'ebbrezza e vi annegava, raggrinzita come il duca di Clarence nella sua botte di malvasia. La signora Bovary cambiò i propri atteggiamenti soltanto per l'influenza esercitata dalle sue abitudini amorose. Gli sguardi di lei divennero più arditi, i discorsi più liberi, e commise perfino la sconvenienza di passeggiare con Rodolphe fumando una sigaretta, quasi a voler manifestare il proprio disprezzo per la gente. E alla fine anche coloro che ancora dubitavano finirono per non dubitare più quando la videro scendere dalla rondine con la vita stretta da un panciotto, come un uomo. La signora Bovary madre, venuta a rifugiarsi dal figlio dopo una spaventosa scenata con il marito, rimase scandalizzata, certo non meno di tutte le brave borghesi di Yonville. E molte altre cose le dispiacquero. Innanzitutto Charles non aveva seguito i suoi consigli per quanto concerneva le letture di Emma, e inoltre ella non approvava l'andamento di quella casa. Si permise alcune osservazioni e ne derivarono situazioni incresciose, soprattutto una volta, a proposito di Félicité. La signora Bovary madre, la sera prima, nell'attraversare il corridoio, l'aveva sorpresa in compagnia di un uomo dalla barba nera, di circa 40 anni,
il quale al rumore dei suoi passi era scappato in fretta dalla cucina. Emma rise, ma la buona signora si adirò, dichiarando che se una padrona di casa non si infischia dei buoni costumi, ha l'obbligo di curarsi di quelli dei domestici. «Ma in che mondo vive?» disse la nuora con uno sguardo tanto impertinente che la suocera le domandò se per caso non difendesse la propria causa. «Fuori!» fece Emma alzandosi di scatto. «Emma! Mamma!» gridava Charles per rapacificarle. Ma in preda all'esasperazione se n'erano già andate entrambe. Emma batteva i piedi in terra ripetendo: «Ah, che maniere! Che villana!» Charles corse dalla madre. Ella era fuori di sé, balbettava: «È un insolente, una testa vuota, e forse peggio». Voleva partire subito, se la nuora non le avesse chiesto scusa. Charles tornò allora dalla moglie, la scongiurò di cedere, si mise in ginocchio. Emma finì per rispondere: «E va bene, ci vado». In realtà tese la mano alla suocera con la dignità di una marchesa dicendo: «Mi voglia scusare, signora». Poi risalì in camera, si gettò bocconi sul letto e pianse come una bambina, con la testa affondata nel guanciale. Si erano accordati, lei e Rodolphe, nel senso che, se fosse accaduto qualcosa di insolito, Emma avrebbe attaccato a una persiana un foglio di carta bianca. In tal caso, trovandosi a Yonville, egli sarebbe accorso nel viottolo dietro la casa. Emma fece il segnale convenuto. Trascorsero 3/4 d'ora e per un attimo scorse Rodolphe all'angolo del mercato. Fu tentata di aprire la finestra e di chiamarlo, ma era già scomparso. Ricadde a sedere disperata. Quasi subito le sembrò di sentire un passo sul marciapiede. Era lui, di certo. Scese le scale e attraversò il cortile. Lo vide là fuori, si gettò nelle sue braccia. «Sta attenta», disse lui. «Ah, se tu sapessi», rispose Emma. E si mise subito a raccontargli tutto in fretta, disordinatamente, esagerando i fatti, inventandone molti, e con una tale abbondanza di incisi che Rodolphe non riuscì a capire nulla. «Via, povero angelo, coraggio, non te la prendere, abbi pazienza». «Ma sono 4 anni che paziento, che soffro. Un amore come il nostro dovrebbe farsi conoscere dall'intero universo. Mi stanno torturando, non ne posso più. Salvami». Si stringeva a Rodolphe. Gli occhi, pieni di lacrime, le balenavano come fiamme sott'acqua. La gola le palpitava costretta da rapidi singulti. Non l'aveva mai amata tanto. Perdette la testa e le domandò: «Cosa si dovrebbe fare? Cosa vorresti?» «Portami con te», gridò lei, «rapiscimi, te ne supplico». E si gettò sulla sua bocca come per strappare un assenso imprevisto e alitato in un bacio. «Ma», soggiunse Rodolphe, «cosa c'è ancora? E tua figlia?» Emma rifletté un momento, poi rispose: «Tanto peggio, la prenderemo con noi». «Che donna», si disse Rodolphe, guardandola allontanarsi. Emma stava attraversando di corsa il giardino, qualcuno la chiamava. Il giorno dopo la signora Bovary madre si stupì molto del cambiamento intervenuto nella nuora. Emma infatti si mostrò più docile e spinse la sua deferenza fino a domandare alla suocera una ricetta per mettere i cetriolini sott'aceto. Si comportava così per ingannare meglio l'una e l'altro? Oppure per una sorta di masochismo, per sentire ancora di più l'amarezza inflittale dalle cose che stava per abbandonare? Non se ne curava, piuttosto viveva perduta nella contemplazione dell'ormai vicina felicità. E con Rodolphe ne parlava continuamente. Appoggiandosi alla sua spalla mormorava: «Quando saremo sulla diligenza? Ma ci pensi? Lo credi possibile? Mi sembra che quando sentirò la carrozza partire sarà come se stessi alzandomi in pallone,
come se stessimo salendo verso le nuvole. Lo sai che conto i giorni, e tu? La signora Bovary non era mai stata bella come in questo periodo. Possedeva quell'indefinibile bellezza che proviene dalla gioia, dall'entusiasmo, dal successo e che deriva dall'armonia dello spirito con le circostanze. Le sue bramosie, gli affanni, l'esperienza del piacere, le illusioni sempre vive, come accade con i fiori grazie ai fertilizzanti, al sole, ai venti e alle piogge, l'avevano a poco fatta maturare ed ella sbocciava ormai nel pieno della fioritura. Le palpebre di lei sembravano tagliate apposta per i lunghi sguardi amorosi in cui la pupilla si perde, mentre un sospiro profondo dilatava le narici minute e rialzava l'angolo carnoso delle labbra, che in piena luce erano ombreggiate da una lieve peluria scura. Si sarebbe detto che un artista abile in seduzione avesse disposto sulla sua nuca la treccia dei capelli. Questi ultimi erano raccolti con negligenza in una massa pesante, a seconda delle vicende dell'adulterio che li scioglieva ogni giorno. La voce ora aveva inflessioni più morbide, la figura atteggiamenti più nobili. Qualcosa di sottile e di penetrante si sprigionava perfino dalle pieghe dell'abito e dalla curva del piede. Charles, come nei primi tempi del matrimonio, la trovava deliziosa e del tutto irresistibile. Quando rientrava a notte alta non aveva il coraggio di svegliarla. La lampada da notte di porcellana disegnava sul soffitto una chiazza di luce rotonda e tremolante, e le tendine chiuse della culla sembravano una capannuccia bianca che si delineasse accanto al letto nell'ombra. Charles indugiava guardandole, credeva di sentire il respiro lieve della bambina. Adesso stava crescendo, ogni stagione avrebbe portato un rapido progresso. La vedeva già tornare da scuola al tramonto tutta ridente, con il grembiale macchiato di inchiostro e il panierino infilato al braccio. Poi avrebbe dovuto mandarla in collegio e questo gli sarebbe venuto a costare parecchio. Come fare? Vi pensava fin da ora. Meditava di prendere in affitto una piccola fattoria nei dintorni. L'avrebbe sorvegliata lui stesso tutte le mattine, andando a visitare i malati. Avrebbe messo da parte il reddito, depositandolo alla cassa di risparmio. In seguito avrebbe acquistato delle azioni da qualche parte, non importa dove. E poi la clientela sarebbe aumentata, ci contava, perché voleva che Berthe fosse allevata bene e che, se aveva talento, imparasse a suonare il pianoforte. Ah, come sarà graziosa, più tardi, quando rassomigliando a sua madre porterà, come lei d'estate, grandi cappelli di paglia. Di lontano le scambieranno per due sorelle. Se la immaginava la sera mentre avrebbe lavorato vicino a loro al lume della lampada. Gli avrebbe ricamato le pantofole e si sarebbe occupata dell'andamento della casa, rallegrata dalla gentilezza e dal buon umore di Berthe. E infine pensava alla sua sistemazione. Si sarebbe pur trovato un bravo giovane con una solida posizione, capace di renderla felice, e questa felicità sarebbe durata sempre. Emma non dormiva, fingeva di essere addormentata, e mentre Charles si assopiva al suo fianco viveva altri sogni. Al galoppo di 4 cavalli da 8 giorni era trasportata verso paesi nuovi, dai quali non avrebbe più fatto ritorno. Andavano e andavano abbracciati e senza parlare. Spesso, dall'alto di una montagna, scorgevano all'improvviso qualche splendida città, con le sue cupole, i ponti, le imbarcazioni, i boschetti di limoni e le cattedrali di marmo bianco i cui campanili aguzzi ospitavano nidi di cicogne. Procedevano al passo a causa delle grandi pietre del selciato e c'erano per terra mazzi di fiori che le donne in corsetto rosso offrivano ai viaggiatori. Si sentivano suonare le campane, nitrire i muli, insieme con gli accordi delle chitarre e il mormorio delle fontane,
il cui vapore andava a rinfrescare cumuli di frutta disposta a piramide ai piedi di pallide statue sorridenti sotto gli zampilli dell'acqua. E poi, una sera, arrivavano in un villaggio di pescatori, ove le reti scure asciugavano al vento lungo le scogliere e vicino alle capanne. Qui si sarebbero fermati, avrebbero abitato in una casa bassa, dal tetto a terrazza, all'ombra di un palmizio in fondo a un golfo, sulla riva del mare. Avrebbero fatto gite in gondola, si sarebbero cullati sulle amache, conducendo un'esistenza placida e comoda, come gli abiti di seta che avrebbero indossato. Un'esistenza tutta calda e stellata, come le dolci notti dalle quali erano attesi. Purtroppo, sull'immensità di questo avvenire evocato da Emma, non accadeva niente di rilevante. I giorni, uno più bello dell'altro, si somigliavano come le onde, e l'avvenire si dondolava all'orizzonte infinito, armonioso, azzurrino e pieno di sole. Ma la bimba tossiva nella culla, oppure Bovary russava più sonoramente, ed Emma finiva per addormentarsi soltanto al mattino, quando l'alba scoloriva i vetri della finestra e Justine sulla piazza già apriva le vetrine della farmacia. Emma aveva chiamato il signor Lheureux e gli aveva detto: «Avrei bisogno di un mantello grande, con il collo ampio e foderato». «Ha intenzione di fare un viaggio?» domandò lui. «No, ma cosa c'entra? Posso contare su di lei, vero? E faccia presto». Il mercante si inchinò. «Mi occorrerebbe anche un baule», continuò lei, «non troppo pesante e comodo». Sì, capisco, di circa 92 centimetri per 50, come li fanno adesso. E anche un nécessaire da notte. Decisamente, pensò Lheureux, qui c'è sotto un pasticcio. «Prenda», disse la signora Bovary togliendosi l'orologio dalla cintura, «prenda questo e si paghi». Ma il mercante protestò dicendo che non era proprio il caso, si conoscevano. Aveva mai dubitato di lei? Che ridicolaggine! Emma insistette affinché accettasse almeno la catena. Lheureux se l'era già messa in tasca e se ne stava andando quando si sentì richiamare. «Tenga tutto lei. In quanto al mantello», Emma parve riflettere per un momento, «non lo porti qui affatto, mi darà soltanto l'indirizzo del sarto e lo avvertirà di tenerlo a mia disposizione». La fuga era fissata per il mese successivo. Emma sarebbe partita da Yonville come se avesse dovuto recarsi a Rouen per commissioni. Rodolphe avrebbe fissato i posti, chiesto i passaporti e addirittura scritto a Parigi per avere una vettura diretta fino a Marsiglia, dove avrebbero acquistato un calesse per proseguire senza fermarsi lungo la strada di Genova. Emma pensava di mandare il bagaglio da Lheureux, il quale lo avrebbe fatto portare direttamente sulla rondine, in maniera che nessuno potesse sospettare di nulla. E in tutti questi preparativi non si accennava mai alla bambina. Rodolphe evitava di parlarne e forse Emma non ci pensava. Rodolphe volle ancora 2 settimane di tempo per sistemare alcune cose, poi, quando erano trascorsi 8 giorni, ne chiese altri 15. In seguito disse di non sentirsi bene e successivamente fece un viaggio. Il mese di agosto trascorse e dopo tutti questi rinvii stabilirono irrevocabilmente la data del 4 settembre, un lunedì. Finalmente si giunse al sabato, l'antivigilia della partenza. Rodolphe quella sera arrivò più presto del solito. «Sei pronto?» domandò Emma. «Sì». Fecero un giro intorno all'aiuola e andarono a sedersi vicino alla terrazza, sulla sommità del muricciolo. «Sei triste?» disse Emma. «No, perché?» E intanto la guardava in maniera strana, con tenerezza. «È perché te ne vai?» continuò lei. «Lasci i tuoi affetti, la tua vita?» «Capisco.
Io invece non ho niente al mondo, tu sei tutto per me, e quindi anch'io devo essere tutto per te. Sarò la tua famiglia, la tua patria, ti sarò vicina, ti amerò. Come sei bella, disse egli stringendola fra le braccia. Davvero? Fece Emma con una risatina voluttuosa. Mi ami? Giuralo allora. Se ti amo, ma ti adoro, amore mio. La luna piena color porpora stava sorgendo bassa sull'orizzonte, in fondo alla distesa dei prati. Saliva veloce fra i rami dei pioppi che di tanto in tanto la nascondevano. Infine apparve elegante nel suo candore nel cielo sgombro e rischiarato dalla sua luce, e rallentò lasciando cadere sul fiume una grande striscia fatta di stelle, e questo luccichio d'argento sembrava torcersi da cima a fondo come un serpente senza testa coperto di squame luminose. Somigliava anche a un mostruoso candelabro dal quale colasse un ruscello di gocce di diamanti fusi. Intorno a loro era la notte tiepida. Chiazze d'ombra empivano il fogliame. Emma, gli occhi socchiusi, aspirava con profondi sospiri il vento fresco che stava soffiando. Tacevano, entrambi troppo assorti nelle fantasticherie dei propri sogni. Nei loro cuori tornava tutta la tenerezza dei vecchi tempi, copiosa e tacita come il fiume che scorreva tanto dolcemente, così come era dolce il profumo delle sassifraghe, e proiettava nei ricordi ombre più vaste e malinconiche di quelle allungate sull'erba dai salici immobili. Spesso si udivano le foglie frusciare, smosse da qualche animale notturno, un riccio o una donnola a caccia di prede, o il tonfo di una pesca matura che cadeva da sola dalla spalliera. «Che bella notte», disse Rodolphe. «Ne avremo altre», rispose Emma. E come parlando a se stessa: «Sì, sarà bello viaggiare. Perché mi sento triste allora? È la paura dell'ignoto, il disagio di dover cambiare abitudini, o piuttosto, no, è la troppa felicità. Che donna da poco sono, vero? Perdonami». «Sei ancora in tempo», esclamò lui. «Rifletti, potresti pentirtene poi, forse». «Mai», disse Emma con slancio, e facendoglisi più vicina: «Che cosa potrebbe accadermi? Non esistono deserti né precipizi né oceani che non affronterei con te. Vivendo insieme verrà a crearsi fra noi un legame ogni giorno più stretto, più completo. Non vi sarà mai nulla che possa turbarci, né preoccupazioni né ostacoli. Saremo soli, ci apparteremo per sempre. Parla, rispondimi». Rodolphe rispondeva: «Sì, sì», a intervalli regolari. Emma gli passò le mani fra i capelli, ripetendo con voce infantile, sebbene avesse il volto rigato da grosse lacrime: «Rodolphe, Rodolphe, mio caro Rodolphe». Suonò mezzanotte. «Mezzanotte», disse lei, «è già domani, ancora un giorno». Rodolphe si alzò per andarsene, e come se il gesto compiuto da lui fosse il segnale della fuga, Emma di colpo divenne gioiosa. «Hai i passaporti?» «Sì». «Ti sei dimenticato niente?» «No». «Ne sei sicuro?» «Certo». «Mi aspetterai all'albergo Provenza, vero? A mezzogiorno?» Assentì con il capo. «A domani allora», disse Emma con un'ultima carezza. Rimase a guardarlo mentre si allontanava. Rodolphe non si voltò. Emma gli corse dietro e, protendendosi sull'acqua fra i cespugli: «A domani!» gridò. Rodolphe era già sull'altra riva e camminava in fretta in mezzo ai prati. Dopo qualche minuto si fermò. Quando la vide svanire con il suo abito bianco lentamente nell'ombra, come un fantasma, si sentì preso da un tale batticuore che dovette appoggiarsi a un albero per non cadere. «Che imbecille sono mai»,
esclamò imprecando violentemente. Non importa, era un'amante deliziosa. E di colpo la bellezza di Emma, con tutti i piaceri che l'amore di lei gli procurava, si materializzarono nella sua mente. Di nuovo si intenerì, poi ebbe un moto di ribellione contro di lei. Non è possibile che io vada all'estero, mi assuma la responsabilità di un bambino, continuava gesticolando. Si diceva queste cose per rendere più ferma la propria risoluzione. E d'altro canto le complicazioni, le spese. Ah, no, no, 1000 volte no. Sarebbe un errore madornale. Capitolo 13. Appena arrivato a casa, Rodolphe sedette con decisione allo scrittoio, sotto il trofeo di una testa di cervo appesa alla parete. Ma quando ebbe la penna fra le dita non seppe farsi venire in mente nulla e appoggiandosi sui gomiti si mise a riflettere. Gli sembrava che Emma fosse indietreggiata in un remoto passato, quasi che la risoluzione presa avesse interposto fra loro d'improvviso una distanza enorme. Per riafferrare qualcosa di lei andò a cercare nell'armadio a capo del letto una vecchia scatola di biscotti di Reims, ove conservava le lettere d'amore, e dalla quale sfuggì un odore di polvere umida e di rose appassite. Dapprima trovò un fazzolettino cosparso di piccole macchie scolorite. Era un fazzoletto di Emma, quando ella aveva perduto sangue dal naso durante una passeggiata. Non se ne ricordava nemmeno più. Poi una miniatura regalatagli da Emma, sbattuta qua e là dalle sue mani nervose. La guardò. L'abbigliamento di lei gli sembrò pretenzioso e lo sguardo in tralice di pessimo effetto. Poi, continuando a guardare questa immagine e a evocare il ricordo del modello, i tratti del viso di Emma gli si confusero nella memoria, come se la figura dipinta e quella reale si fossero, sovrapponendosi, cancellate a vicenda. Lesse qualcuna delle sue lettere. Erano piene di spiegazioni sul loro prossimo viaggio, brevi, pressanti e pratiche, come comunicazioni commerciali. Volle rileggere le più lunghe, quelle di molto tempo prima. Per ripescarle dal fondo della scatola, Rodolphe rimescolò tutte le altre e macchinalmente si mise a rovistare in quel mucchio di fogli e oggetti, ritrovando senza alcun ordine logico mazzolini di fiori, una giarrettiera, una mascherina nera, spille, capelli bruni, biondi, qualcuno dei quali, rimasto impigliato nella scatola metallica, al momento di aprirla, si rompeva. E così, vagando fra i ricordi, osservò la calligrafia e lo stile delle lettere, diverse una dall'altra come l'ortografia di ognuna di esse. Erano tenere o allegre, spiritose o malinconiche. Qualcuna chiedeva amore e qualche altra soldi. Ogni tanto una frase gli rammentava un viso, dei gesti, il suono di una voce, o a volte proprio nulla. Tutte queste figure di donna che si susseguivano nella sua immaginazione si intralciavano reciprocamente e si ripetevano in una teoria uniforme, resa tale da un sentimento amoroso che le metteva tutte sullo stesso livello. Prendendo a manciate le lettere in disordine, si divertì per qualche minuto a lasciarle cadere come una cascata dalla mano destra alla sinistra. Poi, stufo e insonnolito, Rodolphe ripose la scatola nell'armadio, dicendosi «Quante frottole!» E questo riassumeva la sua opinione. Perché i piaceri, a somiglianza degli scolari nel cortile di un collegio, avevano talmente calpestato il suo cuore da inaridirlo del tutto, e chi vi passava, ancora più sventato dei fanciulli, non poteva lasciarvi, come loro invece facevano, neppure il proprio nome inciso sul muro. «Avanti», si disse, «cominciamo». Scrisse: «Coraggio, Emma, deve avere coraggio. Non voglio essere la rovina della sua esistenza». «Dopotutto è vero», pensò Rodolphe. «Agisco nel suo interesse, mi comporto da onest'uomo».
Ha ponderato bene la sua decisione? Ha pensato in quale abisso avrei potuto trascinarla, povero angelo? No, vero? Lei cammina fiduciosa e folle, credendo nella felicità, nell'avvenire. Ah, siamo degli sventurati, degli insensati. Rodolphe si fermò cercando a questo punto una scusa plausibile. Se le dicessi che sono rovinato? Ah, no. E d'altra parte questo non cambierebbe nulla. Fra un po' si sarebbe daccapo. Ma si può far capire la ragione a donne simili? Rifletté e poi proseguì. Non la dimenticherò mai, mi creda, e serberò per lei una devozione profonda. Ma un giorno, presto o tardi, questo ardore, è il destino delle umane cose, certo finirà per diminuire. Sopraggiungerà la stanchezza e avrei avuto il dolore di assistere al suo rimorso e di parteciparvi io stesso essendone stato la causa. Il solo pensiero della disperazione in cui avrei potuto gettarla mi tortura. Emma, mi dimentichi. Perché l'ho incontrata? Perché è così bella? È stata colpa mia? Oh mio Dio, no, no, incolpi soltanto la fatalità. Ecco una frase che fa sempre effetto, si disse. Ah, se lei fosse stata una di quelle donne dal cuore frivolo, come ce ne sono tante, certo avrei potuto, per egoismo, tentare un'esperienza senza danno per lei. Ma questa deliziosa esaltazione che costituisce al contempo il suo fascino e il suo tormento le ha impedito di intuire, adorabile signora, la falsità della nostra posizione futura. Io stesso dapprima non avevo riflettuto, riposavo all'ombra di quella felicità ideale, come avrei potuto fare sotto il manzaniglio, senza prevederne le conseguenze. Adesso potrebbe credere che rinuncio per avarizia. Non mi importa, tanto peggio, bisogna pur farla finita, no? Il mondo è crudele, Emma. Ovunque avessimo potuto recarci, ci avrebbero perseguitato. Sarebbe stato inevitabile per lei dover rispondere a domande indiscrete, dover subire la calunnia, il disprezzo, l'oltraggio, forse. Offendere lei. Oh, e io che vorrei vederla su un trono, io che considero il suo affetto come un talismano. Perciò voglio punirmi con l'esilio per tutto il male che le ho fatto. Parto. Per dove? Non lo so. Mi sento impazzire. Addio. Sia sempre così buona come io la conosco. Serbi almeno un ricordo di quel disgraziato che l'ha perduta. Insegni il mio nome alla sua bambina affinché lo ripeta nelle sue preghiere. Lo stoppino delle 2 candele tremolava. Rodolphe si alzò per chiudere la finestra e quando si mise a sedere pensò: mi sembra di avere detto tutto. Ah, ancora una cosa per essere sicuri che non venga a riacciuffarmi. Sarò lontano quando leggerà queste tristi parole. Ho voluto fuggire per il timore di cedere alla tentazione di vederla ancora. Niente debolezze. Ritornerò e forse un giorno ci sarà possibile ricordare insieme, con molto distacco, i nostri trascorsi amori. Addio. E aggiunse un ultimo addio in 2 parole distinte. A Dio, che giudicò di ottimo gusto. E adesso come mi firmo? Si domandò. Suo devotissimo? No. Il suo amico? Sì, così va bene. Il suo amico. Rilesse la lettera e ne fu soddisfatto. Povera piccola, pensò con tenerezza, mi crederà più insensibile di una roccia. Ci sarebbe voluta qualche lacrima qui sopra, ma non riesco a piangere, non è colpa mia. Prese allora un po' d'acqua in un bicchiere, vi intinse un dito e lasciò cadere una grossa goccia che fece scolorire un poco l'inchiostro. Poi, quando volle sigillare la lettera, gli capitò sotto mano il sigillo con il motto Amor nel cor. Non è molto adatto alla circostanza, ma che importa?
Dopodiché fumò 3 pipe e se ne andò a dormire. L'indomani, appena si fu alzato verso le 2 circa, aveva dormito fino a tardi, Rodolphe ordinò che cogliessero un paniere di albicocche. Nascose la lettera sul fondo, sotto le foglie di vite, e ordinò subito a Girard, il suo bracciante, di fare attenzione e di portarlo alla signora Bovary. Si serviva di questo sistema per corrispondere con lei, mandandole a seconda della stagione frutta o selvaggina. «Se ti domanda mie notizie», disse, «dirai che sono partito per un viaggio. Devi consegnare il paniere nelle sue mani. Va e bada di fare le cose come si deve». Girard si mise un camiciotto nuovo, annodò un fazzoletto intorno alle albicocche e, camminando a lunghi passi pesanti con le grosse scarpe chiodate, prese senza affrettarsi la via di Yonville. La signora Bovary, quando egli arrivò, stava riordinando un mucchio di biancheria sulla tavola di cucina insieme con Félicité. «Il padrone le manda questo», disse il contadino. Emma si sentì afferrare dall'ansia e, cercando qualche moneta in tasca, osservò il contadino con occhi selvaggi, mentre anche lui la guardava stupito, senza capire come un simile regalo potesse turbare tanto qualcuno. Finalmente se ne andò, ma Félicité rimase. Non riuscendo più a trattenersi, Emma corse nel tinello con la scusa di portarvi le albicocche, rovesciò il paniere, strappò le foglie, trovò la lettera, l'aprì e, come se avesse alle spalle uno spaventevole incendio, fuggì atterrita in camera sua. Vi trovò Charles, lo vide. Lui le rivolse la parola senza che Emma capisse cosa le era stato detto. Ella continuò pertanto a salire di corsa i gradini, ansimante, smarrita, ebbra, e sempre con quell'orribile foglio di carta fra le dita che faceva tanto rumore quanto un foglio di lamiera. Al secondo piano si fermò davanti alla porta accostata del solaio. Cercò di calmarsi, si rammentò della lettera, doveva finire di leggerla e non ne aveva il coraggio. E poi, dove? Come fare per non farsi scorgere? «Ecco, qui non mi vedrà nessuno», pensò, «starò tranquilla». Spinse la porta ed entrò. L'ardesia del tetto riverberava un calore greve che le serrò le tempie e la soffocò. Si trascinò fino all'abbaino chiuso, tirò il catenaccio e di colpo la luce accecante dilagò. Davanti a lei, al di là dei tetti, l'aperta campagna si stendeva a perdita d'occhio. Sotto, la piazza del villaggio era deserta. I ciottoli del marciapiede scintillavano, le banderuole delle case rimanevano immobili. All'angolo della strada, da un piano più basso, proveniva una sorta di ronzio con modulazioni stridenti. Era Binet al tornio. Si appoggiò al vano della finestra dell'abbaino e rilesse la lettera con risatine sarcastiche. Ma quanto più cercava di concentrare la propria attenzione, tanto più le idee le si confondevano nella mente. Lo rivedeva, lo ascoltava, lo circondava con le braccia. I battiti del cuore le martellavano nel petto colpi d'ariete, accelerando a intervalli regolari. Si guardò intorno, avrebbe voluto che il mondo crollasse. Perché non farla finita? Cosa la tratteneva? Era libera. Si sporse, guardando il selciato e dicendosi: «Avanti, fallo!» Il raggio di luce che saliva diritto dal basso sembrava volesse attirare nel baratro il peso del suo corpo. Le parve che la superficie della piazza si sollevasse oscillando lungo i muri e che il pavimento si inclinasse da una parte come una nave che beccheggi. Si teneva afferrata ai bordi della finestra, quasi sospesa, circondata da un gran vuoto. Si sentiva fondere con l'azzurro del cielo, la testa leggera come d'aria. Non doveva fare altro che cadere e lasciarsi andare, e il ronzio del tornio non desisteva, come una voce insistente che la chiamasse. «Emma, Emma!» gridò Charles. Si immobilizzò. «Dove sei? Vieni!»
L'idea di essere appena sfuggita alla morte per poco non la faceva svenire di terrore. Chiuse gli occhi, poi trasalì al contatto di una mano sul braccio. Era Félicité. «Il signore l'aspetta, signora. La minestra è in tavola». Dovette scendere, dovette mettersi a tavola. Cercò di mangiare, ma i bocconi la soffocavano. Spiegò il tovagliolo come se intendesse esaminarne i rammendi e volle davvero applicarsi al lavoro di contare i fili della tela. All'improvviso si ricordò della lettera. L'aveva perduta? Dove poteva essere? Sentì una stanchezza mentale così grande che non sarebbe stata in grado di inventare un pretesto qualsiasi per alzarsi da tavola. Era divenuta vile, oltretutto aveva paura di Charles. Certo, sapeva ogni cosa. Infatti, per una strana coincidenza, disse: «A quanto pare non rivedremo tanto presto il signor Rodolphe». «Chi te l'ha detto?» trasalì Emma. «Chi me l'ha detto?» rispose lui un po' stupito dal tono brusco della moglie. «Girard, l'ho incontrato poco fa sulla porta del caffè francese. Deve partire o è già partito per un viaggio». Emma ebbe un singulto. «Come mai ti stupisci? Si assenta di tanto in tanto per distrarsi e per bacco lo approvo. Quando uno è benestante e non ha moglie, del resto si diverte allegramente l'amico. È un buon tempone. Il signor Langlois mi ha raccontato». Tacque per convenienza perché era entrata la domestica. Quest'ultima dispose di nuovo nel paniere le albicocche sparse sulla credenza. Charles, senza accorgersi del rossore della moglie, se le fece portare, ne prese una e la addentò. «Oh, ottime!» disse. «Assaggiale!» E tese il paniere, ma Emma lo respinse adagio. «Senti che profumo!» disse Charles, facendole passare ripetutamente un frutto sotto il naso. «Soffoco!» gridò lei alzandosi di scatto. Ma, grazie a uno sforzo della volontà, lo spasmo si sciolse. «Non è niente», disse poi, «non è niente, sono i nervi. Siediti e mangia». Temeva che le facessero domande, che volessero curarla, che non la lasciassero più in pace. Charles, per non contrariarla, si era rimesso a sedere e sputava in mano i noccioli di albicocca mettendoli poi nel piatto. All'improvviso un tilburi azzurro attraversò di gran carriera la piazza. Emma lanciò un grido e cadde irrigidita e riversa a terra. Rodolphe, infatti, dopo molte riflessioni, si era deciso a partire per Rouen e siccome non vi erano altre strade per andare dalla Houchette a Bouchy, se non quella che passava per Yonville, era stato costretto ad attraversare il villaggio ed Emma l'aveva riconosciuto alla luce delle lanterne che fendevano il crepuscolo come un lampo. Il farmacista si precipitò nella casa del medico attirato dalla confusione incredibile che vi regnava. La tavola con tutte le stoviglie era rovesciata, la salsa, la carne, i coltelli, la saliera e l'oliera, tutto era sparso per la stanza. Charles chiedeva aiuto, Berthe, spaventata, piangeva e Félicité, con le mani tremanti, slacciava gli abiti alla padrona che aveva il corpo scosso da movimenti convulsi. «Vado a prendere», disse lo speziale, «un po' di aceto aromatico in laboratorio». Poi, siccome Emma, dopo aver annusato il flacone, riapriva gli occhi, disse: «Nero certo, questo sveglierebbe un morto». «Parla», diceva Charles, «parla, cerca di riprenderti. Sono qui io, il tuo Charles che ti ama. Mi riconosci? Guarda, c'è la tua bambina. Dalle un bacio». La bimba tese le braccine verso la madre per farsi prendere in collo, ma voltando la testa Emma disse con voce rotta: «No, no, nessuno», e svenne di nuovo. La portarono a letto. Emma vi rimase distesa, la bocca aperta, gli occhi chiusi, le mani posate immobili con i palmi in giù, pallida come una statua di cera. Dagli occhi 2 rivoletti di lacrime scendevano adagio sul guanciale.
Charles rimaneva in piedi in fondo all'alcova e accanto a lui il farmacista serbava quel silenzio meditativo che conviene mantenere nelle occasioni più serie della vita. «Si rassicuri», disse il farmacista stringendogli il braccio. «Credo che il peggio sia passato». «Sì, sta riposando un poco adesso», rispose Charles guardando la moglie dormire. Povera donna, ha avuto una nuova ricaduta». Homais domandò allora in che modo si fosse sentita male. Charles rispose che la crisi l'aveva assalita d'improvviso mentre mangiava albicocche. «Straordinario», rispose il farmacista. «È possibile che siano state le albicocche a provocare la sincope. Vi sono persone sensibilissime a certi odori. Sarebbe un interessante argomento di studio, sia dal punto di vista patologico, sia da quello fisiologico. I preti ne conoscono l'importanza, infatti hanno sempre mescolato i profumi alle loro cerimonie. Lo fanno per ottundere l'intelletto e provocare uno stato di estasi, cosa facile da ottenere nelle donne che sono più delicate degli uomini. Ho sentito dire di donne che svengono all'odore del corno bruciato o del pane fresco. Stia attento a non svegliarla», disse sottovoce Bovary. «E non soltanto gli esseri umani vanno soggetti a questi fenomeni», continuò il farmacista, «ma anche gli animali. Così conoscerà benissimo l'effetto afrodisiaco prodotto dalla nepeta cataria, volgarmente detta erba gattaria, sui felini. E d'altra parte, per citare un esempio che garantisco autentico, Bridoux, uno dei miei vecchi compagni di studi attualmente stabilito in via Malpalu, possiede un cane che viene preso dalle convulsioni appena gli si fa annusare una tabacchiera. Spesso egli fa questo esperimento alla presenza degli amici nella sua villetta al Bois Guillaume. E chi potrebbe credere che una semplice polvere per starnutire possa provocare tali sconvolgimenti nell'organismo di un quadrupede? È una cosa molto interessante, non è vero?» «Sì», disse Charles, che non lo ascoltava. «Questo dimostra», continuò l'altro con un'aria di benigna sufficienza, «le stranezze senza fine del sistema nervoso. Per quanto concerne la signora, confesso che mi è sempre sembrata una vera sensitiva. Pertanto non le consiglierei, amico mio, nessuno di quei pretesi rimedi che, con il pretesto di fare scomparire i sintomi, turbano il carattere. No, niente medicamenti inutili. Curare il regime, ecco tutto. Qualche sedativo, qualche emoliente o dolcificante. E non crede che sarebbe bene poter insistere sull'immaginazione?» «E come?» domandò Bovary. «Ah, questo è il problema. Sì, questo è il problema. That is the question», come ho letto ultimamente sul giornale. Ma Emma, svegliandosi, gridò: «E la lettera? La lettera?» Credettero che delirasse, e lo ebbe effettivamente il delirio, a partire dalla mezzanotte, quando si manifestò una febbre cerebrale. Per 43 giorni Charles non la lasciò un istante. Abbandonò tutti i suoi pazienti, non si coricò più. Ogni momento le tastava il polso, le applicava senapismi, impacchi d'acqua fredda. Mandò Justin fino a Neufchâtel a prendere il ghiaccio che si scioglieva strada facendo, e allora il poveretto tornava indietro a prenderne dell'altro. Chiamò a consulto il signor Canivet, fece venire da Rouen il dottor Larivière, il suo vecchio maestro. Era disperato. A spaventarlo soprattutto era lo stato di abbattimento di Emma. Non parlava, non ascoltava nulla e perfino sembrava non soffrisse, come se il suo corpo e la sua anima si fossero riposate insieme di tutte le passate agitazioni. Verso la metà di ottobre cominciò a essere in grado di mettersi a sedere sul letto, appoggiata ai guanciali. Charles pianse quando la vide mangiare per la prima volta una tartina con la marmellata. Stava riacquistando le forze, incominciò ad alzarsi per qualche ora nel pomeriggio,
e un giorno in cui si sentiva meglio del solito, Charles provò a farle fare una passeggiatina in giardino, al suo braccio. La sabbia dei vialetti scompariva sotto le foglie morte. Emma camminava adagio, trascinando le pantofole e appoggiandosi con la spalla contro il marito. Continuava a sorridere. Andarono così fino in fondo al giardino vicino alla terrazza. Emma si raddrizzò lentamente, riparandosi gli occhi con la mano per vedere meglio. Scrutava lontano, il più lontano possibile, ma non v'erano che fuochi di paglia all'orizzonte che bruciavano sulle colline. «Finirai per stancarti, cara», disse Bovary, e la spingeva con dolcezza per guidarla sotto la pergola. «Siediti sulla panca, starai comoda». «Oh no, là no, là no», disse Emma con la voce fioca. Si sentì male e da quella sera la malattia ricominciò, ma con un andamento più incerto per la verità, con sintomi più complessi. Talora era il cuore a farla soffrire, poi il petto, la testa, gli arti. Ebbe crisi di vomito che Charles interpretò come i primi sintomi di un cancro. E il pover'uomo, come se non bastasse, aveva preoccupazioni finanziarie. Capitolo 14. Innanzitutto non sapeva come disobbligarsi con il signor Homais di tutti i medicamenti che il farmacista aveva fornito, e sebbene come medico potesse esimersi dal pagare, si vergognava un po' di averne approfittato. Le spese di casa, da quando la cuoca faceva da padrona, erano diventate spaventose. I conti piovevano da ogni parte, i fornitori borbottavano. Soprattutto il signor Lheureux lo assillava. Infatti, nel momento più grave della malattia di Emma, costui approfittò della circostanza per esigere il pagamento delle fatture. Aveva consegnato il mantello, il nécessaire da notte, 2 bauli invece di uno e una quantità di altre cose. Charles ebbe un bel dire che non gli servivano. Il mercante rispose con arroganza che tutti quegli articoli gli erano stati ordinati e che lui non intendeva riprenderseli. D'altro canto, questo avrebbe voluto dire contrariare la signora proprio nella convalescenza. Era meglio che il signor Bovary ci pensasse bene. Il signor Lheureux, in breve, era deciso ad adire le vie legali piuttosto che rinunciare ai suoi diritti e riprendersi le mercanzie. Charles, in seguito, dette ordine di riportare tutto al negozio. Félicité se ne dimenticò. Il suo padrone aveva altre preoccupazioni, non ci pensarono più. Il signor Lheureux tornò alla carica e, a volte minacciando, a volte piangendo, tanto fece e tanto disse che Bovary finì con il firmargli una cambiale a 6 mesi. Ma, non appena firmata questa cambiale, Charles ebbe un'idea audace, quella di farsi dare in prestito 1.000 franchi dal signor Lheureux. Così gli domandò con aria imbarazzata se non vi sarebbe stato modo di averli, aggiungendo che intendeva contrarre il debito per la durata di 1 anno e al tasso che avrebbero stabilito. Lheureux corse alla bottega, portò gli scudi e dettò un'altra cambiale con la quale Bovary si impegnava a pagare all'ordine del signor Lheureux, in data 1 settembre prossimo venturo, la somma di 1.070 franchi, che insieme con i 180 già sottoscritti faceva giusto 1.250 franchi. Così, con il tasso del 6%, aumentato di 1/4 per la commissione, e con le forniture che gli rendevano almeno un altro terzo, questo affare gli avrebbe fruttato in 1 anno 130 franchi di utile. Inoltre, Lheureux sperava che la cosa non si sarebbe fermata qui, e cioè che Bovary, non potendo pagare la cambiale, sarebbe stato costretto a rinnovarla, e in tal caso il suo povero denaro, curato presso il medico come in una clinica, sarebbe ritornato a lui un giorno più grasso e cresciuto, tanto da far scoppiare il sacco. Del resto tutto gli andava a gonfie vele. Gli era stata appena aggiudicata una fornitura di sidro per l'ospedale di Neufchâtel.
Il signor Guillemin gli aveva promesso azioni delle torbiere di Grumesnil e dal canto suo il mercante sognava di organizzare un nuovo servizio di diligenza fra Arcueil e Rouen, che non avrebbe tardato a mandare in rovina quel trabiccolo del Leon d'Oro. Infatti la nuova vettura, viaggiando più rapidamente, avrebbe potuto tenere i prezzi più bassi, nonché portare una maggiore quantità di bagaglio e in tal modo far sì che l'Heureux riuscisse ad avere nelle proprie mani tutto il traffico commerciale di Yonville. Charles si domandò più volte in che modo sarebbe riuscito l'anno successivo a restituire tanto danaro. Cercava di studiare qualche espediente, come ricorrere a suo padre o vendere qualcosa. Ma suo padre sarebbe stato sordo alle richieste e lui non aveva niente da vendere. Si rendeva conto allora di essersi messo in un bel pasticcio e preferiva distogliere la mente da meditazioni così sgradevoli. Si rimproverava di dimenticare Emma, quasi ritenesse, dato che tutti i suoi pensieri le appartenevano, di defraudarla di qualcosa, smettendo anche soltanto per poco di pensare a lei. L'inverno fu rigido, la convalescenza della signora Bovary si protrasse a lungo. Quand'era bel tempo la spingevano sulla poltrona accanto alla finestra, quella che guardava sulla piazza, perché adesso aveva in antipatia il giardino e la persiana da quella parte restava sempre chiusa. Emma volle che il cavallo fosse venduto. Tutto ciò che un tempo prediligeva ora pareva dispiacerle. Tutti i suoi pensieri sembravano limitarsi alla cura di se stessa. Restava a letto a fare spuntini, chiamava la domestica per informarsi sulle tisane o per chiacchierare con lei. La neve sulla tettoia del mercato proiettava nella camera un riflesso bianco, immobile. Poi cominciarono le piogge ed Emma aspettava ogni giorno con una specie di ansia l'infallibile ripetersi dei piccoli avvenimenti quotidiani, dei quali in realtà non le importava nulla. Il più importante era l'arrivo della rondine ogni sera. L'albergatrice gridava, altre voci rispondevano, mentre la lanterna di Hippolyte, il quale stava cercando i bagagli sul tetto della diligenza, palpitava come una stella nell'oscurità. A mezzogiorno Charles rientrava, poi usciva di nuovo. Più tardi Emma prendeva un brodo e verso le 5, quando il giorno moriva, i ragazzi, tornando dalla scuola, trascinavano gli zoccoli sul marciapiede e battevano uno dopo l'altro la riga contro il saliscendi delle imposte. A quell'ora Don Bournisien veniva a farle visita. Si informava sulla sua salute, le raccontava le novità, la esortava ad avere fede in Dio, con chiacchiere un po' leziose, ma non del tutto sgradevoli. Soltanto la vista della sua tonaca bastava perché Emma si sentisse confortata. Un giorno credette di essere agonizzante, tanto si sentiva male, e chiese di fare la comunione. E a mano che venivano fatti nella camera i preparativi perché la malata potesse ricevere il sacramento, mentre veniva allestito un altare sul cassettone ingombro di medicine e Félicité spargeva per terra fiori di dalia, Emma sentì qualcosa di possente passare su di sé, qualcosa che la liberava dai suoi dolori, da ogni percezione, da ogni sentimento. Il suo corpo, alleviato, sembrava non esistere più, incominciava per lei un'altra vita. Sentiva tutto il suo essere in ascesa verso Dio, annientarsi in questo amore come l'incenso acceso si dissolve in fumo. Aspersero d'acqua benedetta la coperta del letto. Il sacerdote tolse dal santo ciborio la candida ostia, e in un'estasi di gioia celeste Emma sporse le labbra per accettare il corpo del Salvatore che le veniva offerto. Le tendine dell'alcova si gonfiavano intorno a lei mollemente, come nuvole. Le fiammelle le apparivano come aureole abbaglianti. Allora lasciò ricadere la testa, convinta di sentire negli spazi infiniti il suono delle arpe serafiche,
ed intravedere nel cielo azzurro su un trono d'oro, in mezzo ai santi con le verdi palme in mano, Dio Padre, che in tutto lo splendore della sua maestà, con un gesto, faceva scendere sulla terra angeli dalle ali di fiamma, per portarla via fra le loro braccia. Questa splendida visione rimase nella sua memoria come il sogno più meraviglioso che avesse mai sognato, e continuava a sforzarsi di ricreare quella sensazione che percepiva ancora, ma in una maniera meno esclusiva, sebbene con una dolcezza altrettanto profonda. La sua anima, sfinita dall'orgoglio, si riposava alfine nell'umiltà cristiana, e assaporando il piacere d'essere debole, Emma contemplava in se stessa la distruzione della propria volontà, spalancando tutte le porte all'invasione della grazia. Esisteva dunque, in luogo della felicità, una beatitudine più grande, un amore superiore a tutti gli altri, un amore ininterrotto e senza fine, che si accresceva eternamente. Emma intuiva fra le illusioni del suo spirito una condizione di purezza, fluttuante al di sopra della terra, e fondendosi con il cielo che andava a raggiungere. Voleva divenire santa e comperò rosari, si mise addosso medagliette, desiderò avere al capezzale del letto un reliquiario incrostato di smeraldi per baciarlo tutte le sere. Il curato ammirava questi atteggiamenti, sebbene ritenesse la religione di Emma incline a sfiorare, a forza di fervore, l'eresia e addirittura la stravaganza. Ma, non essendo troppo versato in questi argomenti, quando superavano certi limiti, scrisse al signor Boulard, libraio del vescovo, di mandargli qualche testo molto noto per una signora intelligentissima. Il libraio, con la stessa indifferenza con cui avrebbe mandato chincaglieria ai negri, fece un pacco scegliendo alla rinfusa fra tutto ciò che si vendeva in quel momento in fatto di religione. V'erano catechismi, libelli di tono aspro, alla maniera di quelli di de Maistre, e delle specie di romanzi rilegati in rosa dallo stile dolciastro, sfornati da menestrelli di seminario o da una scribacchina pentita. Vi erano diversi titoli, pensateci bene, l'uomo di mondo ai piedi di Maria di eccetera, decorato con onorificenze varie, degli errori di Voltaire a uso dei giovani, eccetera, eccetera. La signora Bovary non aveva ancora la mente abbastanza chiara per potersi applicare seriamente a una cosa qualsiasi, e inoltre intraprese queste letture con troppa precipitazione. Si irritò contro le prescrizioni del culto. L'arroganza degli scritti polemici le dispiacque per l'accanimento nel perseguitare persone che non conosceva, e i racconti profani imbottiti di religione le sembravano scritti con una tale ignoranza della vita da allontanarla a poco dalle verità di cui si aspettava una conferma. Tuttavia non desistette, e quando lasciava cadere il libro si sentiva pervasa dalla più soave malinconia cattolica che un'anima eletta possa concepire. Per quanto concerneva il ricordo di Rodolphe, Emma lo aveva riposto nel più profondo del cuore, e là esso rimaneva, più solenne di una mummia reale in un sotterraneo. Un'esalazione sfuggiva da questo grande amore imbalsamato, e passando attraverso tutta l'anima sua, profumava di tenerezza l'atmosfera di candore nella quale Emma intendeva vivere. Quando pregava sull'inginocchiatoio gotico, Emma indirizzava al Signore le stesse parole soavi che aveva mormorato un tempo all'amante nelle effusioni dell'adulterio. Faceva così per stimolare la sua fede, ma siccome nessun appagamento discendeva dai cieli, si alzava con le membra stanche e con il vago sospetto di un immenso inganno. Questi tentativi, pensava, erano un merito di più, e nell'orgoglio della sua devozione Emma si paragonava alle grandi dame di un tempo, delle quali aveva sognato la gloria in un ritratto della signora Lavallière.
quelle dame che, trascinando con tanta maestà lo strascico pieno di fronzoli delle loro lunghe vesti, si ritiravano negli eremi per spandere ai piedi del Cristo tutte le lacrime di un cuore ferito dalla vita. Si dedicò allora a eccessi di carità, cuciva abiti per i poveri, mandava legna alle donne che stavano per partorire, e un giorno Charles, rientrando, trovò tre poco di buono in cucina a mangiare la minestra. Emma fece tornare a casa la bambina che il marito, durante la sua malattia, aveva rimandato dalla balia. Volle insegnarle a leggere. Berthe aveva un bel piangere, sua madre non si irritava più. Era una rassegnazione per partito preso, un'indulgenza universale. Si serviva di un linguaggio pieno di espressioni fiorite per qualsiasi argomento. Diceva alla bambina: «Ti è passata la colica, angelo mio?» La signora Bovary madre non trovava niente a ridire, salvo forse per quanto concerneva quella mania di confezionare camiciole per gli orfani invece di rammendare gli stracci di casa. Ma spossata dai litigi domestici, la brava donna stava volentieri in questa casa tranquilla e vi rimase addirittura fino a Pasqua, per evitarsi i sarcasmi di papà Bovary, il quale, tutti i venerdì santi, non mancava mai di ordinare un salsicciotto. Oltre alla compagnia della suocera, che la incoraggiava un po' con la rettitudine dei giudizi e i modi austeri, Emma quasi tutti i giorni riceveva visite. Venivano a trovarla la signora Langlois, la signora Caron, la signora de Breuil, la signora Tuvache e con regolarità, dalle 2 alle 5, l'ottima signora Homais, che non volle mai credere a nessuno dei pettegolezzi messi in giro sul conto della vicina. Anche i piccoli Homais venivano a trovarla. Li accompagnava Justin. Saliva con loro nella stanza e restava in piedi vicino alla porta immobile e senza parlare. Spesso accadeva perfino che la signora Bovary, senza curarsi di lui, si accingesse a pettinarsi. Cominciava con il togliersi il pettine, scotendo la testa con un movimento brusco. E quando Justin vide per la prima volta quella chioma che scendeva fino ai ginocchi, sciogliendo i suoi anelli neri, per il povero ragazzo fu come entrare d'improvviso in qualcosa di straordinario e di mai visto, il cui splendore lo spaventava. Emma non si accorgeva certo delle silenziose premure né della timidezza di Justin. Non sospettava che l'amore, scomparso ormai dalla propria vita, palpitasse tanto vicino a lei, sotto una camicia di grossa tela, in un cuore di adolescente sensibile al fascino della sua bellezza. D'altra parte, Emma considerava ormai ogni cosa con una indifferenza tanto grande, aveva parole tanto affettuose e sguardi tanto alteri, modi al contempo così diversi, che non era più possibile distinguere fra l'egoismo e la carità, o fra la corruzione e la virtù. Una sera, per esempio, si adirò con la domestica che le chiedeva di uscire, balbettando e cercando un pretesto. Poi di colpo le domandò: «Ma tu lo ami?» E senza aspettare la risposta di Félicité, che era diventata tutta rossa, aggiunse con aria triste: «Allora corri e divertiti». All'inizio della primavera fece buttare all'aria tutto il giardino, da cima a fondo, a dispetto del parere contrario di Bovary, il quale fu ugualmente soddisfatto di vederla manifestare finalmente una qualsiasi volontà. Ed ella si dimostrò sempre più volitiva a mano che si ristabiliva. Trovò innanzitutto la maniera di liberarsi di mamma Rollet, la balia, che durante la malattia di Emma aveva preso l'abitudine di venire troppo spesso in cucina con i suoi 2 lattanti e il pensionante vorace più di un cannibale. Poi si svincolò dalla famiglia Homais, congedò una alla volta tutte le altre visitatrici e frequentò perfino con minore assiduità la chiesa, pienamente approvata dal farmacista, che le disse allora in tono amichevole: «Stava proprio diventando un po' bigotta».
Don Burnsiен, come sempre, veniva tutti i giorni all'uscita dal catechismo. Preferiva restare in piedi a prendere aria in mezzo al boschetto, come chiamava la pergola. Era l'ora in cui Charles di solito rientrava. Entrambi soffrivano il caldo, si facevano portare del sidro dolce e insieme bevevano alla completa guarigione della signora Bovary. C'era anche Binet, o meglio, si trovava un pochino più in basso, contro il muro della terrazza a pescare i gamberi. Bovary lo invitava a dissetarsi e lui era bravissimo nello sturare bottiglie. Bisogna, diceva, volgendo tutti intorno fino all'estremo orizzonte uno sguardo soddisfatto, tenere così la bottiglia ben diritta sulla tavola e dopo aver tagliato le cordicelle spingere il tappo a piccoli colpi, adagio, come fanno del resto con l'acqua di seltz nei ristoranti. Ma il sidro, durante questa dimostrazione, spesso sprizzava loro in pieno viso, e allora il sacerdote, con una risatina priva di vivacità, non risparmiava loro questa battuta: la sua bontà salta agli occhi. In realtà era un brav'uomo, e un giorno addirittura non si scandalizzò quando il farmacista consigliò a Charles, per distrarre la moglie, di accompagnarla al teatro di Rouen a sentire cantare Lagardy, il notissimo tenore. Homais rimase strabiliato da questo silenzio, volle conoscere l'opinione del parroco e il prete dichiarò che a suo parere la musica era meno pericolosa per i costumi della letteratura. Lo Speziale allora prese le difese delle belle lettere. Il teatro, affermava, colpisce i pregiudizi e sotto le apparenze del divertimento insegna la virtù. Castigat ridendo mores, Don Burnsien. Prendiamo la maggior parte delle tragedie di Voltaire. Sono abilmente disseminate di riflessioni filosofiche che ne fanno una vera e propria scuola di morale e di saper vivere per gli spettatori. Io, disse Binet, ho visto una volta una commedia intitolata Il Monello di Parigi, nella quale è posto in risalto il carattere di un vecchio generale che è davvero centrato. Egli rimbrotta un giovanotto di buona famiglia, seduttore di un'operaia, che alla fine... Sicuro, continuò Homais, c'è la cattiva letteratura così come esistono farmacisti incompetenti, ma condannare in blocco la più importante delle belle arti mi sembra una vera balordaggine, un'idea medievale, degna dei tempi abominevoli con cui imprigionarono Galileo. Sono d'accordo che esistono buoni autori e buone opere, disse il curato, ma tutte queste persone di sesso diverso, riunite in un locale piacevole, adorno di lussi mondani, tutti quegli artifici pagani, i belletti, le luci, le voci effeminate, tutto ciò deve per forza di cose dar luogo a un certo spirito di libertinaggio e suggerire pensieri sconvenienti e tentazioni impure. Questa è l'opinione di tutti i padri della Chiesa. E poi, soggiunse assumendo a un tratto un tono di voce mistico, mentre faceva rotolare sul pollice una presa di tabacco, se la Chiesa condanna gli spettacoli vuol dire che ha le sue buone ragioni. Bisogna sottomettersi ai suoi decreti. Perché? Domandò il farmacista. Scomunica gli attori? Un tempo essi avevano parte attiva nelle cerimonie del culto. Sì, recitavano, rappresentavano nel coro delle specie di commedie chiamate misteri, nelle quali le leggi della decenza spesso venivano offese. Il sacerdote si contentò di emettere un gemito e il farmacista continuò. È come nella Bibbia. Vi sono, lo sa, non pochi particolari, piccanti, delle cose veramente forti. E a un gesto di irritazione di Don Burnsien: ah, converrà che non è certo un libro da mettere nelle mani di un adolescente, e io mi seccherei molto se Athalie. Ma sono i protestanti e non noi a raccomandare la Bibbia, gridò l'altro spazientito.
Non importa, disse Homais. Mi stupisco che al giorno d'oggi, in un secolo illuminato, ci si ostini ancora a proibire uno svago intellettuale inoffensivo, moralista e talora addirittura igienico. Non è vero, dottore? Certo, rispose il medico con indifferenza, quasi che avendo le stesse idee non volesse offendere nessuno, oppure non avesse idee affatto. L'argomento sembrava chiuso, quando il farmacista giudicò opportuno sferrare un ultimo colpo. Ho conosciuto dei preti che si mettevano in borghese per andare a vedere sgambettare le ballerine. Andiamo, esclamò il curato. Ne ho conosciuti. E sillabando le parole Homais ripeté: ne ho conosciuti. E va bene, facevano malissimo, disse don Boursienne rassegnato a tutto. Perbacco, e fanno ben altro, esclamò lo speziale. Signore, disse il sacerdote con occhi così feroci che il farmacista ne fu intimidito. Volevo soltanto dire, continuò Homais in tono meno violento, che la tolleranza è il metodo più sicuro per attirare le anime alla religione. Questo è vero, concesse il brav'uomo rimettendosi a sedere. Ma non si trattenne più di 2 minuti. Quando se ne fu andato, il signor Homais disse al medico: «Ecco quello che io chiamerei un battibecco. Ma l'ho messo con le spalle al muro. L'ha visto? E in che modo? Insomma, dia retta a me. Conduca sua moglie allo spettacolo, non fosse altro che per fare stizzire una volta nella vita uno di quei corvi, perbacco. Se ci fosse qualcuno a sostituirmi, vi accompagnerei io stesso. Si sbrighi. La Gardì darà una sola rappresentazione. È stato scritturato per andare in Inghilterra con retribuzioni considerevoli. A quanto affermano è un gran dritto. Nuota nell'oro. Si porta dietro 3 amanti e un cuoco. Tutti questi grandi artisti accendono la candela da tutte e 2 le parti. Hanno bisogno di un'esistenza disordinata che serve a eccitare l'immaginazione, ma finiscono all'ospizio perché non hanno il buon senso di fare delle economie quando sono giovani. Bene, andiamo. Buon appetito e a domani. Questa idea dello spettacolo mise radici in fretta nella mente di Bovary. Egli lo comunicò subito alla moglie, che dapprima rifiutò, adducendo come scusa la stanchezza, lo scompiglio, la spesa. Ma cosa strana, Charles non cedette, convinto che questa distrazione le sarebbe stata di grandissimo giovamento. Non vedeva proprio alcun impedimento all'attuazione di questo progetto. La madre gli aveva mandato 300 franchi sui quali non contava più. I suoi debiti in quel momento non erano enormi e la scadenza della cambiale del signor Lheureux sembrava ancora così lontana che non era il caso di preoccuparsene. D'altro canto, immaginando che Emma si facesse degli scrupoli, Charles insistette ancora e lei, ossessionata, finì per decidersi. E il giorno dopo, alle 8, salirono sulla rondine. Il farmacista, il quale non aveva nulla che lo trattenesse a Yonville, ma che si credeva costretto a non potersene allontanare, sospirò vedendoli partire. «Bene, buon viaggio», disse loro, «felici mortali». Poi, avvicinandosi a Emma, che indossava un abito di seta azzurra a 4 volanti, aggiunse: «È bella come un amore. Farà furori a Rouen». La diligenza faceva capo all'albergo della Croce Rossa sulla piazza Beauvoisine. Era uno di quegli alberghi come ce ne sono in tutte le periferie delle città di provincia, con grandi scuderie e piccole camere da letto, con un cortile in mezzo al quale è possibile vedere le galline bazzicare l'avena sotto i calessi infangati dei commessi viaggiatori. Cari vecchi alberghi dai balconi di legno tarlato che scricchiolano al vento nelle notti d'inverno, sempre pieni di gente, di strepito e di cibi pronti, le cui tavole nere sono sempre sbrodolate di caffè all'acquavite.
alberghi con i vetri spessi ingialliti dalle mosche, con i tovaglioli umidi macchiati di vino nero. Alberghi che sanno sempre di paese, come braccianti vestiti con abiti cittadini, e hanno un caffè sulla strada e sul retro, verso la campagna, un orto. Charles si diede subito un gran da fare, confuse il proscenio con la galleria, la platea con i palchi, domandò spiegazioni, non ci capì niente, fu mandato dalla maschera e dal direttore e viceversa, tornò all'albergo e di nuovo alla biglietteria e ripeté più volte quest'andirivieni. Misurò tutta la città dal teatro. La signora si comperò un cappello, un paio di guanti e un mazzo di fiori. Il signore si preoccupava molto di non arrivare in tempo per lo spettacolo e senza aver potuto nemmeno ingoiare un brodo, giunsero alle porte del teatro quando erano ancora chiuse. Capitolo 15. La folla aspettava contro il muro, schierata con ordine entro le transenne. All'angolo delle strade vicine, giganteschi manifesti ripetevano in caratteri barocchi Lucia di Lammermoor, Lagardy, Opéra, eccetera. Era bel tempo e faceva caldo. Il sudore scorreva fra i riccioli. Nessun fazzoletto da tasca era al suo posto, ma tutti asciugavano fronti arrossate e per certi momenti un vento tiepido proveniente dal fiume agitava un poco i lembi delle tende di traliccio sospese davanti alle porte dei caffè. Un poco più in basso, tuttavia, si era rinfrescati da una corrente d'aria gelida che sapeva di sego, di cuoio e di olio. Era l'effluvio che esalava da Rue des Charrettes, piena di grandi botteghe nere nelle quali i barili venivano fatti rotolare. Emma, per tema di sembrare ridicola, prima di entrare volle fare una passeggiata al porto e Bovary tenne prudentemente appoggiata al ventre una mano nella tasca dei pantaloni, dove c'erano i biglietti. Quando furono nel vestibolo, Emma fu presa dal batticuore. Sorrise senza volerlo di vanità, vedendo la folla che si precipitava a destra nell'altro corridoio, mentre lei saliva lo scalone dei primi posti. Provò un piacere infantile spingendo con la mano le larghe porte imbottite. Aspirò a pieni polmoni l'odore polveroso dei corridoi e quando si fu seduta nel palco si drizzò sulla vita con la disinvoltura di una duchessa. La sala incominciava a riempirsi, i binocoli venivano tolti dagli astucci e gli abbonati, scorgendosi di lontano, si facevano cenni di saluto. Venivano a ricrearsi con le belle arti dopo le preoccupazioni degli affari, ma senza dimenticarli. Infatti discorrevano ancora di cotoni, di alcol puro o di indaco. Si vedevano teste di vecchi, inespressive e pacifiche, bianche di colorito e di capelli, simili a medaglie d'argento appannate da una patina plumbea. I belli imbusti si pavoneggiavano in platea ostentando nell'apertura dei panciotti cravatte rosa o verde mela. E la signora Bovary li ammirava dall'alto, mentre appoggiavano sui bastoncelli dal pomo dorato il palmo disteso dei loro guanti gialli. Intanto si accesero le luci dell'orchestra. Il lampadario discese dal soffitto, riversando con lo scintillio delle sfaccettature del cristallo una subitanea gaiezza nella sala. Poi entrarono i musicisti, uno dopo l'altro, e da principio vi fu un gran bailamme di suoni, di bassi ronfanti, di violini stridenti, di squilli di trombe e di pigolii di flauti e pifferi. Si sentirono 3 colpi sul palcoscenico. I timpani cominciarono a rullare, gli ottoni lanciarono degli accordi e il sipario, alzandosi, mostrò un paesaggio. Rappresentava un crocevia in un bosco, a sinistra una fontana era ombreggiata da una quercia. Alcuni contadini e alcuni signorotti di campagna con la caratteristica sciarpa scozzese sulla spalla cantavano insieme una canzone di caccia. Sopraggiunse un capitano che invocava l'angelo del male
levando al cielo le braccia. Comparve un altro personaggio. Se ne andarono tutte e due e i cacciatori ripresero a cantare. Emma si risentiva immersa nell'atmosfera delle sue letture giovanili, in pieno Walter Scott. Le sembrava di sentire attraverso la nebbia il suono delle cornamuse scozzesi echeggiare sulle brughiere. Del resto, il ricordo del romanzo le facilitava la comprensione del libretto, ed Emma seguiva l'intreccio frase per frase mentre inafferrabili pensieri le tornavano alla mente, subito dispersi da raffiche di musica. Si lasciava cullare dalla melodia e si sentiva vibrare in tutto l'essere suo come se i nervi fossero le corde stesse dei violini sulle quali passavano gli archetti. Non aveva occhi abbastanza per contemplare i costumi, gli scenari, i personaggi, gli alberi dipinti che tremavano quando qualcuno camminava sulla scena, i berretti di velluto, i mantelli, le spade, tutte quelle invenzioni fantastiche le quali si muovevano nell'armonia della musica come nell'atmosfera di un altro mondo. Ma una giovane donna venne avanti e gettò una borsa a uno scudiero dall'abito verde. Rimase sola e si sentì allora un flauto che imitava il mormorio di una fonte o il cinguettare degli uccelli. Lucia incominciò con aria austera la cavatina in sol maggiore. Descriveva le sue pene d'amore ed esprimeva il desiderio di potere volare. Anche Emma avrebbe voluto fuggire dalla vita, andarsene in un abbraccio. D'improvviso Edgardo Lagardy apparve. Aveva quel meraviglioso pallore che conferisce qualcosa della maestà del marmo alle stirpi ardenti del mezzogiorno. Il suo torace vigoroso era stretto in una giubba di un colore bruno, uno stiletto cesellato gli batteva sulla coscia sinistra. Si guardava intorno con sguardi pieni di languore e scopriva in un sorriso i denti bianchi. Si diceva che una principessa polacca, ascoltandolo cantare una sera sulla spiaggia di Biarritz, dove lui riparava imbarcazioni, se ne fosse innamorata. Si era rovinata per lui. E lui l'aveva piantata per correre dietro ad altre donne, e questa celebrità sentimentale era utile alla sua fama di artista. L'accorto commediante non faceva mai mancare in tutti gli annunci pubblicitari che lo riguardavano una frase poetica sul fascino della sua persona e sulla sensibilità del suo animo. Una bella voce, un'imperturbabile sicurezza di sé, più temperamento che intelligenza, più enfasi che lirismo. Finivano per rivalutare questa ammirevole natura di ciarlatano nella quale si univano alcune caratteristiche del barbiere e del torero. Fin dalla prima scena suscitò entusiasmo. Prendeva Lucia fra le braccia, la lasciava, tornava vicino a lei, sembrava disperato. Aveva accessi di collera seguiti da sospiri elegiaci di una dolcezza infinita, e le note sfuggivano dalla gola nuda piene di singhiozzi e di baci. Emma si protendeva per vederlo, graffiando con le unghie il velluto del palco. Si riempiva il cuore con questi melodiosi lamenti che si trascinavano sull'accompagnamento dei contrabbassi come grida di naufraghi nel tumulto di una tempesta. Riconosceva tutte le prostrazioni e le angosce che per poco non l'avevano fatta morire. La voce della cantante era per lei soltanto l'eco della propria coscienza, e l'illusione scenica che l'affascinava le sembrava addirittura qualcosa della sua vita. Mai nessuno al mondo l'aveva amata di un amore simile. Il suo amante non piangeva come Edgardo, l'ultima sera al chiaro di luna, quando si erano detti «a domani, a domani». Nella sala scrosciarono gli applausi. La scena finale fu ripetuta daccapo. I due cantanti parlarono di fiori sulle loro tombe, di giuramenti, di esili, di fatalità, di speranze,
e quando lanciarono l'addio finale, Emma gettò un grido acuto che si confuse con la vibrazione degli ultimi accordi. «Perché?» domandò Bovary. «Quel signore la perseguita». «Ma no», rispose lei, «è il suo amante». Eppure giura di vendicarsi sulla sua famiglia, mentre quell'altro, quello che era venuto prima, diceva «amo Lucia e sono convinto di esserne riamato». E d'altra parte è andato via sotto braccio al padre di lei, perché è suo padre, vero? Quello piccolo, brutto, con la piuma di gallo sul cappello. Nonostante le spiegazioni di Emma, dopo il duetto recitativo nel quale Gilberto espone i suoi nefandi intenti al padrone Ashton, vedendo il falso anello di fidanzamento destinato a ingannare Lucia, Charles credette che fosse un pegno d'amore inviato da Edgardo. Confessò del resto di non capire la storia per colpa della musica che non gli lasciava sentire le parole. «Non importa», disse Emma, «taci». «Ma vorrei rendermi conto, capisci?» continuò lui chinandosi verso la moglie. «Taci, taci», fece lei con impazienza. Lucia veniva avanti, sostenuta in parte dalle ancelle, con una corona d'arancio sui capelli, più pallida del suo abito di raso bianco. Emma ricordò il giorno del suo matrimonio. Si rivedeva laggiù sul viottolo in mezzo al grano, mentre andavano verso la chiesa. Perché mai anche lei, come Lucia, non aveva resistito, supplicato? Era contenta, invece, senza rendersi conto dell'abisso in cui si stava gettando. Ah, se nella freschezza della sua avvenenza, prima della contaminazione del matrimonio e la disillusione dell'adulterio, avesse potuto appoggiare la propria vita a un cuore grande e forte, allora la virtù, la tenerezza, le voluttà e il dovere sarebbero divenuti una cosa sola, e mai avrebbe potuto rinunciare a una felicità così alta. Ma una tale felicità, senza dubbio, non era altro che una menzogna immaginata per rendere impossibili i desideri. Conosceva adesso la meschinità delle passioni esasperate dall'arte. Sforzandosi di indirizzare altrove i propri pensieri, Emma volle scorgere in questa replica dei suoi affanni soltanto una fantasia plastica fatta per ingannare gli occhi, e addirittura sorrideva dentro di sé con sprezzante pietà quando in fondo al palcoscenico, sotto una portiera di velluto, apparve un uomo dal mantello nero. Fece cadere con un gesto il grande cappello alla spagnola e subito gli strumenti e i cantanti attaccarono il sestetto. Edgardo, acceso dal furore, dominava tutti gli altri con la voce squillante. Ashton gli lanciava provocazioni mortali su note basse. Lucia emetteva il suo acuto lamento. Arturo modulava per suo conto su un tono medio. E la bassa figura del pastore ronfava come un organo, mentre le voci femminili, ripetendo le sue parole, riprendevano il motivo deliziosamente in coro. Stavano tutti allineati e gesticolavano, e la collera, la vendetta, la gelosia, il terrore, la misericordia e lo stupore uscivano volta a volta dalle loro bocche socchiuse. L'amante, oltraggiato, brandiva la spada sguainata. Il solino di merletto andava su e giù a scatti a seconda dei movimenti del petto, e il protagonista si spostava a destra e a sinistra a grandi passi, facendo risonare sul tavolato gli speroni dorati degli stivali flosci che si aprivano a imbuto sulla caviglia. Doveva poter disporre, pensò Emma, di una possibilità d'amare inesauribile per riversarne sulla folla una piena così imponente. Tutte le velleità denigratorie svanirono davanti alle poetiche seduzioni di quella interpretazione, e attirata verso l'uomo dalla finzione del personaggio, ella cercò di immaginare la vita, una vita clamorosa, straordinaria, splendida,
che anche lei avrebbe potuto vivere se soltanto il caso lo avesse voluto. Si sarebbero conosciuti e si sarebbero amati. Con lui avrebbe viaggiato di capitale in capitale, attraverso tutti i regni d'Europa, dividendo le fatiche e i successi, raccogliendo i fiori che gli avrebbero gettato, ricamando ella stessa i costumi, poi, ogni sera, dal fondo di un palco, dietro una grata dorata, avrebbe accolto con avidità le effusioni di quell'anima che avrebbe cantato soltanto per lei. Egli l'avrebbe guardata dalla scena mentre cantava. Si sentì presa da una follia. La Gardì la guardava, ne era sicura. Sentì il desiderio di gettarglisi fra le braccia, per rifugiarsi nella sua forza come nell'incarnazione stessa dell'amore, e di dirgli in un grido: «Rapiscimi, portami con te, fuggiamo, a te tutti i miei ardori, tutti i miei sogni». Calò il sipario. L'odore del gas si mescolava all'alito di tutte quelle persone. L'aria smossa dai ventagli rendeva l'atmosfera ancora più soffocante. Emma volle uscire. La folla ingombrava i corridoi ed ella ricadde sulla poltrona con palpitazioni che le toglievano il respiro. Charles, temendo di vederla svenire, corse al caffè del teatro a prenderle un bicchiere di orzata. Gli costò una gran fatica ritornare al suo posto. A ogni passo riceveva un urtone nei gomiti a causa del bicchiere che reggeva fra le mani, tanto che finì per versare i 3/4 del contenuto sulle spalle di una signora di Rouen che indossava un abito con le maniche corte e che, sentendosi scorrere sulla schiena il liquido freddo, si mise a gridare come un pavone, quasi volessero assassinarla. Suo marito, il proprietario di una filanda, se la prese con il maldestro, e mentre la moglie con il fazzoletto cercava di asciugare le macchie sul suo bell'abito di taftà color ciliegia, cominciò a brontolare con aria burbera, accennando a indennizi, spese e rimborsi. Finalmente Charles giunse da Emma e le disse tutto trafelato: «Credevo di non riuscire più a uscirne. C'è tanta di quella gente, tanta di quella gente». E soggiunse: «Indovina un po' che ho incontrato. Il signor Léon». «Léon? Proprio lui. Verrà a salutarti». Mentre finiva di pronunciare queste parole, l'ex segretario del notaio di Yonville entrò nel palco. Tese la mano con disinvoltura, da uomo di mondo, e la signora Bovary, come un automa, ripeté lo stesso gesto, ubbidendo certo alla suggestione di una volontà più forte. Emma non l'aveva più sentito da quella sera, a primavera, quando pioveva sulle foglie verdi e loro due si erano detti addio in piedi vicino alla finestra. Ma subito, ricordando che doveva rispettare le convenienze, si riscosse a fatica dal torpore di quei ricordi e si mise a balbettare rapide frasi. «Ah, buonasera. Come? Lei qui?» «Silenzio!» gridò una voce dalla platea, perché il terzo atto era cominciato. «Abita a Rouen, allora?» «Sì. E da quando?» «Mandateli fuori! Mandateli fuori!» La gente si girava a guardare. Tacquero. Ma da quel momento Emma non ascoltò più e il coro dei convitati, la scena di Ashton e del valletto, bellissimo duetto in re maggiore, tutto si svolse per lei in lontananza, come se gli strumenti fossero diventati meno sonori e i personaggi più distanti. Ricordava le partite a carte dal farmacista e la passeggiata dalla balia, le letture sotto la pergola e le chiacchiere vicino al fuoco. Tutto quel povero amore così calmo e così prolisso, così discreto e tenero, e che lei, ciò nonostante, era riuscita a dimenticare. Perché era tornato? Quale concatenarsi di circostanze lo aveva riportato nella sua vita? Si era messo dietro di lei,
le spalle appoggiate al tramezzo, e di tanto in tanto Emma rabbrividiva sentendo il soffio tiepido del suo respiro che le scendeva attraverso i capelli. «Le piace questo spettacolo?» egli domandò, facendosi tanto vicino che la punta di un baffo le sfiorò la gola. Emma rispose con noncuranza: «Oh mio Dio, no, non troppo». Allora Léon propose di uscire dal teatro e di andare a prendere un gelato in qualche posto. «Ah, non ancora, restiamo», disse Bovary. «Lucia ha i capelli sciolti, ci sarà di sicuro una scena tragica». Ma la scena della follia non interessava affatto Emma, e la recitazione della cantante le pareva esagerata. «Grida troppo», disse rivolta a Charles che stava ascoltando. «Sì, forse un po'», rispose lui, indeciso fra la sincerità del proprio piacere e il rispetto che nutriva nei confronti delle opinioni della moglie. Poi Léon disse sospirando: «Fa un caldo insopportabile, è vero». «Ti dà fastidio?» domandò Bovary. «Sì, soffoco. Andiamo». Il signor Léon posò delicatamente il lungo scialle di pizzo sulle spalle di lei e tutte e tre andarono al porto e sedettero all'aria aperta davanti alla vetrina di un caffè. Parlarono dapprima della malattia di Emma, per quanto lei interrompesse Charles ogni momento, timorosa. Diceva che egli annoiava il signor Léon. Quest'ultimo raccontò loro di essere tornato a Rouen per fermarvisi 2 anni in un importante studio a far pratica negli affari, che erano diversi in Normandia da quelli trattati a Parigi. Si informò di Berthe, della famiglia Homais, di mamma Lefrançois, e siccome in presenza del marito non avevano più nulla da dirsi, ben presto la conversazione languì. Sul marciapiedi passò gente che usciva da teatro, canticchiando o sbraitando a squarciagola «O bell'alma innamorata». Allora Léon, atteggiandosi a dilettante, si mise a parlare di musica. Aveva visto tamburini, rubini, persiani, grisi, e in confronto a loro la Gardì non valeva nulla. «Eppure», lo interruppe Charles, affondando il cucchiaino nel gelato al rum, «si dice che all'ultimo atto sia meraviglioso. Mi dispiace di essere venuto via prima della fine, perché cominciavo a divertirmi». «In quanto a questo», disse il giovane, «ci sarà quanto prima un'altra rappresentazione». Ma Charles rispose che sarebbero partiti l'indomani. «A meno che», soggiunse voltandosi verso la moglie, «tu non voglia rimanere qui sola, gattina». E cambiando parere davanti a questa occasione inattesa che veniva offerta alle sue speranze, il giovanotto cominciò a tessergli gli elogi di Lagardy nell'ultimo atto. Era qualcosa di superbo, di sublime. Charles allora insistette: «Potresti tornare domenica? Andiamo, deciditi. Non devi dire di no se sei convinta che questo possa anche minimamente giovarti». Intanto i tavolini tutt'intorno andavano svuotandosi. Un cameriere venne a mettersi con discrezione accanto a loro. Charles capì ed estrasse il borsellino. Léon lo trattenne per un braccio e non dimenticò neppure di lasciare come mancia 2 monete d'argento che fece tintinnare sul marmo del tavolino. «Sono veramente dispiaciuto del denaro che lei», mormorò Bovary. L'altro fece un gesto noncurante e cordiale. Poi, prendendo il cappello: «Allora siamo d'accordo, vero? Domani alle 6?» Charles si rammaricò ancora una volta di non potersi trattenere più a lungo, ma dichiarò che nulla impediva a Emma. «È che», balbettò lei con uno strano sorriso, «non so bene». «Non preoccuparti, hai tempo di ripensarci, vedremo, la notte porta consiglio». Poi, volgendosi a Léon che li accompagnava: «Ora che è di nuovo dalle nostre parti, verrà qualche volta a pranzo da noi, posso sperarlo?»
Il giovane di studio affermò che non si sarebbe fatto pregare, tanto più che doveva recarsi a Yonville per un affare riguardante il suo studio, e si separarono davanti alla galleria Saint-Herblain, nel momento in cui l'orologio della cattedrale suonava le 11:30. Fine, seconda parte. Grazie per aver ascoltato con noi. Se l'audiolibro ti è piaciuto, lascia un mi piace, un commento e, se vuoi, iscriviti e attiva la campanella per rimanere aggiornato sui prossimi contenuti. A presto e buona continuazione!